Apriamo questa sera la 50ª seduta del Consiglio Comunale di martedì 13 giugno 2023. La seduta pubblica può essere vista anche in diretta TV, sul canale televisivo della Tenda TV e visibile sulle Smart TV e su Internet. Passo la parola al segretario per l'appello. Mario, se riesci a strisciare il badge, grazie. Bruno anche? Il badge. Vagliana Mirella, Casagrande Andrea, Zareggian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Miarto Antonio, Fagotto Alberto, Parrella Roberto, Trasera Gianni, Salezze Silvia, abbiamo detto, Sant'Antonio Paola. Presente. Ecco. Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Il numero legale c'è, ci sono 3 assenti. Nomina degli scrutatori, Dus Marco, Varaschin e Pagotto. Grazie. Comunicazioni. Allora, comunicazioni di servizio, da questo Consiglio i 2 schermi sono stati messi a posto, quindi vedrete le sedute conformi a come siete seduti da una parte e anche dall'altra, quindi la cosa è stata messa a posto. Lascio la parola al Sindaco per delle comunicazioni. Buonasera a tutti. Un attimo. Buonasera a tutti. Permettete che spenda una parola per ricordare il fatto increscioso che è successo. Voi sapete tutti, è mancato Renato Longo, una figura importantissima per la nostra comunità, universalmente riconosciuto per il suo valore sportivo e direi quasi soprattutto umano. È stato anche consigliere per i suoi 5 anni qui assieme a noi, è una figura estremamente importante e mancherà a tutti, e mancherà a tutta la città. Noi stiamo già pensando ad alcune azioni da fare in memoria sua, azioni importanti come importante è stata la sua figura. Presidente. Sì, vi comunico che all'interno della conferenza dei capigruppo è stato chiesto all'unanimità di fare un minuto di silenzio in memoria di Renato Longo, quindi se vogliamo, prego. Grazie. Bene, apriamo la seduta, i lavori della seduta di questa sera con una domanda di attualità del consigliere De Bastiani. Prego, consigliere, illustri la domanda di attualità. Ecco, grazie. Allora, premesso che il 24 maggio, con determinazione numero 369, avente per oggetto
Teatro Lorenzo da Ponte, utilizzo dell'immobile per il periodo 1 aprile 2023, 31 dicembre 2023. Abbiamo appreso che è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la gestione del teatro in data 5 maggio 2023. Dalla suddetta determinazione apprendiamo inoltre che dal 1 aprile 2023 l'occupazione dell'immobile da parte del Comune di Vittorio Veneto va ritenuta sine titulo. E questa affermazione è in contraddizione con quanto detto prima, nella stessa determina. Il 31 maggio è stato pubblicato su un organo di stampa la seguente dichiarazione del sindaco. Per dare continuità gestionale all'istituzione abbiamo rinnovato il contratto d'affitto fino a fine anno. E ancora, l'affitto lo abbiamo sottoscritto fino a fine anno perché effettivamente la soluzione delle problematiche in campo non saranno brevi. Il 9 giugno, e qui subentra appunto il fatto sopravvenuto, per il quale ho inoltrato questa domanda di attualità, in seguito a un accesso agli atti apprendiamo che il protocollo d'intesa citato prima del 5 maggio 2023 in realtà non esiste, in quanto per un refuso è stato confuso con l'accordo del 2010. Sempre dalla stessa determina si apprende che Fondazione Cassamarca, con una nota del 21 aprile, ha informato il Comune di Vittorio Veneto che sta occupando l'immobile sine titulo, con ogni conseguenza di legge, dice il testo di questa missiva. Pertanto chiedo se il sindaco conferma o meno che il contratto di affitto è stato rinnovato fino a fine anno. Se invece conferma che il Comune sta occupando l'immobile sine titulo, vorrei sapere quali possono essere le conseguenze di legge citate da Fondazione. Grazie. Eccomi qua. Allora, confermo che nessun contratto di affitto è stato stipulato con Fondazione dal 1 aprile al 31 di dicembre. Circa quelle due frasi riportate da lei, forse l'ha letta sulla stampa, non lo so, ma la invito a parlare col giornalista perché nessuno ha detto una sciocchezza del genere dal momento che non esiste. Quello che abbiamo fatto dal momento che i tempi sembrano prolungarsi per procedere con tutto il percorso previsto sul teatro è stato di accantonare una cifra che potesse essere sufficiente a coprire un'eventuale spesa per pagare il dovuto per il periodo che inaspettatamente ci siamo trovati a dover gestire in questo interregno tra la pattuizione decaduta e l'eventuale prosieguo in qualche modo. È una mossa prudenziale. Di fatto, essendo caduto col 31 di marzo la pattuizione precedente, il fatto di non aver consegnato le chiavi perché ci sono dei ragazzi dentro che stanno lavorando e quindi mi sembra corretto, e non abbiamo mai mancato di ricordarlo a Fondazione, mi sembra corretto prevedere di pagare l'eventuale interregno, appunto chiamiamolo così, che dovesse prolungarsi nel tempo. Le conseguenze di legge è che naturalmente occupando un immobile senza una pattuizione ci potrebbero essere dei debiti da coprire e a tal fine abbiamo già provveduto i giorni scorsi a mandare un'apposita missiva a Fondazione perché se riesce a quantificarcelo prima andiamo meglio anche noi a fare i nostri conti. Tutto qua. Grazie Sindaco. Mi sono dimenticato prima, il punto, sempre convenuto in conferenza di capigruppo, il punto numero 12 dell'ordine del giorno verrà spostato dopo il punto 8 e prima del punto 9. Ok, allora passiamo ora alle... mi scusi, dovevo chiedere se era soddisfatto o meno. Prego consigliere. Mi scuso se l'ho interrotta.
Sì, abbiamo delle informazioni in più. Io mi sono permesso di citare le sue parole perché erano virgolettate nell'articolo, e quindi presupponevo che di solito quando vengono virgolettate il giornalista riporta le testuali parole. Tra l'altro noi, come abbiamo ribadito più volte, siamo costretti molto spesso ad apprendere le cose dalla stampa, e quindi ci comportiamo di conseguenza. Sì, ho capito qual è la situazione e speriamo che tutto vada per il meglio. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo alla prima interrogazione del consigliere Mirella Balliana, gruppo dei Bastiani Sindaco, Rinascita Civica, ad oggetto: perché le casette dell'acqua non possono essere installate e gestite da Piave Servizi come già avviene in 26 comuni? Prego, consigliere Balliana, illustri la interrogazione. Grazie, buonasera a tutti. Premesso che da settembre 22 il servizio di distribuzione automatica di acqua potabile microfiltrata, refrigerata, gassata e naturale, le cosiddette casette dell'acqua, è sospeso, la sospensione del servizio è dovuta alla necessità di procedere alla manutenzione straordinaria e o alla sostituzione dei 3 distributori automatici presenti in città, che attualmente le case dell'acqua sono proprietà del Comune che le ha installate nel 2012, premesso che nel 2012 Sinistra Piave Servizi Idrici, l'attuale Piave Servizi, promosse l'installazione e la gestione delle casette dell'acqua in 18 comuni. Sempre nello stesso anno il Comune di Vittorio Veneto non aderì al progetto promosso da Sinistra Piave, preferendo l'installazione a proprie spese delle casette dell'acqua. Ora, Piave Servizi è una società a totale proprietà pubblica con i 39 comuni soci della provincia di Treviso e Venezia, tra i quali anche il Comune di Vittorio Veneto. Piave Servizi ha lo scopo appunto di gestire il servizio idrico di qualità, contenendo i costi e garantendo la sostenibilità degli investimenti necessari e la migliore allocazione delle risorse pubbliche a vantaggio dell'intera collettività che utilizza il servizio. Attualmente i comuni interessati dalla fornitura e gestione dei distributori automatici da parte di Piave Servizi sono 26 comuni per un totale di 37 case dell'acqua. Le case dell'acqua gestite da Piave Servizi rientrano nel piano aziendale e di conseguenza, penso, presumibilmente le spese di manutenzione delle stesse ricadono sull'intera collettività, in quota parte anche sui cittadini di Vittorio Veneto. In un'ottica di equità societaria e di risparmio di importanti costi per il nostro Comune, auspicavo già prima, che tutti i distributori dell'acqua del territorio venissero gestiti e manutentati dall'unica azienda di servizio alla quale il Comune di Vittorio Veneto partecipa come socio. Considerato che appunto da settembre 22 l'amministrazione ha intrapreso l'iter per la sostituzione o la sistemazione delle case, le casette, da settembre 22 ricordiamo che molti cittadini si stanno recando fuori comune per usufruire dell'acqua microfiltrata. Da notizia apparsa sul quotidiano La Tribuna, il Comune stanzierà 50.000 euro per il ripristino degli impianti. Allora io mi chiedevo, primo, se l'amministrazione abbia parlato con Piave Servizi e abbia avanzato la richiesta di gestione del servizio, come già avviene nei 26 comuni di Piave Servizi, andando così a sgravare il Comune di Vittorio Veneto di costi di installazione e manutenzione. La motivazione per la quale Piave Servizi non potrebbe installare e gestire nuove casette dell'acqua nel nostro Comune, a quanto corrisponde il canone d'affitto che il Comune di Vittorio Veneto verserà alla ditta privata che seguirà l'intervento e quando sarà riattivato il servizio. Grazie. Grazie consigliere, prego Sindaco. La questione casette dell'acqua. Lei consigliere non vuole mai credermi. Ne abbiamo già parlato assieme, no? E le dicevo che Piave Servizi era una delle alternative che avevamo esplorato per ripristinare le nostre casette dell'acqua. Risposte negative. Le motivazioni poi posso anche leggerle, perché me le sono fatte mandare per iscritto, oltre che verbalmente, se no la consigliere Balliana non mi crede. No.
Allora, vale la pena di spendere 2 minuti per fare un pochettino di storia, perché nel 2012, quando in Italia si cominciavano a vedere le prime casette dell'acqua, Vittorio Veneto si mosse prima degli altri comuni per potersene dotare. Con la sua conformazione non ne basta una a Vittorio, anzi, sono poche anche 3. E da una ricerca di mercato avevamo trovato delle ottime condizioni per le migliori casette allora esistenti sul mercato. All'epoca Piave Servizi fece anche un po' di resistenza perché ci ricordò come sia illegale vendere acqua. Ma è perché tutte le casette si fanno lo stesso? Ma perché non si vende acqua, si vende un alimento, perché l'acqua dell'acquedotto normale viene filtrata, ultrafiltrata, disinfettata con raggi ultravioletti, raffreddata, addizionata di CO2 alimentare e poi distribuita con metodi igienici, HACCP è quello che ci va dietro. Quindi è un alimento che viene venduto, non è acqua. In questa diatriba, quando Piave Servizi si mosse, perché tutti i comuni gradivano avere questo tipo di servizio, noi l'avevamo già fatto e avevamo anche le nostre macchinette che funzionavano e sono funzionate per tanti anni. Eravamo gli unici rimasti poi ai 5 centesimi che non ci garantivano, poi si ricorda, no, nella prima fase di questa consigliatura qua che non funzionavano, che c'erano dei problemi e i problemi erano prontamente spiegati, completamente spiegati da questa cosa fuori mercato. Le abbiamo fermate, siamo andati in cerca di trovare un sistema per poterli gestire, abbiamo trovato finalmente la strada più corretta per noi, che sarebbe quella non di sostituirle come scrive lei qua, ma di aggiornarle e metterle in funzione anche in base all'esperienza fatta. Grosso modo credo siano poco più di 30.000 euro quelle che serviranno per la messa in pristino. Dopodiché noi, come scrive lei qua, affitto, noi non paghiamo nessun affitto, paghiamo il servizio di fornitura di CO2, di ricambi, filtri, tutto quello che ci va dietro con un piano di controllo che sia stabile nel tempo. Piave Servizi che dice, posso leggere? 2 righe. Pregiatissimo signor Sindaco, con la presente segnalazione per quanto di competenza in merito all'interrogazione. La gestione delle case dell'acqua dei Piave Servizi viene effettuata perseguendo la copertura dei costi con gli introiti del servizio reso. Cioè, cercano di stare col signor, cioè fare un po' di pareggio. Al momento nel piano degli investimenti di Piave Servizi non rientra l'estensione del servizio con ulteriori 3 case dell'acqua nel comune di Vittorio Veneto, che richiederebbe un investimento dell'ordine di 100.000 euro. Infatti, mi pare che in altre occasioni in questo Consiglio ho detto che una casetta in più per fare la 4ª ci costerebbe 40.000 di acquisto soltanto quella. Quindi la strada che abbiamo intrapreso è la più risparmiosa e quella probabilmente che ci darà soddisfazione. Spero con la variazione anche di questa sera di avere il capitolo di spesa a disposizione e di partire il più velocemente possibile per ripristinare il servizio che tanti chiedono. Grazie Sindaco. Prego Consigliere per la replica. No, grazie per la risposta. La mia considerazione è questa, cioè se gli altri comuni di tutta l'Interland sono serviti da Piave Servizi, ma noi di Vittorio Veneto apparteniamo a una categoria minore, cioè voglio dire, ho capito che non rientra attualmente nel piano di gestione, però viva Dio, noi siamo uno dei soci di Piave Servizi e come tante altre cose, secondo me questa cosa poteva, magari non attivandole tutte in un colpo, tutte e 3, ma poteva essere fatto un percorso per cui le casette dell'acqua venissero gestite direttamente da Piave Servizi, perché noi è un risparmio, ma per chi è un risparmio? Per Piave Servizi? Non certo per il nostro comune, perché 30.000 euro più eventualmente adesso la gestione, noi spendiamo. Quindi io sono dell'idea che la strategia, anche noi abbiamo un rappresentante in Piave Servizi, ogni tanto deve farsi sentire, ecco questo. Grazie. Grazie Consigliere. Passiamo alla successiva interrogazione, sempre del gruppo De Bastiani Sindaco Rinascita Civica,
ad oggetto perché la manutenzione straordinaria delle fontane non è stata programmata ed eseguita per tempo. Prego, consigliere Bagliana, per l'illustrazione dell'interrogazione. Allora, questa è un'interrogazione che all'incirca ogni giugno di ogni anno, ormai da 4 anni, viene ripresentata, perché il problema si trascina da tempo. Premesso che a tutt'oggi, mi sembra anche adesso, le 2 fontane del centro e le fontanelle lungo il Viale della Vittoria sono chiuse e ricoperte di teloni protettivi. I teloni sono stati tolti, mi sembra, 2 o 3 giorni fa. La monumentale fontana del Cardinale della Torre a Ceneda da anni versa in condizioni di progressivo degrado. Premesso che la storica fontana degli Arditi di Salsa, dopo la conclusione della triste vicenda relativa alla sanzione di 1.767 euro che il Comune ha dovuto pagare a causa di un intervento eseguito impropriamente con l'uso di un idrogetto, rimane in attesa dell'intervento di restauro programmato e finanziato nel 2018, anno del centenario. Premesso che nell'articolo del quotidiano Il Gazzettino del 3 giugno scorso l'assessore Fasan dichiarava: a tutti piacerebbero fontane pulite, erba tagliata, alberi potati, ma le cose sono più difficili di quanto si pensi, soldi e personale sono sempre meno e i costi aumentano. Considerato che per garantire una valorizzazione del patrimonio rappresentato dalle fontane è necessario pianificare una costante manutenzione di natura idraulica ed elettrica, nonché interventi straordinari per il ripristino della struttura lapidea e per l'efficientamento degli impianti idraulici e elettrici, si chiede all'amministrazione di sapere perché in questa consigliatura non siano stati previsti impegni di spesa per efficientare le fontane del centro e garantire così una puntuale apertura delle stesse, considerando che nel rendiconto, sia nella gestione 22 sia negli anni precedenti, si registra un notevole avanzo di amministrazione, perché l'iter per il restauro della fontana degli Arditi non sia stato ripreso e perché non sia stata inserita nel piano delle opere pubbliche la ristrutturazione della fontana di Ceneda. Grazie. Chi risponde? Sindaco? Prego. Fontane a Vittorio sono una entità importante perché se andiamo a contarle tutte saranno più di 100 mi pare le fontane, 140 qualcuno dice, 140 ecco. Anni fa la comunità montana era intervenuta con messa in pristino di alcune decine di queste, ma l'opera è ben lungi dall'essere completata. Allora, le fontane del centro. In questa consigliatura erano stati previsti impegni di spesa perché abbiamo un preventivo. No, adesso risale a un po' di tempo fa, infatti abbiamo fatto tempo di spaventarci perché sono 200.000 circa per ognuna delle fontane. Hanno bisogno addirittura di depositi di acqua sotto per i ricircoli, quindi è una cosa importante, non è una stuccatura quella che ci fa ritardare un pochettino l'apertura, sono le solite stuccature perché le fontane perdono e quindi ha bisogno di lavori importanti per poter essere rinnovate a sufficienza. È per questo, per l'elevato impegno di spesa che non abbiamo messo fra le priorità. Lei sa benissimo quante priorità ci sono. La fontana degli Arditi, nel 18 era successo quel fatto un po' spiacevole e tempo fa mi ero fatto mostrare un pochettino quello che era il preventivo di spesa per la messa in pristino, che mi sembrava anche un pochettino altino, tant'è che avevo chiesto agli uffici tecnici di farne fare anche altri. Nel frattempo però ho mandato anche all'Agenzia delle Entrate un interpello all'ufficio delle consulenze per vedere se il ripristino di quella fontana poteva essere fatto da un qualche mecenate con l'arte bonus, con il recupero del 65% delle spese in 3 anni, il che potrebbe essere la soluzione giusta per poter arrivare a metterla a posto. La fontana di Ceneda, quella più importante forse che abbiamo, quella del Cardinale cosiddetta, quella ha bisogno di un grosso lavoro
E le dirò, nello studio della piazza, nel progetto che lentamente sta prendendo un pochettino forma, la fontana era uno dei capitoli che doveva essere messo a posto. Non le nascondo che in una delle interlocuzioni ultime intervenute con la sovrintendenza era balenata anche l'idea, tutta da valutare, se era il caso di spostarla dove era nel 500, cioè a metà della piazza. E quindi, diciamo così, le darei completamente ragione, sa dove, sul fatto che ci sia dell'acqua sporca dentro da tenere un pochettino pulita e scaricata, nell'attesa di poter fare qualcosa di importante anche legato alla piazza stessa, oppure, se dovesse rimanere su quel posto là, di restaurarla così come sta in quel posto. Comunque sono tutte voci molto, molto impegnative e quindi è anche comprensibile il fatto che si pensi intanto. Grazie Sindaco. Consigliere, 3 minuti per la replica, prego. Grazie. Beh, innanzitutto ringrazio per la risposta, però la considerazione che vorrei fare è questa. Ho capito che ci sono importi di spesa molto importanti eventualmente da investire. La considerazione che faccio è che, come dice lei, sono molteplici, sono molte le fontane, però non c'è mai, non si inizia mai. Cioè, la mia sensazione è questa, non solo questa amministrazione, anche nelle precedenti, forse non ha iniziato una programmazione di restauro poi di queste fontane così importanti per la nostra città. Tra l'altro Vittorio Veneto può essere considerata anche città dell'acqua perché insomma è una fondamentale risorsa che darebbe anche valore aggiunto anche sotto questo capitolo qua, però naturalmente va manutentata. La cosa che mi fa specie è che almeno, voglio dire, ogni amministrazione dovrebbe prendersi a carico almeno una, dico, sì, iniziare, poi è logico che tutto non si può fare, però almeno iniziare. Ecco. Sul discorso poi invece delle sponsorizzazioni mi trovo assolutamente d'accordo, adesso in molte città ci sono famosi sponsor insomma, che promuovono il restauro eventualmente delle fontane o di pezzi importanti di arredo urbano. E invece la cosa che però mi desta perplessità è il discorso che a giugno le fontane non sono mai accese, nel senso ho capito che ci sono sempre queste queste manutenzioni ordinarie da fare, però voglio dire non si possono fare prima, cioè voglio dire a febbraio o a marzo, in modo che a giugno, almeno, io mi ricordavo il famoso 25 aprile, finito il discorso, partiva la fontana, era veramente bello, entusiasmante. Secondo me il nostro centro senza le fontane rischia veramente, già in difficoltà, senza le fontane rischia di essere ancora più in difficoltà. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo ora all'ultima interrogazione, sempre gruppo De Bastiani Sindaco Rinascita Civica, oggetto dell'interrogazione: quali impegni l'amministrazione intende assumere per il futuro della stazione ferroviaria di Nove. Prego consigliere De Bastiani per l'illustrazione dell'interrogazione. Prego. Grazie. Sì. Questa interrogazione parte dalla considerazione del fatto che Ferrovie dello Stato ha manifestato l'intenzione di abbattere l'edificio della stazione ferroviaria di Nove. Se per Ferrovie dello Stato quell'edificio è considerato solo un costo, per la nostra città invece potrebbe essere un'opportunità. Quella stazione è un asset strategico per il Comune e non solo per la Valle Appesina, se si vuole dare veramente una scossa in chiave di sviluppo turistico a Vittorio Veneto. Riteniamo che sia necessaria una visione unitaria che superi i campanilismi e che riesca ad immaginare un futuro servizio metropolitano del tratto ferroviario Belluno-Venezia, che comprenda il ripristino appunto della fermata di Nove e una nuova fermata doverosa in zona industriale di San Giacomo di Veglia. Ferrovie dello Stato ha sottoscritto tra l'altro il patto ferroviario europeo
con i principali operatori del settore, dove si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo comune di aumentare la quota delle ferrovie nei trasporti. Quindi da una parte si impegnano in un senso e dall'altra parte operano nel senso contrario. Negli ultimi anni Vittorio Veneto e la Val Pisina in particolare hanno subito solo sottrazioni di servizi a favore dei cittadini. Ed è ora di invertire questa tendenza. Sarebbe utile per tutti recuperare l'immobile di Nove e ripristinare forse almeno qualche fermata in valle, a servizio di chi ci abita e di chi vuole utilizzare le opportunità turistiche della valle. Inoltre, si è spesso parlato anche in questa Aula di un eventuale utilizzo di quell'edificio a servizio della progettata pista ciclabile Monaco-Venezia, denominata Ciclovia dell'Amicizia. Gli utilizzi potrebbero essere molteplici, dall'assistenza meccanica per i ciclisti a un posto di ristoro o di pernottamento a modello di piccolo ostello. Pertanto chiedo cosa intende fare l'amministrazione per scongiurare la decisione di Ferrovie dello Stato e se intende assumere l'impegno di adoperarsi per evitare l'abbattimento della stazione, inquadrandola in un progetto generale di rigenerazione di tutta la Valle Pisina. Grazie. Grazie, consigliere De Bastiani. Prego, assessore Antiga. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In merito al punto numero 4, l'ordine del giorno, rappresento che la stazione storica ferroviaria di Nove viene attivata nel 1938. Parte come nuova linea di Vittorio Veneto Ponte nelle Alpi, inizialmente intitolata Logomorto, poi sostituita con l'attuale denominazione Stazione di Nove. Parte come stazione e poi ai fine degli anni '80, con l'attivazione di ferrovie del controllo traffico centralizzato, viene trasformato in fermata, rimanendo attiva fino alla metà del 2011. Ad ogni buon conto, tralasciando il passato che tutti ben conosciamo, partirei dal 9 febbraio 22, quando compare un articolo sulla stampa locale a pieno titolo «Vogliamo riaprire la stazione di Nove». A seguito di un tanto siamo stati contattati da un funzionario di RFI che ci ha evidenziato che lo stato corrente dei fabbricati e che non vi era intenzione da parte loro mettere nel piano degli investimenti risorse così importanti per immobili non più funzionali ormai da tanti anni. Abbiamo rappresentato allo stesso funzionario che dopo i notevoli sforzi economici fatti per l'elettrificazione delle linee ferroviarie, una eventuale demolizione era un ulteriore depauperamento della valle, togliendo di fatto tutte le opportunità che una fermata ferroviaria poteva portare. Al contrario, la sua valorizzazione poteva portare ad un implemento di funzione in una logica di servizio metropolitano e di sviluppo cicloturistico e ricettivo dell'intera area, in pieno corridoio Monaco-Venezia, sempre più apprezzato da ciclisti e non solo. Non di meno poteva essere vista la sua posizione geografica con termine rispetto alla core zone, un valore aggiunto al servizio dell'intero traffico, dello stesso territorio riconosciuto dall'UNESCO come collina del Prosecco. Verso la metà aprile 23 è stata notificata al Comune di Vittorio Veneto da parte di RFI la comunicazione di demolizione senza ricostruzione dell'ex stazione ferroviaria di Nove e del relativo deposito. Avuto pronto riscontro dall'ufficio competente del Comune, lo stesso funzionario osservava che le due costruzioni non sono tutelate dal PRG e che non sono nemmeno soggettate a verifica di interesse culturale in sovrintendenza. Ne consegue che dal punto di vista edilizio la richiedente era assolutamente legittimata e poteva attuare da subito la demolizione. In merito si è prontamente sentito RFI evidenziando ancora più fermamente quanto già rappresentato, invitandoli a non dar corso alla demolizione, ma di potersi confrontare vagliando al meglio ogni possibilità alternativa. Trovando irremovibile RFI nella sua decisione di non fare investimenti in quegli immobili, visto che poi anche l'amministrazione non poteva impegnarsi in tal senso, si proponeva ed otteneva di farsi promotore
l'amministrazione, di una divulgazione nel territorio a tutti quei soggetti potenzialmente interessati ad un progetto di rinascita e valorizzazione degli immobili, passando per un'acquisizione senza spese per l'intero complesso immobiliare e anche per una sua quota parte eventualmente. Da questa lettera ricevuta da FI il 17/5/23, il sindaco mezzo stampa ha fatto divulgare e che leggiamo per intero in questo Consiglio, cogliendo l'occasione che siamo anche in diretta TV, chissà che qualche persona che ci sente o che comunque abbia intenzione si possa avvicinare e risolvere nella maniera positiva questo problema. L'oggetto della lettera è demolizione ex fabbricato viaggiatori dell'ex magazzino merci della fermata di Novi in Comune Vittorio Veneto. Come è noto, questa società ha in programma la demolizione degli immobili in oggetto che si trovano in precarie condizioni di stabilità. Alla luce dei recenti articoli apparsi sulla stampa e prima di procedere all'esecuzione intervento suddetto, si chiede se codesta amministrazione ha interesse a verificare l'eventuale disponibilità da parte di soggetti terzi ad acquisire tali immobili. In tal caso questa società prenderà contatto con gli eventuali soggetti interessati, proponendo l'immediata consegna degli immobili ai fini della gestione degli stessi, in pendenza della stipula di un regolare contratto di comodato gratuito e successivamente alla formalizzazione di un contratto di compravendita che ne trasferisca definitivamente la proprietà in capo ai soggetti interessati. Resta intero che qualora non venisse manifestato alcun interesse per l'acquisto dell'immobile suddetto, entro il prossimo mese di giugno, questa società darà corso all'intervento di demolizione. Questo è quanto che con Ferrovie dello Stato siamo riusciti a fare ed ottenere. Grazie, Assessore. Giugno 23, sì. Grazie, Assessore. Si è terminato. Lascio la parola all'interrogante per la replica. Io ringrazio per la risposta, però prendo atto che l'amministrazione non sta cercando nessuna soluzione, cioè si affida al buon cuore o alla provvidenza, ma mi sembra che non stia elaborando qualche sua proposta. Prima ho sentito parlare di spostare la fontana del Cardinale in centro piazza, dove era nel 1500. Se per mettere a posto una fontana qua ci vogliono 200.000 euro, per spostare quella fontana là non bastano 400.000 euro. Allora io lascerei la fontana dov'è, che non sta male, e quei soldi là li investirei piuttosto nella stazione di Nove. Grazie. Grazie, consigliere De Bastiani. Passiamo ora alla prossima mozione, presentata dai consiglieri comunali Alessandro De Bastiani, Giulio De Antoni, Marco Dus, ad oggetto atto di indirizzo alla Giunta per affrontare le problematiche che potrebbero portare alla sospensione dell'attività dell'Università per la Formazione Continua di Vittorio Veneto. Prego, consigliere De Bastiani, illustri la mozione. Sì, la illustro, dopo mi aiuti per capire dov'è. Non è considerato? La illustro, siccome da quando abbiamo presentato la mozione ad oggi sono sopravvenuti dei fattori che non corrispondono più alla nostra interrogazione, e io intanto leggo la mozione come l'abbiamo preparata, e abbiamo preparato appunto degli emendamenti per adeguarla agli sviluppi che sono avvenuti. Allora, il considerato dice che nel 1978 fu fondata a Vittorio Veneto il movimento della terza età, e in quel primo nucleo si formò il desiderio che l'esperienza vissuta potesse arricchirsi di cultura e informazione sotto la guida di insegnanti, studiosi ed esperti. Il progetto prese avvio nell'ottobre del 1985 con l'istituzione dell'Università per la Formazione Continua di Vittorio Veneto.
L'attività, presa avvio sotto la presidenza del professor Ippolito Pinto, illustre insegnante e già preside del Liceo Flaminio. Le finalità dell'università sono la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione, la sensibilizzazione socioculturale del territorio per l'integrazione sociale degli anziani e il dialogo intergenerazionale, lo sviluppo delle attitudini, delle risorse e delle capacità di ricerca degli allievi, la sensibilizzazione ai problemi della vita del territorio e ai valori della solidarietà. Sono principi fondamentali dell'università la democrazia delle strutture, l'uguaglianza dei cittadini e dei doveri degli associati, l'elettività delle cariche e delle prestazioni associative. L'università inoltre è iscritta all'albo delle associazioni e del volontariato e finanzia autonomamente la propria attività. Fin dalla sua istituzione ha collaborato con l'amministrazione della città nell'organizzazione di attività didattiche, di studio, di divulgazione, con lezioni aperte a tutti i cittadini. Attualmente coinvolge circa 200 allievi, 45 insegnanti e 8 volontari nei ruoli organici, svolge annualmente 150 ore di lezione presso la sala conferenze della biblioteca civica e 1120 ore di lezione in laboratorio in un'aula presso la rotonda di Villa Papadopoli. Rappresenta un progetto unico nel territorio volto ad aggregare, formare culturalmente e promuovere la socializzazione tra i suoi associati. Preso atto che, da un comunicato diramato nei giorni scorsi si apprende che sono venute meno le condizioni per poter continuare con la stessa determinazione che ci ha sostenuto in passato, dichiarazioni appunto del direttivo dell'università. Il Consiglio direttivo e l'Assemblea di soci dovranno valutare attentamente gli sviluppi futuri. In tale ambito potrebbe essere decisa una pausa di riflessione che possa consentire lo sviluppo di nuovi stimoli e la risoluzione della precarietà. Praticamente, come è stato detto anche sulla stampa locale, è stato dettagliatamente illustrato, si è rischiato che il prossimo anno i corsi universitari potevano non aver sviluppo. Ritenuto che era intuibile appunto che questo potrebbe essere stato un annuncio di cessazione dell'attività dell'università. Allora la delibera, il ritenuto, adesso leggo la delibera e poi la delibera, che non cambia anche se ci sono stati degli sviluppi, invita la Giunta affinché si attivi al più presto per un confronto con il Consiglio direttivo dell'Università per la formazione continua di Vittorio Veneto per affrontare e risolvere le problematiche che hanno portato alla decisione della sospensione delle attività, che la Giunta valuti la possibilità di contribuire anche economicamente alla gestione dell'università attingendo all'avanzo di bilancio recentemente certificato. In conseguenza degli sviluppi che ci sono stati quest'ultima settimana, e cioè il direttivo si è riunito e fortunatamente, ne siamo felici, hanno ricostituito un nuovo direttivo che probabilmente esprimerà una nuova presidenza, e abbiamo ritenuto di emendare la parte che è superata con un nuovo considerato che dice: considerato che al momento la situazione di emergenza appare rientrata nell'ambito del rinnovo dell'organo amministrativo dell'Università della Formazione Continua, ritenuto che sia comunque importante che la città si attivi per supportare le attività dell'Università della Formazione, delibera di invitare la Giunta ad attivarsi il più presto per incontrare il nuovo direttivo, per esaminare la situazione e valutare i possibili interventi anche finanziari
che l'amministrazione può porre in essere per agevolare l'attività dell'università e favorire lo sviluppo della stessa. Consegno il testo dell'emendamento e poi possiamo passare alla discussione. Prego? Sì, sì. Bene, grazie consigliere. Apriamo la discussione. C'è qualche prenotazione? Prego, Assessore Uliana. Premi. Prego. Ritengo che sia opportuno sottolineare come da parte di questa amministrazione, così come dell'amministrazione precedente, il confronto con l'università sia sempre stato continuo e collaborativo e ritengo che debba necessariamente essere così anche con il prossimo direttivo che si è appena creato e dal quale nascerà all'interno del quale il nuovo presidente. E questo perché noi siamo perfettamente consapevoli del grande valore di promozione culturale, del grande valore anche di utilità sociale che ha l'Università Pinto, che ha sempre avuto all'interno della città e vogliamo che così continui ad essere. Quindi sicuramente ci sarà da parte nostra un momento di confronto appena possibile con il nuovo direttivo per cercare di andare incontro e di trovare le possibili soluzioni ai problemi che sono emersi. Per quanto riguarda l'aspetto dell'aiuto anche economico, voglio sottolineare che in questa amministrazione, così come nella precedente, c'è sempre stata un'attenzione a contribuire ai bisogni dell'università in modo diretto, quindi attraverso contributi economici, anche in modo indiretto, perché all'università è sempre stata garantita la possibilità di utilizzare da ottobre a maggio, da lunedì a venerdì e dalle 15 alle 17 la sala conferenze della biblioteca. Oltre a questo la possibilità di utilizzare l'aula civica del Museo della Battaglia quando richiesta in caso di conferenze di particolare rilievo. Oltre a questo anche alcuni ambienti all'interno della rotonda. Quindi non vedo il motivo per cui tutto ciò debba cessare dal momento in cui siamo ben consapevoli del valore di promozione culturale che l'Uniquinto ha in città. Grazie, Assessore. Consigliere De Antoni, prego. Sì, grazie Assessore delle precisazioni. Io parlando con alcuni componenti del Consiglio ho inteso che il Consiglio lamentasse un po' una scarsa attenzione del Comune per la loro attività. Questa è stata l'osservazione che è venuta fuori e che poi ha portato a quella decisione che poi è stata anche trasmessa dai giornali ma che poi alla fine in qualche modo è rientrata. Io in sostanza credo che un'associazione di volontariato
una società di volontariato come questa, debba essere considerata come una risorsa per il comune. E in questo caso vada aiutata, promossa, valorizzata non solo con contributi economici, lei mi dice che è stata aiutata in tante cose, loro sostenevano insomma, che non tutte le circostanze hanno avuto l'attenzione e l'aiuto non economico, ma l'aiuto complessivo che loro si aspettavano, in termini di promozione, in termini di attenzione per l'utilizzo dei locali che erano stati messi a disposizione, in termini di orari, nel senso che qualche volta hanno avuto dei problemi perché anche altre associazioni erano interessate. Quindi prendo atto delle sue dichiarazioni. Io credo che appunto, vista l'importanza dell'attività che questa associazione di volontariato svolge, potrebbe essere diciamo, la prima mossa da fare con il nuovo direttivo, proprio come abbiamo scritto nell'emendamento, quella di convocarli e capire se quello che avete fatto fino adesso, lei dice che è stato fatto molto e io non ho gli elementi per dire che non è vero, ma spiegare loro quello che avete fatto e capire se loro che cosa si aspettano di più in sostanza, ecco, perché questa attenzione che lei dice c'è stata, loro dicono che invece non c'è stata in tutto questo tempo. Avevano anche proposto un accordo generale, mi è stato detto in più occasioni, che non è mai stato poi recepito né concordato. Quindi diciamo, siccome è una cosa importante e siccome l'amministrazione deve anche superare qualche volta magari qualche incomprensione che c'è stata per l'interesse di tutta la città, io credo che una mossa opportuna sia quella, appena lo riterrà Assessore, di chiamare il nuovo direttivo e capire meglio quali sono le problematiche che sono insorte per evitare che debbano insorgere nuovamente. Grazie. Sì, secondo intervento, e dopo basta. No, il secondo intervento, quindi se vuole farlo... Boh, Fa il tutto dopo. Allora, sicuramente ci sarà l'incontro con il nuovo direttivo e con il nuovo presidente. Devo dire che secondo me le incomprensioni si superano nel momento in cui c'è il dialogo e l'apertura al dialogo c'è sempre stata. Quindi l'idea è quella di continuare con questa apertura al dialogo. Grazie. Assessore, consigliere Marco Dus, prego. Sì, buonasera innanzitutto. È un po' paradossale quello che stiamo assistendo, nel senso che gli articoli sui giornali nelle scorse settimane li abbiamo letti un po' tutti, o quantomeno tutti quelli che si interessano nella vita pubblica della città. Credo sia importante riconoscere il valore che l'università abbia in città, come è stato ricordato non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista sociale e culturale, appunto per come produce cultura in città. E la produce anche in un quartiere che più volte viene dimenticato, che è quello di Ceneda. Lo produce in una struttura che diciamo non versa sicuramente nelle migliori condizioni e che avrebbe bisogno sicuramente di essere manutentata con maggior forza. Si dirà che non ci sono i fondi. Peccato che a breve voterete l'ennesima variazione di bilancio, tra l'altro una variazione abbastanza esigua, quando invece magari si poteva chiedere una variazione più ingente, e perché di soldi, come abbiamo visto nelle scorse settimane, fermi nelle casse del comune ce ne sono parecchi. Quindi io dico bene le belle parole che si sono spese questa sera, però bisogna anche vedere un po' i fatti poi. Allora, se qualcuno, e non è la prima associazione culturale, lamenta una scarsa attenzione da parte dell'amministrazione, evidentemente qualche problema c'è. Molte delle convenzioni che il Comune doveva sottoscrivere con le associazioni sono rimaste dormienti per lungo tempo, anche lì evidentemente qualcosa si è rotto nel meccanismo. Allora si dice che c'è un problema di dialogo, per dialogare bisogna essere in due, evidentemente non lo so.
Sì, però se tutte le associazioni hanno problemi a parlare con voi, io adesso non capisco se è un problema delle associazioni oppure dell'amministrazione. Ecco, mi pare che in ambito sportivo questa cosa qui non si sia riscontrata, in ambito culturale mi pare che abbiamo più di qualche caso. Grazie consigliere. Comunque, adesso, volevo un attimo chiedere una cosa come consigliere. Io non sto capendo, nel senso che il consigliere Marco Dus dice di avere un maggior dialogo, eccetera. L'assessore Uliana ha appena detto che avrà un dialogo, quindi non riesco a capire nel dibattito dove ci sta l'inghippo. Ecco, l'intervento è come consigliere di Forza Italia, quindi non riesco bene a fasare, insomma, i due interventi, perché sostanzialmente mi sembra che diciate la stessa cosa. Ecco. Consigliere De Bastiani, prego. Un conto è quello che si dice, un conto è quello che si fa, i fatti sono una cosa, le parole un'altra. E se l'Università degli Anziani, no, della seconda formazione, scusate, per facilità e perché è conosciuta meglio come questa dicitura, ha lamentato questi disagi, chiamiamoli così, e ha paventato anche la possibilità che il prossimo anno non ci fosse un direttivo in grado di portare avanti l'attività, e ha lamentato la mancanza di dialogo con l'amministrazione. Allora qualcuno dei due, cioè, tra amministrazione, che in questo caso è rappresentata dall'assessore Uliana, che da 9 anni occupa questo ruolo, e l'associazione, c'è qualcosa, c'è un fraintendimento, evidentemente non vi state capendo. E l'assessore dice che ci sono sempre stati contributi economici. Io, dalle mie informazioni che ho raccolto, riscontro che non c'è stato nessun contributo economico. Poi posso sbagliarmi, e quindi se l'assessore sarà così gentile da illustrarci i contributi erogati negli ultimi 5-6 anni dall'amministrazione all'università, io non ho pregiudizi a non credere a questa ipotesi di illustrazione. A me hanno riferito che l'università avrebbe bisogno di 3.000 euro all'anno, che non sono tanti, mi sembra, tra l'altro finalizzati alle lezioni che l'università fa aperte a tutta la cittadinanza. Durante il corso annuale l'associazione, oltre alle lezioni per i propri associati, organizza delle lezioni aperte al pubblico e alle quali partecipano anche altre persone che non sono iscritte all'università. E mi è stato quantificato che, per esempio, questo tipo di servizio, che sono 5-6 lezioni all'anno, potrebbero rientrare in un budget di circa 3.000 euro, che più volte, o addirittura tutti gli anni, è stato chiesto questo contributo e che in realtà non è mai stato erogato. Ora io, di fronte a queste affermazioni, sono anche rimasto molto stupefatto, perché siamo abituati a vedere cifre molto più importanti spese in città anche per la cultura.
negare 3.000 euro a un'associazione che non ha bisogno di ulteriori elogi, ma mi sembra perlomeno, cioè, mi sembra un fatto di ottusità. L'università ha sempre lamentato un problema di spazi. Tant'è vero che mi sembra il sindaco aveva promesso a suo tempo che poteva essere una soluzione, poteva essere la scuola Zanette. Poi è subentrato qualcos'altro e ovviamente è saltata quell'ipotesi, ma io posso ricordare, e non è difficile per chi conosce quei locali, che c'è un'aula magna al piano superiore che con pochissime decine di migliaia di euro può essere messa a posto e può essere adattata e potrebbe diventare un'ottima sede per le attività anche dell'università. Ma se quando si chiede queste cose qua l'assessore al patrimonio dice che non si può fare perché quella villa bisogna venderla, e allora voglio dire, neanche questa è la strada percorribile. Però io non credo che in città manchino spazi da dedicare a una struttura del genere. Non mi soffermo adesso ad elencare tutti gli spazi vuoti, ma io credo che se c'è la volontà di affrontare questi problemi, di risolverli, non ci siano scogli da superare. La netta mia sensazione è che non c'è la volontà, che in realtà dell'università non ne frega niente a nessuno. Questo è quanto io ho percepito e siccome io non frequento quell'ambiente, evidentemente l'ho percepito perché qualcuno che lo frequenta me l'ha riferito e siccome che io cerco di essere prudente su queste cose, non mi affido sulle opinioni di una singola persona. In genere, cioè, vado a cercare riscontro in più testimonianze. Quindi rinnovo l'invito e se ci vorrete, se l'assessore sarà così gentile di procurarci questo elenco di finanziamenti che sono stati elargiti negli ultimi anni, sarei molto grato. Grazie, sì. Assessore, le lascio come eccezione il terzo intervento, però io consiglierei di sentire un attimo prima se ci sono altri interventi, prendere nota, perché dopo il quarto non lo faccio più, perché il regolamento è sacro. Prego. Per me. Mi si chiedeva se c'è stato da parte nostra un contributo economico perché le risulta, consigliere De Bastiani, che non abbia l'università ottenuto nulla. Bene, se per nulla si intendono 10.500 euro in 5 anni, secondo me è un bel contributo che noi abbiamo dato comunque ad un'associazione che è in attivo. E questo significa, secondo me, dimostrare concretamente, e non a parole, il desiderio che vengano fatte le attività e che le attività potessero continuare nel migliore dei modi. Nel momento in cui i contributi non sono stati dati semplicemente perché a partire dal 2021 il regolamento è cambiato e quindi per ottenere un contributo bisogna passare attraverso un bando e quindi la richiesta di un contributo. E a quel punto, se l'università ha deciso, pur sollecitata, a richiedere il contributo, se ha deciso di non farlo perché comunque ha dichiarato di essere inattivo e di non averne bisogno, i contributi sono andati ad associazioni che invece di bisogno ne avevano. Assessore Antiga.
Grazie Presidente. Non volevo farlo, ma mi è dovuto un intervento, visto che ho sentito il consigliere De Bastiani parlare di patrimonio. Voglio dire al consigliere De Bastiani che si era paventato che non vi fosse più nessun direttivo e che l'università doveva potenzialmente chiudere. Alle prove dei fatti invece c'è stata un'assemblea, una riunione, è stato nominato un nuovo direttivo e c'è anche un presidente, quindi diamogli un po' di fiducia a questi nuovi organismi, facciamoli lavorare. Il dialogo, come diceva l'assessore, sicuramente non è mai mancato. Se poi lei mi dice che il patrimonio lavorava contro, le posso assicurare che quando abbiamo pensato di investire all'interno della rotonda è sempre stato, e così credo devo fare, mio impegno capire se quei soldi erano messi nella maniera giusta o sbagliata e avendo a disposizione non tanti soldi, ma erano 70-80 mila euro più o meno, abbiamo preferito investire nella polifunzionale della biblioteca che oggi è stata restaurata, è stata messa a posto e che con l'ultimo intervento che andremo a fare di tutto l'impianto audio avrà sicuramente più dignità di quella di prima, aula che poi è sempre usata regolarmente dagli anziani, dall'Università per gli anziani. Per la verità si rincorre da troppo tempo la possibilità di avere spazi e tutti ovviamente li cercano. Io avevo sentito a un certo punto che parlavano del trasferimento al seminario. Se andavo al seminario a noi dispiaceva, però se quella era una soluzione più opportuna, perché no? Poi invece ho sentito che il seminario non più, che andavano al Dante. Ci dispiaceva a prescindere, ma se al Dante si trovavano spazi più consoni perché avevano centinaia di iscritti, ovviamente non è che possiamo tappare le ali a un'università che deve crescere. Quello che possiamo si fa, e propriamente non possiamo fare di più all'interno di quell'ambiente che è, come dice lei, è precario, perché se domani mattina ci chiedono di venderlo, noi purtroppo, io dico invece per fortuna, lo vendiamo e chissà che abbia un risultato migliore rispetto a tutti quelli che poi ne possono usufruire anche di riflesso. Lasciamoli lavorare i nuovi e diamogli fiducia. Grazie. Grazie, Assessore Antiga. Altri interventi? Bene. Possiamo passare alla votazione dell'emendamento. Allora, lo riassumo, dice di sostituire premesse, dunque sostituire premesse dispositivo da ritenuto, cioè da pagina 2, in poi come segue. Quindi aggiungere considerato che al momento la situazione di emergenza appare rientrata nell'ambito del rinnovo dell'organo amministrativo dell'Università della Formazione Continua di Vittorio Veneto, ritenuto che sia comunque importante che la città si attivi per supportare le attività dell'Università della Formazione Continua di Vittorio Veneto, delibera e quindi si sostituiscono entrambi i punti con un punto, i due punti presenti con un punto, di invitare la Giunta ad attivarsi al più presto per incontrare il nuovo direttivo dell'Università della Formazione Continua di Vittorio Veneto per esaminare la situazione e valutare i possibili interventi, anche finanziari, che l'amministrazione può porre in essere per agevolare l'attività dell'università e favorire lo sviluppo della stessa. Allora, poniamo in votazione. Allora, scusate un attimo perché devo mozione. Ecco qua. Sì, un attimo.
votazione. Pronto? Ok, votiamo a mano. Allora, per l'emendamento in oggetto, favorevoli? 1, 2, 3, 6. Contrari? 3, 4, 4. Favorevoli? Favorevoli quanti? 6. Contrari? 4. Astenuti? 5. 5. Astenuti? Prego, alzare la mano. 1, 2, 3, 6. E passa. Allora, l'emendamento passa con favorevoli 6, contrari 4, astenuti 6. Togliamo il...
Ok. A questo punto, dichiarazione di voto. Grazie Presidente, buonasera. Io ho notato che c'è un po' di incomprensione. Io ho detto che credevo che fosse che vi faccio una proposta. Ritiriamo questo punto all'ordine del giorno. Magari lo riproponete quando le cose saranno più chiare, perché se no, altrimenti io voto contro. Grazie. Grazie, consigliere Rossetta. Un minuto di pausa finché mi metto a posto il sistema, perché un minuto di pausa. Grazie.
Pronto? Bene, possiamo ripartire? Allora, Dove ha messo l'emendamento di quello? L'emendamento è qua. Lo dà perché lo mettiamo nella cartellina? Questo sì. Allora riprendiamo. Casomai le votazioni le facciamo a mano, ma i microfoni funzionano. Allora, prossima proposta di delibera, variazione numero 2 al bilancio di previsione. Allora chiedo all'assessore vice sindaco Posocco di illustrare la proposta di delibera. Prego, vice sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, il 23 di marzo avevamo approvato in Consiglio Comunale il bilancio di previsione. Poi abbiamo fatto il rendiconto in data 2 maggio, adesso è venuto il momento di effettuare una prima variazione di bilancio. Diciamo, quando si fa il bilancio di previsione abbiamo cercato, grazie all'aiuto del dottor Sari e della dottoressa Laparet, di centrare al massimo i capitoli e le esigenze di tutti gli uffici. Rimane sempre qualcosa, vuoi perché all'inizio non c'è la copertura, specie in spesa corrente, così dagli uffici ci sono pervenute una serie di richieste e anche grazie a circa 1 milione e più di 1 milione di maggiori entrate correnti e una maggiore entrata in parte capitale di 188.000 euro, siamo riusciti a soddisfare le richieste che ci sono arrivate da tutti gli uffici comunali. Quindi questa variazione sarà per lo più fatta in capitoli che poi il dottor Sarri vi elencherà in parte corrente. Ci saranno maggiori accantonamenti ai fondi per 1.640.000 dovuto a una parte di quasi 1.600.000 del discorso dei derivati, della rata dei derivati, e 59.000 euro che viene effettuato come fondo viene incrementato il fondo di riserva. Questo a grandi linee. Comunque adesso lascio la parola al dottor Sarri che per guardare meglio i capitoli, che sottolineo anche la volontà, si cerca sempre di fare le cose con la maggior trasparenza possibile, con un elenco dei capitoli che in commissione è stato consegnato ai consiglieri della commissione bilancio. Grazie. Grazie vice sindaco. Dottor Sarri, prego. Tastino. Siete entrati?
Prego, dottor Sarri. Allora, grazie, buonasera. Vedo di essere molto sintetico, anche perché in Commissione abbiamo dato un elenco molto puntuale della variazione, perché di fatto rappresenta una sorta di variazione al piano esecutivo di gestione di competenza della Giunta, di fatto, nel senso che abbiamo indicato proprio l'elenco dei capitoli, quindi vedrò di essere molto sintetico. Detto questo, è una variazione abbastanza non complessa, ecco, nel senso che si registrano maggiori entrate, delle quali abbiamo anche quasi una certezza della loro realizzazione, e come contropartita si fanno delle operazioni di maggiori spese e accantonamenti. In particolare, per quanto riguarda gli accantonamenti, insomma, facciamo quell'operazione che avevamo già anticipato la scorsa volta, che è quella di togliere dalla spesa la rata dei derivati a seguito della sentenza, per accantonarla nell'accantonamento dell'anno del fondo rischi da contenzioso. Quindi, per quanto riguarda per sommi capi la parte corrente dell'entrata, le entrate correnti, quindi abbiamo maggiori entrate per trasferimenti dallo Stato, in particolare abbiamo 21.000 euro per i trasferimenti per le equazioni tributarie, un contributo per la frequenza della prima infanzia di 30.000 euro, 40.500 per un contributo regionale per l'accoglienza della popolazione ucraina, una cifra abbastanza importante del contributo ministeriale del progetto EduPark, e i contributi per l'organizzazione turistica di 15.900 euro. Abbiamo anche qui un incasso dei progetti Stimularte Local Flowers, 29.300 e 12.500 rispettivamente, e i contributi per i centri estivi sempre dallo Stato, 23.700, e poi introitiamo, anche perché sono già incassati e sono presenti nelle casse del Comune, 534.000 euro della sentenza di primo grado relativamente ai derivati. Per quanto riguarda le spese, oltre all'accantonamento che vi avevo appena detto, si registrano maggiori spese relativamente al corrispettivo del diritto d'uso delle scuole dell'infanzia di San Giacomo, che è dovuto all'Istituto Cesana Malanotti, 50.000 euro per maggiori spese relativamente alle spese per liti e arbitraggi, in questo caso il compenso proprio per quanto riguarda i derivati, analisi chimiche e ambientali per 20.000 euro, e contributi ad associazioni, in particolare l'associazione Piazzoni, per 70.000 euro. Sempre abbiamo 20.000 euro dei rimborsi e restituzioni ICI IMU, 10.000 euro per spese processuali, contributi unificati e quant'altro, 15.000 euro per le spese di manutenzione dei giochi delle aree esterne, e 20.000 euro la gestione delle forniture a calore delle scuole materne, 33.000 euro la spesa Tarsu che giriamo agli istituti comprensivi, vado sempre per sommi capi, 25.000 euro di contributi per attività turistiche e 20.000 euro per gli incarichi professionali di pianificazione territoriale, sempre al titolo primo. 40.000 euro spese per un'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi. Troviamo in contropartita all'entrata i 226.000 euro del progetto EduPark, i 40.500 per il minimo vitale e contributi vari,
e 70.000 euro la gestione di servizi associati socioassistenziali con l'azienda sanitaria, e le spese per la manutenzione del fotovoltaico di 9.000 euro. E il totale a pareggio è di 1.065.237,75. Naturalmente sono andato per sommi capi citando gli interventi più consistenti. Dal lato degli investimenti abbiamo maggiori entrate in conto capitale, quindi non si applica avanzo d'amministrazione, che rimane quindi nel valore della precedente variazione, perché in entrata sono, diciamo, preciso già subito che sono entrate che si realizzeranno nell'anno, anzi verranno anche incassate nell'anno. Abbiamo i sovraccanoni del bacino imbrifero Birli-Lenza per circa 185.000 euro circa. I restanti 3.000 euro, per arrivare a 188, sono proventi da sanzioni edilizie, anche questi praticamente sono anche già incassati, quindi le entrate di fatto sono realizzate. Insomma. Dal lato investimenti si applicano 10.000 euro per acquisto di arredi della sede municipale, ci sono, come anticipato prima dal Sindaco, 30.000 euro per la manutenzione straordinaria delle casette dell'acqua, 61.000 euro per le colonnine Enel da fare nella zona del mercato, 30.000 euro per una realizzazione di un'area di sgambatura dei cani e 30.500 per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, in particolare della pista d'atletica. Totale a pareggio 188.000 euro. Io mi fermerei qui, insomma, e se avete delle domande, delle precisazioni da chiedere, rimango a disposizione. Grazie. Grazie, dottor Sarri. Consigliere Dus, prego. Sì, più che delle domande su se qualcuno può spiegare un po', esplicitare meglio come sono, in cosa consistono questi interventi, alcuni appunto sostanziali di cui io francamente, probabilmente per colpa mia, ne ignoro assolutamente l'esistenza, tipo il primo, questo di EduPark, che è un intervento appunto rilevante, e chiederei se magari ci si può sapere esattamente in cosa consiste. Non capisco poi SBV, credo sia il sistema bibliotecario vittoriese, e ho visto che le voci sono un po' spalmate di qua e di là, anche per importi irrilevanti di 600 euro, volevo capire come mai sono stati splittati su più voci. Poi volevo chiedere i 15.000 euro dei parchi, sì, manutenzione aree giochi esterni e delle scuole, se è intenzione dell'amministrazione sistemare anche i giochi del giardino segreto a Serravalle, che è lì con i giochi rotti da 20 anni praticamente. Mi chiedevo anche le colonnine di ricarica elettrica, 61.000 euro, è un intervento nostro? No? Sì? Ah, per dare al mercato, ah ecco, per il mercatario, esoso come intervento. Allora, visto che mi fate, lo spostiamo, quindi no, lo teniamo qui dov'è? Dipende dalle colonnine. No, se facciamo le colonnine qua vuol dire che non le spostiamo più su. Ok. Ah, quello è scopo giù. Ah, ok, perfetto. 60.000 euro. Vabbè. Poi volevo chiedere. Sì. Qui ci sono le spese interventi di smaltimento dei rifiuti, 40.000 euro. Se poi mi potete dire. Ho capito che lo sai tu, ma io lo
Ecco, queste sono un po' le domande che avevo in questo momento. Grazie. Sì. C'è qualche altra prenotazione? Consigliere Balliana. Sì, volevo chiedere al dirigente anche un'informazione. Io non ho fatto i conti, ma maggiori entrate 1.065.000 euro, al di là dei 534.000 euro proventi derivati dalla sentenza. Le altre somme fanno un totale di 1 milione, sì, è giusto o no? Perché non riuscivo a capire, mi sembravano meno, ma alla fine sommando... Sì, ma comunque fanno la somma praticamente di tutte le entrate, ecco. Sì, pareggia, ecco. Non riuscivo a capire da dove arrivavano. Grazie. E per quanto riguarda anch'io alcune considerazioni, inizierei dal funzionamento delle casette dell'acqua, quindi oltre all'investimento dei 30.000 euro c'è il funzionamento di 11.000 euro, quindi arriviamo a quasi 50.000 euro. Io torno a sostenere che era meglio risparmiarli questi 50.000 euro sollecitando Piave Servizi a intervenire. E dopodiché in contributi per le attività turistiche volevo un po' capire dove saranno proiettati. Altra cosa, non sto a ripetere quello che ha detto il consigliere Dus, mi interessava anche il discorso del... immagino che i contributi regionali per la frequenza e servizi per la prima infanzia 30.000 sia una... Sì, i soliti... Ah, per le scuole paritarie, quindi che è una partita di giro perché è in entrata, giusto? Ok. E, altre considerazioni, la stessa cosa, il corrispettivo diritto di uso scuola infanzia San Giacomo, quindi abbiamo un aumento di spesa perché Cesana Malanotte, no, me lo spiegate dopo? Sì, grazie. E poi niente, vedo insomma che anche il sindaco è attento anche per la questione degli animali e quindi l'area dove troverà collocazione l'associazione per la sgambettatura cani dovrà essere servita di alcuni servizi, immagino, per 30.000 euro. E della pista vorrei capire i 30.000 euro a cosa si riferiscono. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Consigliere Dus, è sempre... Però fatele tutte... Sì, era il contributo all'Ucraina, chiamiamolo così. E ci sono dei dati, numeri su quante sono le presenze e in prospettiva anche come se sarà una cosa che dovremo gestire a lungo termine. Purtroppo speriamo di no, però insomma vediamo cosa succederà. Però ecco, volevo capire un attimo due dati. E con l'occasione, visto che parliamo comunque di... adesso non so bene come vengano classificate queste persone, se rifugiate o... Ecco, vabbè, adesso me lo dirà. Mi piacerebbe capire anche in generale come sono i numeri sui rifugiati politici, di guerra, richiedenti asilo, eccetera, che era un tema che per 5 anni avevo sempre sentito come molto caldo in città, adesso evidentemente non c'è più, però abitandoci di fronte vedo che comunque le presenze ci sono e quindi magari un dato su... Evidentemente i problemi di pericolo adesso non ce ne sono più, devono essere cambiati tutti probabilmente, però numericamente la presenza c'è e quindi magari ci dite quanti sono. Adesso lavorano, prima no, non lavoravano più. Quelli di prima lavorano. Va bene. Prego, Assessore. Non vedo nulla.
Ecco, allora facciamo così. Io rispondo per alcune domande fatte dai consiglieri, poi lascerei la parola alla Antonella Caldart per via delle domande che riguardano sociale, e il dottor Sari per altre risposte. Allora io rispondo in merito alle colonnine elettriche. Abbiamo intenzione di fornire di elettricità alcune zone della città, elettricità che andrebbe utilizzata sia per i mercati, ma avendo delle colonnine in certi posti, magari anche per altre manifestazioni che potrebbero essere organizzate in città, in particolare in Duomo, che al momento è sprovvista di questo. C'è un'associazione che ha un contatore, ma troviamo corretto che il Comune finalmente provveda. Tutta l'area del mercato del venerdì, del mercato del contadino del venerdì, che è proprio sprovvista, là ci sono tutti col generatore, quindi, e poi per quel che riguarda il mercato, in cui qua c'è anche un'altra variazione di 10.000 euro per continuare lo studio, spostiamolo su, spostiamo giù, vediamo se ci stiamo, eccetera, però vengono posizionate in dei posti che possono essere, anche se spostiamo il mercato sia in giù sia in su, a servizio di quelle bancarelle che sì hanno la necessità del generatore, ma poi ci possono tornare utili per alcune manifestazioni che, specialmente a Serravalle, potrebbero essere organizzate. Quindi questa è la spesa. Abbiamo fatto dei preventivi in circa, abbiamo messo questa cifra che siamo certi di coprire il lavoro che vogliamo fare. Logicamente poi cerchiamo di risparmiare da questa cifra, andiamo sotto. Poi, pista atletica, ci sono degli interventi da fare, impianto elettrico, cioè, è un grande impianto, è stato concepito a 8 corsie e adesso sta veramente funzionando, perché vengono sempre organizzate gare di assoluto rilievo, anche sabato e domenica c'è una gara di assoluto rilievo e ne verrà fatta una importante anche a settembre. Problema di impianto elettrico, su cui bisogna intervenire. Il problema dell'acquisto di tipo gli ostacoli, abbiamo ancora ostacoli vecchi di non so quanto, ancora in legno, quindi ci deve essere un certo rimordamento delle attrezzature, anche perché la federazione per certe gare non accetta più quel tipo di attrezzature. C'è il discorso delle strisce da rifare e c'è un po' da sistemare la siepe sull'altro lato, che è veramente bisogna cercare di dare una sistemata con una gran bella potata e fare un po' di ordine in quell'impianto. Poi verso sud ci sono solo rovi e non è, cioè, con le manifestazioni che vengono fatte è meglio intervenire. Quindi questo, i contributi in campo turistico, noi prevediamo di uscire con un bando dopo questa variazione di bilancio per, diciamo, dare dei contributi a quelle associazioni che vogliono fare delle manifestazioni quest'anno a Vittorio, per dire ci saranno il ritorno del Victor piuttosto che i concerti che alcuni hanno intenzione di fare qua per 4 giorni, l'associazione Vittorio al Centro per 4 giorni qua in piazza, c'è il ritorno del Vive Vintage a Serravalle, saranno Calici Stelle quest'anno al Castrum, un ritorno come la prima edizione al Castrum. Usciremo con un bando, poi tipo se riproporranno lanterne a Serravalle, cioè tutta quella serie di manifestazioni che per l'estate vittoriese. Come si finanziano queste manifestazioni? Vi porto l'esempio del bando sport appena uscito. Il bando sport appena uscito, tra l'altro c'è stata una grossa partecipazione, finanziava fino all'80% del disavanzo previsto. Okay? Quindi chi ha partecipato al bando sport ha presentato un bilancio e gli chiede di finanziare, cioè il Comune dice ok, eventualmente in base a dei punteggi vi finanziamo fino all'80% del disavanzo. Questo era concepito il bando sport. Adesso vediamo sul bando turismo come riusciamo a impostarlo. Spero di aver risposto a grandi linee alle vostre domande. Grazie. Assessore. Dottor Sari, prego. Allora, io rispondo solo penso l'unica domanda che rimane, che è l'asilo la scuola dell'infanzia, di San Giacomo. Allora, è una posta che voi non avete mai trovato in bilancio fino adesso,
perché esiste una convenzione sottoscritta tra Comune, Istituto Comprensivo e Istituto Cesana Malanotti, attraverso il quale Cesana Malanotti concede in uso il fabbricato della Scuola dell'Infanzia di San Giacomo per un periodo minimo decennale, a fronte, anziché di un pagamento in denaro, di lavori in manutenzione straordinaria. Soltanto che contabilmente non possiamo fare una sorta di compensazione, cioè non possiamo dire noi facciamo, allora noi non registriamo il diritto d'uso perché facciamo i lavori e tu non registri nel tuo patrimonio l'incremento che l'edificio subisce. Quindi andiamo a registrare, noi registreremo in bilancio questi 47.000 euro, visto che i lavori ormai sono prossimi all'inizio, che sono il corrispettivo d'uso 21, 22, 23, ok? E quindi quel di fatto è il nostro corrispettivo, il nostro costo. Dopodiché, per quanto riguarda i lavori, che è una partita a parte, noi effettueremo i lavori e diciamo introiteremo il relativo costo da parte di Cesana Malanotti, quindi di fatto è una sorta di si contabilizzano le due operazioni separatamente, perché così è prescritto, insomma non è che possiamo compensare lavori con locazione, con diritto d'uso, insomma, tutto qua. Okay. Assessore Caldart. Sì, grazie. Allora, il progetto EduParks è un progetto bellissimo, interamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si occupa dell'educazione, perché noi non abbiamo di fatto un ministero che si occupi dell'educazione. Abbiamo il Ministero della Scuola e il Ministero dell'Università. E non c'è cofinanziamento da parte dei comuni, siamo partners i comuni della Vallata, da Follina, tutti i comuni della Vallata, Vittorio Veneto, Cappella, Cordignano e Sarmede. E perché questi comuni? Perché il progetto è incentrato sulla valorizzazione dei parchi esistenti che diventano parchi didattici. Le azioni sono, quindi i fruitori di questo contributo sono interamente le scuole, che sono a loro volta partner, in particolare il comprensivo di Follina, di Tarzio, i due comprensivi di Vittorio e quello di Cappella e di Cordignano. I parchi coinvolti dove verranno realizzati dei laboratori didattici che hanno valenza sia ambientale, conoscenza dell'ambiente, valorizzazione dell'ambiente, sia sociale, perché sono indirizzate le azioni all'inclusione dei bambini più fragili, quindi dopo vi spiego, e valenza anche culturale, evidentemente, perché i parchi coinvolti sono il Parco del Livelet, quindi anche con tutta la parte storica, il Parco Papadopoli con la valenza prettamente ambientale, il Parco dei Carbonai con questa valenza anche di storia del locale e il Parco degli Ulivi che è un piccolo parco nella zona di Cappella Sarmede. Le azioni verranno svolte da associazioni tipo l'associazione che si occupa della promozione di tutte le attività di Sarmede, e poi l'UMPLI per la parte invece del Livelet, e sono rivolte appunto all'inclusione dei bambini fragili. Quindi abbiamo già avuto l'avvio del progetto con l'incontro con tutti i dirigenti scolastici e i rappresentanti delle scuole che vi ho detto, i quali a settembre, a inizio anno scolastico, individueranno le classi che a loro parere sono più adatte, hanno più bisogno di questo tipo di azioni. Ovviamente saranno classi dove numericamente la presenza di bambini fragili da tutti i punti di vista, culturale, fisico, sociale, eccetera, sono presenti, ma il lavoro verrà svolto insieme agli altri, quindi non dovete pensarlo come un progetto di ghettizzazione. E la cosa interessante è che le azioni sono rivolte a due fasce d'età,
i più piccoli, quelli diciamo della scuola primaria, e i più grandi della scuola media, e i più grandi saranno coinvolti nella prima parte delle azioni per progettare delle vere e proprie attività. Pensate, non so come fanno a Salmede, che ci sono le guide turistiche, però anche altre attività fino alla realizzazione di giochi che poi verranno, per così dire, sperimentati e indirizzati ai più piccoli, quindi c'è anche un lavoro di peer education. Prenderà il via, appunto, come vi ho detto, all'inizio d'anno scolastico, perché ha, mi pare, 10 mesi per il completamento, quindi abbiamo pensato di farlo funzionare sull'anno scolastico, anche perché le scuole lo possano inserire nella loro programmazione annuale. Per quanto riguarda il contributo per gli ucraini, allora questo è un contributo, tra l'altro c'è scritto regionale, ma è un contributo statale, no, non so cosa ci sia scritto da voi, ma nel prospetto che ci hanno dato c'era scritto regionale, comunque è un contributo statale che noi inseriamo nel capitolo del minimo vitale, perché la specifica delle FAC che sono state sottoposte appunto alla protezione civile, perché passano attraverso la protezione civile nazionale e poi quella regionale, ci dice che noi come comuni dobbiamo attivare, dare contributi per il mantenimento delle persone fragili, quindi diciamo che possono essere poi spalmate, per così dire, su ucraini ma anche su altri tipi di fragilità. In questo momento a Vittorio Veneto, abbiamo chiesto proprio il dato alla prefettura in questi giorni, gli ucraini ospitati a Vittorio sono classificati come richiedenti e titolari di protezione temporanea. A fine aprile avevamo 194 iscritti a Vittorio Veneto, di cui 111 maggiorenni e 83 minorenni. Cioè, quello che ci dice la prefettura è che molte di queste persone hanno fatto richiesta, però se ne sono anche andate, cioè non abbiamo un dato reale, abbiamo un dato realistico ma non reale. E per quanto riguarda altri richiedenti asilo, in questo momento il CEIS è a piena capienza, sono attorno alle 100 persone, e il prefetto da poco ci ha appunto convocati in conferenza dei sindaci chiedendo a tutti i sindaci anche la disponibilità di nuovi spazi, perché ci sono dei flussi in arrivo. La richiesta è stata indirizzata però non alle città che già hanno dei centri di accoglienza sul territorio, ma a quelle che invece non ne hanno, quindi, e soprattutto a piccole realtà. Quindi il prefetto ha chiesto soprattutto disponibilità di qualche abitazione, non di centri strutturati. Quindi il nostro CEIS rimane l'unico, diciamo, punto di riferimento. Il CEIS in questi anni è cresciuto, nel senso che oltre a svolgere questo compito di accoglienza e di accompagnamento dei ragazzi, sta aprendo e collabora con noi, ma collabora adesso anche a livello di ambito, ha ristrutturato tutta l'ala, diciamo quella del chiostro, dove noi stessi, anche come comune, ma anche tutti i comuni dell'ambito, da loro possiamo fare riferimento per l'accoglienza anche temporanea, anche in emergenza, di persone, principalmente maschi, oppure anche hanno un paio di camere dove possono accogliere dei piccoli gruppi, nuclei familiari. Quindi diciamo che si lavora veramente molto bene insieme, di pari passo. Mi pare che fossero queste le domande. Grazie, sì. Assessore, prego. Un attimo, c'è anche una risposta dell'assessore Uliana. No, ma devi entrare. Non sei ancora. Ecco qua. Bene. Allora, rispondo alla domanda del consigliere Dus riguardo al concorso spese dei comuni per il sistema bibliotecario effettivamente del Vittoriese. Questo è il totale delle entrate per aumento delle quote dei comuni pro abitante, che sono passate da 0,60 a 0,65, quindi c'è stato un aumento che è stato messo in variazione di bilancio perché è successivo all'approvazione che c'è stata da parte dei vari comuni.
Grazie Assessore. Consigliere De Antoni, prego. Sì, in apertura del mio intervento volevo far presente, Presidente, il paradosso della precedente votazione. È stato approvato dal Consiglio l'emendamento che emendava completamente la delibera, la mozione che avevamo proposto, ed è stato approvato a maggioranza. Poi viene posto in votazione la delibera così come modificata dall'emendamento e viene votato contro. A me sembra un grandissimo paradosso, pensavo che lei lo facesse rilevare, perché se da un lato viene approvato l'emendamento che sostituisce la delibera, non capisco poi come non sia stata approvata anche la delibera, però ci spiegherà come lei interpreta questa cosa. Non mi era mai successo in 4 anni che succedesse una cosa del genere. Sì, dalle informazioni che ha dato anche il Sindaco nei precedenti interventi per quanto riguarda il teatro, abbiamo capito in sostanza che il finanziamento che risulta dal rendiconto 2022 per spese libere, diciamo, di circa 3 milioni di euro è rimasto inalterato proprio per garantire, una volta ultimata questa difficile trattativa, per consentire di avere le risorse per acquistare il teatro. Io le chiedevo, come le ho anticipato prima, signor Sindaco, che ci informasse di questa cosa, perché noi ci siamo trovati, credo circa 2 mesi fa, in cui, diciamo, inaspettatamente lei ha ritirato la delibera motivando questo ritiro con il problema dell'IVA, così ha detto. Poi effettivamente leggendo le carte, ottenendo delle risposte anche dagli uffici per le quali abbiamo fatto l'accesso agli atti, sì, le difficoltà, i problemi che sono sorti e che l'hanno consigliata di ritirare questa delibera erano dovuti ad altre, diciamo, imperfezioni, diciamo, di tipo tecnico-amministrativo. Siccome poi la stampa continua a parlare, lei ha ragione a dire che non dobbiamo ascoltare quello che dice la stampa, però la stampa è molto spesso l'unico informatore per i consiglieri, cioè, capisce, su questo tema del teatro, che poi è competenza del Consiglio alla fine, no? Sarebbe bello, giusto, che anche lei, quando ha occasione di fare anche gli interventi iniziali, potesse in qualche modo riferirci. Venendo poi all'esame della delibera di questa variazione di bilancio, volevo soffermarmi un attimo sull'importo di 534.450 euro che sono relativi alla sentenza favorevole all'ente relativa agli strumenti derivati. Ho cercato di capire, perché ne avevate parlato anche in un consiglio precedente, ho cercato di capire quali sono questi soldi. Mi è stato detto che sono, diciamo, quanto Banca Intesa si è dichiarata disponibile prima e poi ha effettivamente versato per quanto riguarda le spese legali. Questa cosa è sicura. Allora mi sono chiesto, e ho chiesto a un ufficio che non è presente qui oggi, ho chiesto ma può capitare che la sentenza di secondo grado dia torto al Comune e che quindi l'amministrazione sia costretta a restituire questi soldi, perché potrebbe anche essere, è chiaro, il giudice di secondo grado potrebbe decidere tante cose, potrebbe, per quanto riguarda le spese legali, anche prevedere che vengano compensate tra le parti e quindi sarebbe comunque una parte di questi 534.000 euro dovrebbero essere restituiti. Anche il dottor Sari ha detto che queste risorse diciamo che sono di spese correnti, di entrate correnti, sono quasi tutte sicure, una cosa del genere, sono quasi sicure. In effetti questi 500, volevo che fosse rilevato che questi 534.450 euro non sono sicuri al 100%, perché siamo ancora alla sentenza di primo grado, la Banca Intesa ha fatto ricorso, se dovesse il giudice di secondo grado, quello che è il tribunale, non so, ribaltare completamente la prima sentenza, ci potrebbero essere problemi di restituire parte dei soldi che effettivamente ci sono stati già versati. Detto questo, l'assessore Caldata ha già risposto al discorso del finanziamento per gli ucraini. Ho visto che quei soldi in uscita sono stati messi nel capitolo minimo vitale, sussidi e contributi varie erogazioni. Quindi ho capito bene che nonostante diciamo, il finanziamento riguardi sembrerebbe esclusivamente la popolazione ucraina, in effetti c'è la possibilità di darlo anche ad altre persone.
Concludo il mio intervento chiedendovi scusa se devo aggiornare l'importo complessivo delle risorse comunali investite in quello che io definisco la cattedrale nel deserto, cioè il sottopasso di Via Callarga. Con i 40.000 euro sono stanziati nella variazione di bilancio alla voce smaltimento rifiuti, forse si poteva dire meglio a che cosa si riferivano. Quei 40.000 euro servono per sistemare un'area che è prima, diciamo, del sottopasso, e quindi, diciamo, facendo tutti i conti, e questa volta sono preciso all'euro, le somme complessivamente, diciamo, impegnate o spese per questo benedetto sottopasso sono 2 milioni, più 498.000, più 465.000, più 40.000, che sono quelli di oggi. E a questo totale bisogna togliere 1.340.000, che sono i 2 contributi di Rete Ferroviaria Italiana. Quindi, complessivamente, l'importo a carico dei cittadini del Comune di Vittorio Veneto, perché sono tutti soldi che sono stati ripresi dall'avanzo di amministrazione dei vari anni, quindi complessivamente a carico dei cittadini del Comune di Vittorio Veneto ci sono 1.663.000 euro che sono stati, diciamo, presi dagli avanzi di amministrazione e sono per una gran parte fermi. Allora, di fronte anche a tutti i problemi che continuate a dire che ci sono, non dico solo le piscine, ma potrei dire anche oggi le fontane, diciamo, visto che continuiamo a tenere fermi questi soldi. Ricordo all'assessore Fasan, che è ben documentato su questo, che entro il 31 dicembre del 2023 i lavori dovrebbero essere terminati. Sono comunque rimasti fermi per 3 anni abbondanti tutti questi soldi che potevano essere impiegati in modo diverso. Mi dispiace dirlo, direte che sono testardo, che è sempre le stesse cose che dico, però effettivamente è una cosa che deve essere messa in evidenza e sulla quale mi dispiace che l'amministrazione abbia mantenuto sempre questa decisione che secondo me è, non voglio dire inconcepibile, ma comunque di difficile comprensione. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Rosset, prego. Per fatto personale, Presidente. Consigliere Antoni, è inutile che ogni volta lei tira il sasso e poi nasconde la mano. Io ho fatto una dichiarazione prima e ho spiegato perché si votava contro. No, ma come si fa a votare una cosa che il consigliere dice che non abbiamo dato i soldi, che l'assessora dice che ha dato 10.500? C'era un mucchio di confusione. Abbiamo bisogno, come chiede sempre lei, un po' di chiarezza. Perché adesso viene fuori a dire che io non capisco perché? Gliel'ho spiegato chiaro, aveva la possibilità di rispondermi con la dichiarazione di voto, non l'ha fatto, allora stia zitto per piacere. Grazie. Sto sempre dentro. Grazie consigliere, direi di andare avanti con la discussione del punto in oggetto all'ordine del giorno. I punti precedenti, cortesemente, non... Ha tirati fuori lui per prima, Lei non può evitare che il consigliere parli, perché questo sì è fatto personale, mentre prima il consigliere... Scusi un attimo, parli a microfono, quindi prenoti, se vuole le do la parola. Sì, che non andiamo avanti a parlare su questo punto qua del punto precedente, perché... Prego, E dunque, dica pure. anch'io intervengo per fatto personale. Il problema non l'ho tirato fuori io, ma l'ha sollevato il consigliere Rosset. Io non ho capito bene probabilmente non ho capito bene quello che ha detto prima il consigliere Rosset, però la nostra delibera, il testo del nostro dispositivo diceva, al di là di tutte le altre cose, diceva delibera di invitare la Giunta ad attivarsi al più presto per incontrare il nuovo direttivo dell'Università della Formazione della Terza Età. Punto. Non entrava in nessun altro punto, quindi mi spiace che lei si sia scaldato in questo modo nei miei confronti. Non volevo offenderla, mi sembra che lei mi abbia offeso dicendo che non capisco niente, ma comunque in questa sede accetto anche questo. Vabbè, va bene. Andiamo avanti cortesemente, andiamo avanti con il punto. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon, prego. Grazie. Alcune domande. Per quanto riguarda le analisi ambientali, 20.000, incarichi di tutela ambiente, 15.000 e
collaborazioni e incarichi professionali pianificazione territoriale si riferiscono, è una domanda ovviamente la mia, alle analisi che sono rese necessarie a seguito dei risultati delle risultanze delle analisi emerse ultimamente riguardo alla situazione ambientale della caserma Gotti dell'ex area Carnielli e quindi la necessità di intervenire anche a sud? Punto di domanda. Uno. La seconda si riguarda il PAT. Poi l'altra richiesta era al dottor Sarri, perché presumo, a meno che non decida di farlo l'amministrazione, essendo una roba molto tecnica, chiedo al dottor Sarri come mai nei numeri 1620 e 2201, quando si parla di interessi swap e il fondo rischi, abbiamo due cifre leggermente diverse, diciamo, se lo può spiegare, grazie. Prego. È una domanda tecnica, quindi... Sì, rispondo subito. Allora, guardi, in sede di bilancio di previsione avevamo una cifra non avevamo una cifra precisa della rata 2023 per quanto riguarda, e quindi l'abbiamo un po' sovrastimata, tutto lì sostanzialmente. Adesso abbiamo la cifra precisa e quindi abbiamo accantonato la cifra precisa, naturalmente il bilancio ne beneficia perché abbiamo minori spese, insomma, in sede di bilancio l'avevamo sovrastimata prudenzialmente. Ecco, questa è la motivazione. Grazie. Grazie. Dottor Sarri, Assessore Caldart? No. Ah no, scusa. Sì, però attenzione che dopo i nomi vengono sbagliati, no? Vabbè, prego, Assessore Antica. Sentono poi, Presidente, alla voce che non sono l'assessore Caldart. Grazie. Volevo fare solo una precisazione al consigliere De Antoni in merito ai 40.000 euro che andiamo a spendere in zona industriale su quell'area tanto incriminata. La vicenda parte, credo, 20 anni fa, quando c'era un'impresa Moro ICE che praticamente sviluppava il loro lavoro come deposito in quel di Forcal. Quando abbiamo fatto la scuola abbiamo chiesto cortesemente all'impresa di spostarsi perché lì non poteva stare e loro dicevano sì, noi possiamo anche spostarsi immediatamente, però non abbiamo dove andare. Noi abbiamo detto abbiamo un'area che temporaneamente è lì ferma, se vi spostate là poi avete modo di trovarvi un'altra area attigua e così è stato fatto. Però nel frattempo, negli ultimi 20 anni, 10 anni credo più o meno l'impresa ha svolto la sua attività di asfalti e altro e poi credo 8-10 anni fa è fallita. Nel fallimento ovviamente è rimasto un accumulo di terre e rocce da scavo, un po' di emulsioni, un po' di cose che oggi noi necessariamente dobbiamo togliere perché il sottopasso, caro consigliere, lo dobbiamo fare, ma lo dobbiamo fare solo perché abbiamo un impegno. Quella si chiama programmazione, che abbiamo fatto con RFI, che in quella convenzione ci ha messo, se non ricordo male, 1.340.000. La metà ce li ha dati, l'altra metà, appena parte il cantiere, ci li mette nelle casse. Quindi non è che ci giriamo attorno, l'impegno era nel 23 e nel 23 ovviamente il sottopasso mi auguro che debba essere fatto, perché è un impegno ed è una programmazione che questa amministrazione si è assunta. Quindi continuiamo nel stesso senso, non c'è retromarcia. Grazie. Grazie. Assessore Antica. Prego, consigliere Dus. Mi faccia capire un attimo, Assessore Antica, noi stiamo smaltendo dei rifiuti? No? Cosa sono? Terre e rocce da scavo, che però non sono... Abbiamo individuato il proprietario? Sì. Vi conviene schiacciare perché altrimenti non si sente. Poi. Quindi noi stiamo agendo in sostituzione del fallimento? Noi stiamo agendo in proprio in un terreno del fallimento perché torni in disponibilità del comune, perché se aspettiamo anche che il fallimento che non ha un lira, giusto?
attivi, lui l'ha rimessa in pristino, noi staremo là altri 20 anni. Quindi abbiamo deciso di muoversi per conto nostro e andare avanti, altrimenti lì la situazione, come negli ultimi 10 anni, perché da 10 anni che è così, non è da oggi, come negli ultimi anni, quindi dico 5 più 5, c'è questa situazione, poteva continuare N, perché il curatore soldi non ne ha, risorse nemmeno, e quindi non ha gli strumenti per poterlo fare. Dicevo che è un po' scivoloso questo terreno, No, ma, perché se dovessimo espandere questo ragionamento sugli altri immobili di proprietà di fallimenti, penso ad esempio cosa era successo per la Carnielli, allora anche lì avremmo dovuto intervenire in via sostitutiva. L'intervento in via... Non è proprietà del fallimento quell'immobile è proprietà del comune. È altra... Sì, sto dicendo che però i rifiuti che sono lì non sono di proprietà del comune, giusto? No. Quindi noi stiamo portando via dei rifiuti che il comune non ha prodotto in via sostitutiva. Ecco, sì, non è proprio una cosa... Vabbè, lasciamo stare. Il sottopasso che cita sempre il collega De Antoni stride, oltre per la collocazione e oltre per i soldi che sono stati spesi, stride anche per il fatto che noi abbiamo una stazione centrale con un attraversamento a raso, che è una cosa che se voi girate il Veneto difficilmente troverete. E su una stazione ferroviaria molto, per fortuna, anche frequentata. Quindi se c'è stata una forte volontà politica, amministrativa di realizzare questo sottopasso in un posto totalmente improprio, ma che rispondeva ad altre logiche, io mi auguro che ci sia la stessa forza di realizzare un sottopasso dove magari serve, cioè in stazione dei treni. Ecco, siccome lì c'era un progetto importante sul sottopasso che doveva essere fatto sopra, sotto, il collegamento con l'area Fender, eccetera, di cui si è persa traccia nei cassetti del comune, magari, torno a dire, se mettiamo la stessa importanza anche su un sottopasso che serve, può essere una cosa utile. Invece devo dire che trovo veramente confortanti e anche mi stupiscono le parole dell'assessore Callart quando dice che c'è una sinergia, adesso non ripeto le parole magari esatte, con la gestione del CEIS. Mi fa enormemente piacere perché sia come rappresentante del Partito Democratico che come cittadino ho sempre creduto che non fosse un pericolo quella struttura e non fosse un pericolo le persone che quella struttura in maniera saltuaria anche la abitano, e cose che invece hanno sempre sostenuto ed evidentemente hanno cambiato completamente e radicalmente idea la loro minoranza, ora maggioranza, che ha sempre vissuto quella situazione abitativa in maniera allarmistica. Ricordo che addirittura si andava a contare il pane che veniva conferito nella struttura, dicendo che veniva sprecato, si andavano a controllare gli scarichi. Ecco, visto che c'è una così sinergia, le chiederei anche se può sollecitare l'assessore Fasan a realizzare le strisce di attraversamento che lì sono scomparse, però siccome ci sono un centinaio di persone che quotidianamente, giorno e notte, attraversano la strada, se non lo volete fare per loro, fatelo almeno per gli automobilisti che rischiano veramente di investire queste povere persone. Perché veramente la situazione lì è molto pericolosa. Per fortuna l'assessore ha non so se su mio sollecito, comunque lo ringrazio per questo perché io sono sempre critico, però questa volta devo ringraziarlo,
ha fatto fare il taglio ai polloni, sembra una cosa banale, però non si riusciva più a vederci nulla su quella strada, invece i polloni sono stati tagliati, dei platani, e quindi gli va dato atto. Se adesso fa un passaggio in più, mi fa le strisce, magari con calma. So che lei ha dei tempi un po' lunghi, se può accelerarli le saremo grati un po' tutti, insomma, ecco. Visto che stiamo parlando di cose piccole, siamo passati da cose grandi a cose un po' più piccole, prima si è parlato di fontane, ho preso un dato eclatante di 140 fontane che ci sono di tutte le misure a Vittorio. Mi chiedevo, ad esempio, questa fontana qui che c'è, che è acqua dell'acquedotto, no? Che tutti usufruiscono, io in primis, eccetera. Quando c'è stato il problema della siccità, che adesso ovviamente è rientrato, e lì l'acqua continuava a scorrere. È ipotizzabile mettere un rubinetto lì, o dopo sarebbero più i danni che ogni volta bisognerebbe riparare il rubinetto che i benefici? È proprio per motivi così di immagine, che è brutto vedere l'acqua. Nessuno sa che è acqua dell'acquedotto, se no probabilmente non la prenderebbero. Però cioè, bisogna dirlo, è l'acqua dell'acquedotto, la stessa che vi arriva a casa, però vabbè, lasciamo perdere questo. Quello che dico, siccome magari, soprattutto in periodo di siccità, è uno spreco quella cosa lì, magari pensare a un rubinetto, quelli a pulsante, potrebbe essere, non so. Grazie. Grazie, consigliere Dus, consigliere Bagliana. Sì, grazie. Allora, ho preso questa sera che a breve partiranno i lavori per la ristrutturazione dell'asilo di San Giacomo. No, infatti è per quello che chiedo, perché il dirigente ha detto che a breve partiranno per la ristrutturazione, ma Omiero, quello via San Fermo, ok, sì, ecco. Appunto, vabbè, ok. Allora, no, quindi vorrei capire se è stata fatta la gara d'appalto, e quindi mi confermate la gara d'appalto. Immagino che sia stata fatta a breve, ci vorranno i tempi tecnici per l'affidamento, e chiedo se partiranno entro l'estate, perché generalmente è ormai penso la terza estate che chiediamo. Sì, sono 3 estati che, tra virgolette, perdiamo per fare questa opera. Quest'opera anche piccola, perché 250.000 euro adesso non sono opere importanti, e quindi ho fiducia che almeno si parta entro l'estate, insomma, ecco questo. Per quanto riguarda invece il discorso della promozione turistica, quindi dei finanziamenti, chiedevo un attimo all'assessore allo sport. Il bando sport, l'80% è quello che era rivolto alle società che gestivano gli impianti, però, no? Era aperto a tutti? Dopo. No, quello, il discorso dell'80%, vabbè, Andiamo mi avanti. scusi. Vabbè, adesso a me sfuggiva questo discorso qua di questo bando, ma comunque vabbè, prendo atto, e quindi rimane questi 25.000 euro per tutte le associazioni che quest'estate opereranno a Vittorio Veneto, e si stanno anche già organizzando, mi hanno detto, e quindi sono 25.000 euro disponibili per tutte le associazioni. Per quanto riguarda il CEIS, volevo anch'io soffermarmi su quello che è stato detto, e doveroso, come diceva l'assessore, ringraziare per la disponibilità del CEIS rispetto all'azione che sta portando avanti. Mi scusi le spalle, assessore. E quindi interessante anche questa nuova apertura di questo nuovo edificio, la ristrutturazione per vedere eventualmente che troveranno posto altre persone. La cosa che volevo magari segnalare all'assessore, non so se magari se lo sa, a me sono giunte voci che all'interno, appunto essendoci 200 persone, all'interno ci sono anche dei problemi riguardo al discorso degli impianti, del discorso bagni o sanitari, insomma, degli spazi. Quindi io sono dell'idea che utile e doveroso accogliere in modo anche
sì, è una cosa straordinaria che si sta facendo avanti, si sta portando avanti poi l'intera collettività, perché poi non c'è solo il CEIS, ci sono tante associazioni che si stanno dando da fare sul territorio con l'assistenza anche di tipo scolastico per cercare di integrare poi queste persone. Ci sono associazioni che li accompagnano ad esempio al centro per l'impiego, quelle che poi ottengono anche il diritto poi per poter lavorare. Detto questo, appunto, è doveroso però che l'accoglienza sia anche garantita in un modo dignitoso, ecco. Quindi magari se l'assessore può interagire appunto con la struttura per verificare appunto se ci sono anche delle situazioni un po' particolari che abbiano necessità di manutenzione, ecco, semplice manutenzione. E per quanto riguarda il discorso delle fontane, mi collego a quello che diceva il consigliere Dus. Sì, mi ha anticipato sul discorso della fontana del centro, che effettivamente grida un po' vendetta, il discorso che lo scorso anno eravamo in piena emergenza, le aiuole erano tutte secche e di là c'era una fontana che continuava a funzionare a pieno regime senza nessun rubinetto. Quindi diciamo che anche se l'acqua dell'acquedotto magari non è contabilizzata, molto probabilmente, però è sempre acqua, quindi da un punto di vista del risparmio idrico, secondo me qualche pensierino si potrebbe fare per trovare una soluzione. Detto questo, sulle fontane di tutto il comune, voglio dire, le gestiamo noi come Comune di Vittorio Veneto o c'è una collaborazione con Piave Servizi? E ecco che io mi ricollego sempre a Piave Servizi perché è l'ente preposto alla gestione idrica di tutto il territorio e mi sembra che se ci fosse una collaborazione un po' più stretta anche con Piave Servizi, magari molte delle fontane più piccole. Io, assessore, le dico che c'è una fontana che è chiusa da 2 anni, a fianco, una fontanella dove i ragazzi vanno a bere, è chiusa da 2 anni, è a fianco alla palestra Pontavai. Quella è chiusa da 2 anni. I ragazzini l'altro giorno mi fa, ma vado a bere? Ma gli ho detto no, non puoi andare a bere perché è chiusa. Cortesemente se la volesse riattivare, grazie. Grazie. Consigliere Bagliana. Assessore Fasan. Prego. Buonasera a tutti, parliamo di fontane. Allora, il Comune di Vittorio Veneto, di là delle fontane storiche, che sono quelle del centro del Cardinale, dell'Ardito e parecchie altre, non sono solo quelle, abbiamo 140 fontanelle sparse su tutto il territorio. Quando è stato fatto il passaggio dal Comune di Vittorio Veneto a Piave Servizi, ci sono dimenticati di inserire le fontane. Chi gestisce le fontane? Purtroppo è così. Il Comune di Vittorio aveva un paio di fontanieri, sono andati in pensione, qui è senza. Adesso non abbiamo nessuno, se non la buona volontà e gli accordi che facciamo personali con Piave Servizi che ci dà una mano nel riaprire le fontane. Comunque in questo momento ci sono ancora delle fontane chiuse, però stiamo facendo il giro per riaprirle tutte in questo momento. D'altra parte, dopo 2 mesi di pioggia, ci sta che ai primi soli le apriamo, no? Perché non era una vera emergenza prima, adesso per l'estate può diventare un'emergenza. Parliamo delle fontane del centro, abbiamo un preventivo di 2 anni fa che è di 200.000 più IVA. Adesso dalla nuova stima abbiamo i preventivi saranno col nuovo prezzario regionale ed altro, sono circa 200.000 a fontana. Dobbiamo trovare i soldi. Comunque lei ha visto che sono state riattivate, in questi giorni sono state stuccate perché erano tutte fessurate e per quest'anno andremo avanti così, si spera. Poi per
Per quest'inverno la prossima amministrazione provvederà. Per quanto riguarda, posso dare un annuncio, per quanto riguarda la fontana del Cardinale e dell'Artigliere, lunedì prossimo farò un sopralluogo con una ditta specializzata in recupero di immobili che lavora spesso per questo con la sovrintendenza. Sentiamo un suo parere e ci facciamo fare un preventivo. Altro non posso in questo momento dire, però l'attenzione c'è. Intanto io punterei su una bella pulizia che fa veramente, no? almeno quella, no? Però dopo quello che è successo 2 anni fa, che gli operai del comune sono stati fotografati, era il 2018, c'era lei, era la sua amministrazione. Abbiamo pagato noi però la multa, dai, facciamo così. Però voi l'avete presa, l'abbiamo pagato noi. Posso dirlo? Offendo qualcuno? Ma io sono anche del parere, perché ho visto le foto. Il tempore non c'era un'idropulitrice lì, c'era solamente il getto dell'acqua. È andata così e va bene, è finita là che sì, però alla fine no. Inquisire, portare in sovrintendenza, in prefettura, ma no, l'operaio del comune perché sta lavando una fontana che il giorno dopo c'era il raduno degli artiglieri, mi è sembrato un po' eccessivo. Ecco. Erano altre domande al di là delle fontane? No, mi scusi Assessore, per l'esattezza, sa che sono molto sensibile su questo argomento, non era era un idrogetto, quindi vuol dire la multa è stata corretta, ecco, perché le fontane, soprattutto quando sono storiche, si lavano con i dovuti modi. Infatti, ecco, questo per precisazione. Infatti ecco, lei vede che da quel giorno non abbiamo più lavato le fontane, altro che idrogetto. Vabbè. Boh, andiamo avanti. Grazie per la precisazione, ma le mie fotografie saranno diverse di quelle. Io non c'ero. No, guardi, sono su Oggi Treviso, comunque andiamo avanti. Va bene. Sono ancora su Oggi Treviso. Mi sono perso il filo, c'erano altre domande? Va bene. Se ci sono altre domande me le fate. Giusto, scusate, giusto per far transitare all'opinione pubblica le cose correttamente, perché ecco. Se posso aggiungere una piccola precisazione, mi sembra che circa 6-7 mesi fa è uscita una direttiva della Regione che impediva l'uso dell'acqua, no? L'uso improprio dell'acqua potabile. No? E c'è una ragione che le fontane sono ancora chiuse. A dire il vero mi sarà sfuggito, ma non ho visto una direttiva della Regione che ci lascia aprire le fontane. Io non l'ho vista. Se il Presidente l'ha vista avrei piacere che me la passasse. E poi c'è anche la spending review dell'illuminazione pubblica e delle pompe. Cioè, non è un caso che in questi 2 anni le fontane hanno avuto scarsa attenzione, erano ferme, pertanto. Però provvederemo, infatti oggi funziona. Forse non sarà un caso che in Consiglio Comunale c'è l'argomento, ma qui sotto, sentite, le fontane funzionano. Fontana va. Va bene, grazie. Grazie, Assessore Fasan. Consigliere Varaschin, prego. Buonasera a tutti. A proposito delle fontane, volevo sapere a che punto è la richiesta che avevo fatto diverso tempo fa, quella praticamente che segue la pista ciclopedonale, la pista ciclabile, scusate, che arriva da Venezia a Monaco, che arriva dalla Calderivera e incrocia con la via Giardino.
giusto davanti alla pizzeria, perché diversi ciclisti, trovando chiuso la pizzeria, trovando chiuso i negozi a Carpesica non ce ne sono più, si fermano a chiedere acqua alle persone, ai residenti. E è un problema che ho sollevato e non ho avuto risposta. Manca la fontana, non ce ne sono fontane. A Carpesica non ci sono fontane. Una in più penso che non sia un problema, volevo chiedere all'assessore o chi mi può dare risposta a che punto siamo. Grazie. Grazie consigliere Varaschin. Prego Alessandro De Bastiani. Ci ha dato una notizia, assessore Fasan, che non sapevamo, del fatto che quando c'è stato il passaggio tra l'acquedotto gestito dal Comune a Piazza Servizi si sono dimenticate le fontane. Si ricorda chi era la giunta che ha gestito questa operazione? 12 anni fa ero piccolo. Sì, se non sbaglio era la giunta Scottà, se non sbaglio. Mi conferma il sindaco. Vabbè, si sono dimenticati, vabbè. Comunque non volevo intervenire su questo, però ho approfittato. È la verità? Basta, botta e risposta, Sì, cortesemente. Sì. Vabbè, no. Andiamo Completiamola fino in fondo. No? Approfitto mi ricollego all'intervento del consigliere De Antoni che ha parlato del teatro per così fare una riflessione, visto che qui il rischio è che ci si trovi fra 6 mesi con un altro consiglio comunale d'urgenza e una settimana rischiamo di trovarci a dover decidere cose delle quali non siamo a conoscenza, no? E quindi approfittiamo del tempo che abbiamo a disposizione. Mentre il consigliere interveniva e esponeva il presupposto che probabilmente quei 3 milioni rimangono accantonati per un eventuale acquisto del teatro, il sindaco annuiva e quindi implicitamente ci dà questa informazione che intende procedere all'acquisto del teatro affidandosi alla perizia, quella che stima quell'immobile 2 milioni e mezzo più l'IVA 3 milioni, cioè il doppio dell'altra perizia che stima il teatro 1 milione e mezzo. 2 perizie, tutte e 2 commissionate dalla nostra amministrazione e quindi, secondo il ragionamento che ha fatto a suo tempo il sindaco, 2 perizie di parte. Allora che il sindaco abbia già deciso tra le 2 perizie di parte scegliere quella a maggior vantaggio per il venditore e a maggior svantaggio per i vittoriesi che dovranno comprarla, è anche questa un'informazione e una notizia. Però a mio avviso andrebbe approfondita questa questione, perché non è che possiamo farla passare così che una perizia ti dice che quell'immobile vale 1 milione e mezzo, IVA compresa, e l'altra ti dice che vale 3 milioni con l'IVA compresa. Merita un approfondimento, anche perché insomma noi consiglieri comunali saremo chiamati a decidere di spendere questi soldi per conto dei cittadini. E secondo me non sarebbe controproducente invitare i 2 periti che hanno stilato le perizie a illustrare a questo Consiglio Comunale il loro lavoro e ai quali noi potremmo per esempio porre degli interrogativi. Sinceramente sono tante cose che io non ho capito. Per esempio non ho capito se la seconda perizia tiene conto che una parte dell'immobile
non è di proprietà di fondazione, ma è di proprietà del comune. Quindi rischiamo di andare a comprare un immobile che in parte è già nostro, no? E poi con tutte le conseguenze del caso, perché voglio dire, con due perizie di questo genere, insomma, penso che se viene scelta quella di maggior stima, non penso che la cosa possa passare liscia tranquillamente, insomma. Penso che qualcuno possa avere qualcosa da ridire. E a proposito anche di quello che prima lei ha affermato, e cioè che la sua dichiarazione era invenzione del giornalista e che non è una dichiarazione sua, che avevate prorogato il contratto d'affitto per 6 mesi, allora mi permetto di ricordarle che esiste anche la modalità della replica, cioè quando un giornalista scrive cose inesatte, lo prevede la legge, il giornale deve pubblicare la rettifica che eventualmente il danneggiato intende. Il fatto che lei non abbia comunicato la rettifica mi lascia un po' perplesso, quindi non so chi dei due, se il giornalista o il dichiarante, sia in difetto. Mi piacerebbe saperlo. Vado avanti, e concludo con una proposta che voglio fare al Presidente del Consiglio. Tra le iniziative che lei ha messo in campo fin dall'inizio sono quelle dedicate alle visite in loco di alcuni immobili, luoghi. Siamo stati al Museo Archeologico, siamo stati al campo di aviazione, siamo stati a Papadopoli, non ricordo in altri posti. Io credo che sarebbe opportuno dare la possibilità a tutti i consiglieri che, ripeto, dovranno per conto dei cittadini impegnarsi in una cifra comunque impegnativa, sia che sia quella maggiore che quella minore, qualora si decida di acquistare il teatro, perché c'è anche quell'ipotesi da vagliare, se il teatro è veramente da acquistare, oppure se il teatro sia più opportuno che lo tenga e lo gestisca Fondazione Cassamarca, come fa con gli altri teatri a Treviso, no? Dove ne gestisce più di uno. E ricordiamo che Fondazione Cassamarca non è un'istituzione della città di Treviso, ma è un istituto che si gestiva patrimonio popolare di tutta la provincia. Tant'è vero che nella presentazione di Fondazione Cassamarca è ben specificato che la Cassa di risparmio è stata fondata anche grazie all'apporto del Monte dei Pegni di Vittorio Veneto, quindi lì dentro c'è anche un po' di patrimonio vittoriese. Ecco, invito il Presidente a organizzare una visita sul luogo, così potremo renderci conto personalmente di che cosa stiamo parlando praticamente e non solo in teoria. Grazie. Sulla questione le rispondo subito, le ringrazio di avermi sollecitato, ma avevo già pensato, vista l'importanza della trattativa che sarà riportata in Consiglio Comunale, di organizzare una visita sul campo. Penso che sia anche obiettivo dell'amministrazione, insomma, mettere i consiglieri a conoscenza di tutte le problematiche del teatro, e quindi non c'è nessun problema. Grazie comunque per l'invito. Grazie a lei. Assessore Fasan? No. Ah, ok. Beh, se può. Sì, prego. Prego, Assessore. Ecco, mi sembra che vorrei dire due parole per l'asilo di via
San Fermo. Il bando è stato fatto, i lavori partiranno sicuramente entro l'estate. Abbiamo già interloquito con la direttrice didattica che 2 mesi di sosta non sono il massimo per realizzare tutti i lavori. Stiamo cercando di concordare anche un modo di lavorare. Io sarei assolutamente contrario di far lavorare con l'asilo aperto, però magari se abbiamo bisogno di una settimana in più, aprire una settimana dopo, ma completare l'opera in tutta sicurezza. Bene. Grazie, Assessore Fasan. Altri interventi? Prego, Consigliere Gomiero. Buonasera. Ho visto che dai banchi dell'opposizione non dicono niente, mi preoccupo. Sto guardando sta variazione del bilancio, tanti soldi che vanno, tanti soldi che vengono, tanti soldi spesi dall'assessore Caldar, l'assessore Antigua per pulire, per lo sport, per il resto. Ma qua, variazione di bilancio, i lavori pubblici non se ne fanno più? No, lo chiedo a voi, perché i miei qua dicono non ci sono pervenute richieste. Mi ero preoccupato l'altra volta che la città è in sofferenza. E adesso chiedo al sindaco, chiedo all'assessore Fasan, come mai, con tutti i soldi che abbiamo, visto che voi dite che ce ne abbiamo tanti, non ci sono qualche 100.000 euro per qualche buca in più, magari li mettiamo, se troviamo chi ci asfalta, perché siamo al 13 di giugno, sì, 12 ieri, 13 oggi, vedo cantieri dappertutto di asfaltatura, e quando lo so, forse Vittorio Vassi l'Enel l'ha asfaltato sulla norma, mi dicono, l'Enel, sempre l'Enel e via. Adesso per fortuna sono usciti dai piedi quei signori là di Upper Five, per adesso, inizieranno forse col prossimo mandato a fare il resto dei danni, però non lo so. Chiedo al sindaco come mai che i lavori pubblici qua o l'assessore di riferimento non ci sono richieste di soldi. C'è sempre chi si lamenta, anche parlo col geometra, che non ha soldi, non ha dipendenti, non ha soldi. Quando facciamo le variazioni di bilancio che dobbiamo alzare la mano, visto che soldi ce ne abbiamo tanti, chiedo al sindaco come mai non si spendono. Grazie. Grazie, Consigliere Gomiero. Qualche intervento o... Vado avanti? Basta, quindi non ci sono più interventi. Assessore Fasan, sarebbe il terzo intervento. Se è veloce, prego. Se vuole rispondere il sindaco che è molto più buono di me. Posso rispondere? Sì, ricordando che gli interventi sarebbero due. Allora, stasera faccio l'eccezione. Il consigliere Gomiero ha ragione. Noi abbiamo impegnato 188.000 euro che sono esattamente le entrate per le spese correnti, per le spese in conto capitale. Cioè, questa variazione che riguarda, se volete faccio l'elenco, reti generali, interventi diversi 10.000, manutenzione straordinaria immobili 15.000, manutenzione straordinaria casette dell'acqua 30.000, l'avrete letti tutti credo, no? 61.000 per fare le colonnine per il mercato, realizzazione sgambatura cani 30.000, 11.500 impianto audio biblioteca comunale, manutenzione straordinaria impianti sportivi 30.000. Non c'è nemmeno un euro per le asfaltature, giusto? Ne abbiamo 350.000 in canna, in bilancio, e dovranno partire. Nel frattempo però non è che l'amministrazione sia ferma, praticamente abbiamo fatto degli accordi con gli enti del territorio che fanno i sottoservizi. Piave Servizi sta facendo 45 interventi. Enel ha asfaltato, bontà sua, 9 chilometri e in più via Callarga, mi sembra che si chiami, e più parecchie altre strade.
La stessa cosa sta facendo Italgas. Quello che manca è l'amministrazione comunale che non riesce con l'ufficio tecnico a fare in tempi reali i bandi e spendere quei 300.000 euro più 50 che ne abbiamo di asfaltature. Io mi auguro che a brevissimo, no da domani, ma a brevissimo, cioè da domani l'altro, partano questi bandi per le asfaltature. Cosa vuole che le dica? Abbiamo gli uffici oberati di interventi. Guardi, volevo rispondere all'assessore, no, al consigliere, futuro assessore Gomero, visto la sua competenza, no? Ho fatto un elenco delle cose che stiamo facendo e si incanna, sono 90. Poi se volete i consiglieri do anche una copia, però il problema al di là che per fare i lavori non vedo alternativa, ci vogliono i soldi, giusto? Poi ci vuole qualcuno che faccia le determine, qualcuno che faccia i bandi che siano corretti e sufficientemente finanziati, se no va deserto il bando, ecco, siamo in difficoltà, è chiaro, però le asfaltature hanno sicuramente la precedenza. Grazie. Grazie, Assessore Fasan. C'è qualche altro intervento? Altrimenti passiamo. Marco Dus, consigliere Dus, prego. Sì, no, siccome il tema... No, basta. No, ha fatto delle domande all'inizio, poi... No, ho capito, siccome avevo sentito basta mi ero fermato. No, dicevo, il tema sollevato della fontana carpesica, cioè sembrano delle banalità, però se effettivamente ci candidiamo ad essere una città che deve essere attraversata appunto dalla mobilità lenta, ciclabile e quindi anche turisticamente appetibile, anche un servizio minimo come quello della fontana per i ciclisti diventa un fatto rilevante perché ne misura poi la qualità complessiva dell'accoglienza della città. Allora dico, io ad esempio non mi ero mai accorto che a Carpesica... Scusi consigliere, un attimo, perché stasera parliamo di fontane e di altre cose. Mi pare che l'argomento fosse variazione di bilancio. Sarebbe più utile discutere sui numeri di questa variazione di bilancio piuttosto che sulle fontane di Vittorio Veneto. No, scusi Presidente, lei non si deve permettere di dirmi cos'è utile di solito non censuro nessuno, ma siccome stasera per me abbiamo parlato di tutt'altro, fuorché dei numeri... Scusi, lei prima ha fatto la disamina di come va pulita la fontana, no? Lei prima ci ha spiegato di come devono essere pulite le fontane, se con l'idropulitrice, se con un getto lento. Allora, e io non posso dire come invece devono essere abbeverati i ciclisti. No, per me è un tema rilevante. Va bene. Scusi, ognuno ha i suoi temi e le sue battaglie. Che cavolo. Va bene, continui pure. No, e quindi se a Carpesica effettivamente manca una fontana, e io di questo non lo so, Assessore, ci dica se si mette una fontana oppure no. Mi sembra una domanda abbastanza banale, ecco. Bene, l'assessore non può rispondere, ha già fatto 2 interventi, quindi la chiudiamo qua. Forza, altrimenti passiamo in votazione. Anzi, dichiarazione di voto. Consigliere Rosset, prego. Presidente. Signor Sindaco, ancora una volta ci sentiamo dire che agiamo quasi sempre di testa nostra, senza ascoltare le opposizioni. Vero consigliere D'Antoni? Lei continua a battere il tasto su quel famoso sottopasso. Comunque che a lei piaccia o non piaccia, sì, molto spesso le nostre scelte seguono il libero arbitrio. Il potere e la facoltà di scegliere di come agire ci è stata data dai cittadini che ci hanno votato e, guarda caso, per la prima volta nella storia di Vittorio Veneto siamo stati eletti al primo turno. Di una cosa sono certo,
consigliere, anche se dovessimo andare all'inferno, sicuramente non saremmo messi nel girone degli innetti. Vedremo cosa farà lei quando sarà sindaco di Vittorio Veneto e allora dopo possiamo anche noi giudicare, vedere. Noi, perché a volte, come prima ha puntualizzato per come abbiamo votato, noi votiamo come vogliamo, che lei la pensi o non la pensi. Ecco. Comunque il nostro voto a questa variazione di bilancio è favorevole. Grazie. Grazie. Capogruppo Rossetta, capogruppo Varaschin, prego. Preannuncio già che il nostro voto sarà favorevole. Volevo fare una precisazione. No? Nel 2022 in Italia ci sono state 33 milioni di presenze di cicloturisti per un indotto di 4 miliardi di euro. Allora, penso che se vogliamo non perdere il treno, adesso che arriverà la ciclovia dell'amicizia, ma se incominciamo con una fontanella, non penso ci siano problemi. Grazie. Capogruppo Varaschin, capogruppo Dus, prego. Consigliere Rossetta, lei ha detto giustamente che vi è stato dato un mandato pieno, come mai prima politicamente nella storia politica di Vittorio Veneto era accaduto. È pur vero e anche paradossale che, come ha un minuto fa ricordato il consigliere di maggioranza Gomiero, l'opposizione più feroce pare proprio partire dalla stessa maggioranza. È un fatto anche questo. Allora, se noi ci permettiamo di fare delle proposte di mozioni e troviamo di nuovo paradossale che vengano rigettate, ci permetta, visto che vi è stato dato un mandato elettivo e non imperiale, di poter esprimere la nostra opinione e di presentare le nostre mozioni, interpellanze, interrogazioni. È un ruolo che ci è stato assegnato dai cittadini e così intendiamo esercitarlo. Il nostro voto sarà di astensione e non contrario, che è una differenza palese. Grazie, capogruppo Dus. Mi pare che non ci sono altre. No, basta. Allora passiamo in votazione. Adesso riproviamo. Mantieni presenza. Ok. Votate. Ancora, ma mi sembra che siamo perfetto, non aspetta. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5. E deve chiudere la votazione sul tasto di votazione? Sì, perfetto. Bene. Immediata eseguibilità, votiamo per l'immediata eseguibilità. Chiudo votazione. Allora, la delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5. Grazie. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Allora, individuazione degli organismi collegiali indispensabili
di competenza del Consiglio Comunale anno 2023. Lascio la parola all'assessore Antiga che illustra la proposta di delibera. Prego, Assessore, un attimo. Grazie Presidente. Questo punto all'ordine del giorno è quello che ogni anno regolarmente ci viene proposto per la ricognizione delle individuazioni di organismi indispensabili. E per far sintesi, perché tanto il documento lo conoscete tutti, lo avete gli atti, la differenza che possiamo riscontrare tra l'anno scorso, per capire anno 22 e anno 23, è che viene a mancare che nel 22 c'era il Comitato di gestione delle gallerie civiche arte medievale e quest'anno andiamo ad aggiungere la Commissione per la valutazione delle civiche benemerenze. Grazie. Grazie Assessore. Vediamo gli interventi. C'è qualche prenotazione? Non ci sono prenotazioni? Sì. Consigliere Balliana, prego. Solo una richiesta, ho visto ci sono anche i famosi consigli di quartiere che a breve andranno al voto. Volevo chiedere da parte dell'amministrazione comunale se è in atto una campagna di sensibilizzazione per portare i cittadini al voto o come intendete svolgerla, perché naturalmente non tutti sono a conoscenza di quello che verrà fatto nelle settimane prossime, quindi chiedo se avete preso delle iniziative particolari per questo. Grazie. Grazie, consigliere Balliana. Sindaco, prego. Sì, con i miei uffici mi hanno assicurato che è in programma di fare una campagna, non soltanto i cartelloni fuori con tutti quanti i nomi, ma anche so che si sono presi questo compito di farlo. No, volevo rispondere alla consigliere Balliana. Abbiamo prolungato di una settimana le iscrizioni a chi voleva iscriversi, abbiamo prorogato di una mezza giornata, 3/4 di giornata. Credo che la buona volontà dell'amministrazione sia ben evidente. Ecco. Poi abbiamo 5 quartieri per un ottantino, forse meno, 70 candidati consiglieri. Io credo che facciano un buon lavoro di promozione sul territorio. Speriamo di raggiungere il quorum. Grazie, Assessore Fasan. Consigliere Casagrande. Approvato. Buonasera a tutti. Come già anticipato il Sindaco e anche l'Assessore, c'è stata da parte dell'amministrazione del Comune insomma, un incentivo e anche un appello a candidarsi. Credo che sia uno sforzo importante e ancora altre attività verranno nei prossimi giorni. Credo però che sia in carico prima di tutti a noi consiglieri quella di andare a sensibilizzare i possibili candidati. Io personalmente ho avuto i contatti con dei cittadini per spronarli a entrare comunque nel mondo della politica e chiaramente i consigli di quartiere sono un primo ingresso. Non so quanto l'amministrazione possa spronare a candidarsi, quindi penso sia già uno sforzo notevole quello che si sta portando avanti. Certo, però possiamo dare il buon esempio, sia con contatti diretti che col cercare anche magari di dare anche un'immagine di professionalità sempre in quest'aula qua e andando a concretizzare i temi in maniera professionale, a volte con meno polemiche, insomma, che trovo un po' spicciole. Grazie.
Grazie consigliere, ricordo comunque a tutti che ci sono i manifesti istituzionali che vengono appesi in giro per la città in sostanza. Altri interventi? Bene, passiamo alla dichiarazione di voto, se c'è. Assessore Uliana, prego. Poi per il prossimo. Ok, dichiarazione di voto, non ce ne sono, passiamo in votazione. Un attimo. Prego, votate. Allora la delibera è approvata con 15 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Non c'è immediata eseguibilità. Passiamo al prossimo punto. Approvazione schema di nuova convenzione tra la provincia di Treviso e il comune di Vittorio Veneto per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale Rete Biblioteche Trevigiane. Lascio la parola all'assessore Uliana per l'illustrazione della proposta di delibera. Sì, allora, Un attimo, assessore, che facciamo partire il... Scusi. Ok, se si prenota. Okay. Perfetto. Allora, la rete comprende attualmente 120 biblioteche, principalmente di pubblica lettura, ma con presenze sempre maggiori di biblioteche appartenenti a fondazioni, istituzioni culturali, biblioteche degli istituti scolastici superiori e serve una popolazione di 876.115 abitanti, attraverso servizi condivisi che consentono un'economia di scala con un notevole risparmio per i soggetti aderenti. L'attività di coordinamento svolta in questi anni dal Centro Servizi Biblioteche ha garantito ai cittadini servizi sempre più innovativi, basti pensare al prestito interbibliotecario, alla biblioteca digitale, che fanno parte integrante di un'offerta culturale di qualità, gratuita ed accessibile al grande pubblico, che la provincia intende continuare a rendere disponibile al proprio territorio per favorirne lo sviluppo culturale. E quindi a questo proposito ci propongono di sottoscrivere la convenzione che, mantenendo gli impegni assunti precedentemente e le attività avviate attraverso il centro servizi, si occuperà in particolar modo, io vi faccio una sintesi, il coordinamento e supporto tecnico-amministrativo del sistema bibliotecario provinciale sostenendo la cooperazione tra le biblioteche. Il progetto di prestito interbibliotecario provinciale con assunzione degli oneri organizzativi e finanziari attraverso il Bibliovan che gestisce la circolazione dei libri in interprestito tra le biblioteche dei comuni di tutta la provincia di Treviso. Poi un servizio per il prestito nazionale e internazionale principalmente per le biblioteche trevigiane con costi parziali a carico dell'utente richiedente. La gestione inoltre della biblioteca digitale attraverso la piattaforma MLOL, attiva nel portale con la messa a disposizione del seguente materiale, l'edicola digitale, per cui risulta attivo un abbonamento fino a giugno 24, e gli e-book, i libri digitali, attraverso un sistema PDA. Ecco, cambia con questa convenzione la durata che è fissata in 5 anni a partire dalla sottoscrizione, anziché 3 dei precedenti, ed è confermato il diritto di recesso con preavviso di 3 mesi anziché 12. Il tutto a costo zero per i comuni. Grazie, assessore Uliana. Apriamo la discussione, prego. Prenotazioni. Altrimenti passiamo in approvazione. Allora, dichiarazioni di voto non ce ne sono, passiamo
a votare. Apro la votazione. Ok, la delibera è approvata con favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0. Passiamo a votare l'immediata eseguibilità. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0. Passiamo al prossimo punto, che sarà il punto numero 12. Lascio la parola all'assessore Caldart che illustra la proposta di delibera. Prego, Assessore. Grazie. Allora, questa sera ci incanaliamo verso un cambiamento davvero epocale nell'organizzazione dei servizi sociali dei comuni, di cui ho già anticipato varie volte quando abbiamo parlato delle azioni di contrasto alla povertà che vengono svolte all'interno degli ambiti territoriali sociali. Il quadro normativo a cui si fa riferimento a monte è la legge quadro del 2020 che riconosce alle regioni il compito di determinare gli ambiti, con quali ambiti si chiamano ambiti territoriali, li chiamiamo ATS d'ora in poi, per la valorizzazione del ruolo dei comuni proprio in rete, per un lavoro in rete diffusa sulle politiche sociali. Successivamente, sempre nel 2020, la Regione, a seguito di questa legge quadro, definisce gli ambiti per la Regione del Veneto e all'interno di questi ambiti individua anche il nostro ambito, che è il cosiddetto VEN 07, e definendone anche il capofila, il capoambito, che è il comune più numeroso, quindi nel nostro caso il comune di Conegliano. Quali sono le azioni di cui gli ambiti si devono occupare? Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 21-23 definisce appunto i LEPS, cioè i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Parallelamente la Regione, successivamente più che parallelamente, la Regione nel 2022 approva il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà, sempre 21 e 23, all'interno del quale ancora una volta vengono definite le finalità degli ambiti. In questo momento storico la Regione ha già licenziato la legge, che sarà la legge quadro che definirà, specificherà i compiti degli ambiti e ne definirà anche i possibili veste giuridica, perché ci sono varie ipotesi. La legge in questo momento è in 5ª commissione. Cosa succede a noi localmente, a noi comuni? In questi ultimi, direi, 2 anni e mezzo, in previsione di questo lungo percorso, abbiamo cominciato a lavorare a livello sociale trasversalmente tra comuni. Questo perché, soprattutto nel periodo post-pandemia, ci siamo accorti di come, soprattutto i comuni più piccoli, non avessero il personale e quindi tutte le competenze per far fronte a tutte le problematiche sociali che sono acuite, sono aumentate, si sono anche molto specificate. Per cui trovavamo comuni con magari un assistente sociale, se non addirittura mezza, cioè nel senso a part-time, la quale poveretta avrebbe dovuto affrontare tutti i temi del sociale. Ora l'ATS prevede invece dei tavoli di lavoro trasversali per cui le assistenti sociali
I sindaci, gli amministratori faranno una programmazione congiunta, questo è il vero obiettivo, cioè condividere la programmazione per poi condividere le azioni, e le assistenti sociali, i tecnici, lavorano per tavoli orizzontali in modo da essere in grado di far fronte alle problematiche e di dare risposte adeguate e soprattutto uniformi, perché ovviamente c'erano e ci sono delle specificità dei vari comuni che hanno delle competenze, se non migliori o peggiori, però comunque diverse. L'obiettivo dell'ATS è proprio quello di lavorare trasversalmente. Noi dobbiamo come ATS occuparci dell'inclusione sociale e, come è ben specificato in delibera, l'obiettivo è quello di sviluppare e garantire una forma partecipativa, rappresentativa e operativa di tutti i comuni dell'ATS, anche del nostro VEN 07. Questa convenzione che viene proposta questa sera alla vostra attenzione è il frutto di un paio d'anni di lavoro sia dei tavoli politici che tecnici. È stata approvata dalla conferenza dei sindaci lo scorso 15 marzo e successivamente dal nostro comitato dei sindaci, così come dagli altri 2 comitati, perché ce ne sono 3 nella nostra ULS, il 15 maggio 23. La convenzione così proposta è temporanea, nel senso che va a coprire un'esigenza reale di gestione dei fondi che sono, se vi ricordate ve li ho illustrati un paio di volte, ingenti, e che in questo momento il comune capofila, cioè il comune di Conegliano, gestisce attraverso il proprio bilancio, con proprie delibere e inizialmente anche con proprio personale. Ora il personale che siamo riusciti ad assumere grazie ai vari fondi, lo trovate elencato alla fine della convenzione, al punto, a pagina 12 per intenderci, dove viene indicato il personale appunto assunto dall'ambito, che però ad oggi non ha nessuna veste giuridica, quindi è importantissimo arrivare a darci un'organizzazione giuridica che giustifichi anche queste spese, no? Che non siano necessariamente parte del bilancio del Comune di Conegliano, ma che il Comune di Conegliano fa a beneficio di tutti. In questo momento abbiamo 6 assistenti sociali, di cui una part-time, e 4 amministrative, di cui 2 part-time comunque a 30 ore. Abbiamo, come si esplicita poi il lavoro? Allora, le finalità più o meno mi pare di avervele dette. Il modello organizzativo è appunto, e di governance è appunto quello di avere il comune capofila, poi il cosiddetto NOT, cioè il nucleo operativo territoriale di ambito, che al suo interno ha i rappresentanti dei 3 sottoambiti, quindi il vittoriese, il coneglianese e la zona della vallata, diciamo così. In ciascun sottoambito ci sono rappresentanti sia politici che tecnici che poi riportano, diciamo così, le discussioni e le decisioni al comune capofila. Insieme ci sarà la coprogrammazione, fatta tra l'altro, è previsto anche la partecipazione di tutto il terzo settore, e vengono dati quindi gli indirizzi, la programmazione, la pianificazione, la vigilanza, il controllo. I comuni possono anche essere delegati dal comune capofila in alcuni ambiti, per esempio ad oggi le politiche giovanili sono demandate, l'abbiamo deliberato proprio oggi pomeriggio in comitato, sono deliberate le azioni anche organizzativamente, oltre che per la progettazione, al comune di Conegliano, di Vittorio e di Sernaglia. Quindi per alcune azioni si può demandare appunto a dei sottoambiti. Si deve però sempre ovviamente dopo deliberare tutto in comitato dei sindaci d'ambito. Il livello tecnico ve l'ho detto, il personale anche, del NOT vi ho accennato. In cosa ci impegniamo? Se guardiamo l'articolo 7 vediamo che impegni prendiamo noi questa sera sottoscrivendo la convenzione. Allora,
sono a pagina 14, ogni comune si impegna a svolgere i compiti affidati al singolo comune dalle norme di riferimento, dal comune capofila e del comitato di sindaci d'ambito, nel caso ci siano appunto attività attribuite al singolo comune. Per esempio vi ricordate che per quanto riguarda il PNRR, la parte capitale del PNRR, la sottoscrizione con il Ministero l'ha fatta il Comune di Vittorio per la sua parte dello stabile di via Galilei, mentre la parte corrente, quindi i servizi, sono stati fatti complessivamente dal Comune capofila. L'altro esempio è appunto quello che vi ho fatto delle politiche giovanili. Poi c'è tutta la parte di collaborazione, c'è la parte, ecco, la domanda potrebbe essere: abbiamo delle spese in più rispetto ad oggi? In questo momento no, non sono previste dalla Convenzione, però quando arrivano i fondi ministeriali, ogni fondo già dice se finanzia al 100% l'azione o se viene richiesta un cofinanziamento, e di volta in volta si delibera. Qualche volta il cofinanziamento aumenta percentualmente poi il valore del fondo complessivo. E poi si dice che qualora necessario mettiamo a disposizione i locali. Per esempio noi abbiamo una assistente sociale il cui costo tra l'altro era previsto prima nella variazione di bilancio, che ci è stata data attraverso l'ambito, e ovviamente noi a lei abbiamo dato quello che serve, la scrivania, il computer e tutto ciò che serve per la dotazione. Ecco, penso molto importante alla fine dell'articolo 7, il punto 3, dove si dice che i comuni convenzionati si impegnano ad assicurare progressivamente, tenuto conto delle specificità dei territori, l'omogeneità delle caratteristiche funzionali dei servizi oggetto a presente convenzione. Questo è molto importante perché non è che da domani cambia tutto. Il percorso è già iniziato un paio d'anni fa e è in fieri, ovviamente il lavoro sarà importante, però è un lavoro che progressivamente verrà ottimizzato. E verrà ottimizzato quando? Nel momento in cui si capirà, anche la discussione è già aperta, anche a livello di ambito nostro, ma molto dipenderà da ciò che la legge regionale deciderà, indicherà più che altro, che dovrebbe essere approvata verso luglio, e quali possono essere le forme giuridiche del nuovo ambito. Potrebbe essere un consorzio, un'azienda speciale, quindi pensate che cammino c'è da fare anche a livello organizzativo, anche di passaggio del personale a questo eventuale, anzi a questo nuovo ente. A tal fine abbiamo chiesto come conferenza dei sindaci dell'ULSS nostra, e attraverso la quinta commissione, che vengano previste anche risorse per la gestione, perché è chiaro che ci vorrà un manager, un dirigente che dà vita poi a questa nuova consorzio o azienda speciale. Ecco, c'è già, come dice anche nell'articolo 8, ci possono essere fondi, gestiamo non solo fondi comunitari, statali, regionali e comunali, ma anche di fondazioni, enti e private. Mi piace ricordare il lavoro che stiamo facendo con la Fondazione di Comunità della Sinistra Piave proprio sul progetto Abitare, sul progetto per favorire l'abitazione. Quindi vedete che ci sono tanti percorsi in atto che verranno poi esplicitati. Ecco, queste sono le caratteristiche fondamentali. Dicevo che l'accordo, questa convenzione, dura fino al 31 dicembre 2025, ovvero qualora fosse antecedente alla costituzione della forma giuridica che sarà quella del nuovo ambito, ma non credo che in un anno e mezzo che prima di un anno e mezzo si arrivi a questa scelta, che sarà comunque una scelta che davvero stravolgerà tutta l'organizzazione dei servizi sociali. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo alla discussione. Consigliere De Antoni, prego. Sì, ho cercato di leggere il documento in parte, insomma, perché era abbastanza impegnativo, soprattutto per tutti i piani che vengono richiamati nelle premesse, no? Mi sono soffermato in particolare sul piano nazionale degli interventi dei servizi sociali 2021-2023 e per sottoporre all'assessore un tema che secondo me è importante, che comunque è contenuto anche nel documento, cioè le politiche abitative.
Se velocemente riprendo quello che c'è scritto in questo documento, si dice che il problema abitativo è all'origine della situazione di fragilità delle persone, i servizi sociali non sono in grado da soli di offrire una risposta duratura laddove le politiche sociali non siano affiancate da coerenti politiche abitative, e poi in sostanza si dice che occorre inventare qualcosa di nuovo per venire incontro alla povertà abitativa che anche nel nostro territorio è molto forte in questo momento. Sempre questo documento dice che sarà utile cogliere le molte opportunità messe a disposizione dei territori del PNRR, ormai una gran parte è già stata impiegata, e sul versante degli interventi di riqualificazione urbana. E inoltre dice anche dell'innovazione in materia di social housing. Cioè in sostanza dice che anche le amministrazioni pubbliche potrebbero cercare di mettere a disposizione dei locali, degli appartamenti ora non utilizzati, in maniera di favorire la risposta a questo problema. Cioè in effetti anche a Vittorio Veneto questa emergenza abitativa è molto sentita, non si trovano appartamenti in affitto, anche le giovani coppie che forse vorrebbero insediarsi, venire ad abitare a Vittorio Veneto, non trovano risposta. Una volta si ricorreva al mutuo per l'acquisto della casa, dove un po' di mercato c'è, però adesso con i tassi che sono aumentati è più difficile trovare la possibilità di fare questi mutui. In sostanza intervenire su questo settore, su questo problema, è anche un aiuto a invertire questa riduzione continua della popolazione a Vittorio Veneto e di favorire l'insediamento di coppie giovani. Quindi per quanto riguarda il documento e la proposta, anticipo che condivido il contenuto e quindi voterò favorevolmente, ma chiedo all'assessore se è possibile di approfondire questo aspetto e magari di venire in consiglio qualche volta a raccontarci quello che è stato fatto, quello che può essere fatto secondo l'assessore, il vostro servizio, per favorire queste persone in difficoltà. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Bagliana. Grazie. Anch'io ho cercato di leggere, non nascondo che è abbastanza complicata la lettura perché è complicato secondo me l'impostazione, però voglio dire magari approfondendo alcuni aspetti uno poi riesce a comprendere quale sarà poi l'evoluzione, no? Di quello che lei ha definito un nuovo modello poi di assistenza sociale, di metodo per fare tutto quello che riguarda le politiche sociali. Quindi se ho ben capito questo sarà il primo step a quella che sarà da oggi in poi tutta l'azione sociale, quindi non si tornerà più indietro, quindi voglio dire ci sarà una collaborazione dei comuni del territorio e in vari ambiti naturalmente e quindi questo è quello che si sta portando avanti e su questo mi sembra che possiamo anche essere d'accordo, nel senso che si andrà appunto a rendere, efficientare, se si vuole usare un termine di questo tipo, tutto quello che sono le risorse e anche l'economia, insomma, le risorse economiche e anche del personale. E volevo solo chiederle, per quanto riguarda tutti questi passaggi, abbiamo capito che Conegliano diventa comune capofila, volevo capire da un punto di vista dell'informazione ai cittadini di tutto questo iter o quello che saranno poi le scelte politiche che verranno fatte all'interno dei comitati dei sindaci o dei vari ambiti, se noi riusciamo a vederlo, se sarà pubblicato in qualche sito, se sarà nel sito del comune di Conegliano pubblicate le varie prese di termine o eventualmente le varie delibere che saranno fatte, perché secondo me sarebbe anche interessante seguire poi i lavori di questi organi deputati poi a fare le scelte politiche che andranno a incidere nel territorio. Questa è una prima domanda. E seconda, volevo chiederle, da un punto di vista poi prettamente operativo, quali sono in via previsionale, perché poi è difficile, una volta che non entra a regime, è difficile poi cogliere
quali saranno poi le conseguenze, però volevo un po' capire se lei intravede un diverso modo di riuscire poi a risolvere problematiche locali, territoriali in modo diverso o in modo anche più incisivo. Ecco, grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Gumiero. Una domanda prettamente tecnica. Ho sentito ancora parlare di questo PNRR che ormai mi ha stufato, non ci sono problemi, ma ci sono ancora soldi a disposizione del PNR, visto che entro il 30 giugno sono da presentare i progetti e ci sono dei step a riguardo del sociale o di questo ambito di coso? Noi non abbiamo già dei soldi ricevuti per la casa in via Galilei, mi sembra che non fa parte comunque di questo di questo schema di convenzione, è extra questo schema di convenzione. E l'altro PNR, quello di San Giacomo, che non se ne parla più, fa parte di un altro PNR ancora, quindi ci sono vari step del PNR che la gente non capisce, perché se ne abbiamo già uno a disposizione nel sociale dove andremo a creare un'abitazione per 4-5 persone, non mi ricordo 4 mi sembra, 8, 4 più 4, 8, questo qua è un sovrapposto a quello che abbiamo già fatto. Non c'entra niente. C'entra, sì, c'entra, però dopo le scelte a livello comunale dei vari comuni o di vari ambiti che si vanno a creare saranno che politiche da parte dell'assessore che farà di riferimento a qua o che? Perché se troviamo gente con idee diverse non è facile andare d'accordo. Ci sarà uno che gestirà tutti questi comuni, perché se ti ritrovi i comuni di centrodestra o di centrosinistra, visto che in Italia è di moda questo, tu non ragioni in un modo, no, siamo tutti uguali qua. No? Ma sì, ce n'è di centrosinistra. Comunque dopo non sarà facile gestire con tutte queste problematiche i vari comuni, a meno che i 3 capofila, che ho capito che sono Pieve di Soligo, Vittorio e Conegliano, potranno fare quello che vogliono. Quando i comuni sono piccoli dipenderanno anche da quella gente. Quindi stiamo creando un ennesimo carrozzone, secondo me, che dopo avrà quello che avrà, sarà un'idea futura, non lo so, non riesco a capirlo. Comunque mi interessa sapere questi ambiti di PNRR se ce ne sono ancora a disposizione o se questa approvazione di schema di convenzione dà atto ad avere la possibilità di avere altri soldi. Grazie. Grazie, consigliere Gumiero. Vediamo se ci sono altri interventi, altrimenti risponde l'assessore a tutti. Ci sono altri interventi? No, possiamo far rispondere l'assessore? Prego, assessore. Allora, non mi sono assolutamente spiegata se il consigliere Gumiero mi fa queste osservazioni. Allora, quello che noi approviamo oggi, che voi approvate oggi, spero, la convenzione, è una convenzione per mettere a sistema una situazione che esiste già da 2 anni e 2 anni e mezzo, cioè noi come comuni lavoriamo già insieme, sia la parte amministrativa sia la parte tecnica, da un paio d'anni. E lo facciamo da quando dal Ministero piuttosto che dalla Regione arrivano tutti i fondi, che sono tanti, finalizzati ai LEPS. I LEPS sono i livelli essenziali. Cosa vuol dire? Che in qualsiasi punto d'Italia un minore piuttosto che un disabile o una persona senza casa deve avere gli stessi diritti. Quindi, siccome è impossibile per un comune medio-grande come il nostro, ma immaginiamo un comune piccolo, essere in grado di rispondere a tutte le esigenze, anche nuove, che la popolazione ha, la legge quadro nazionale dice dovete mettervi insieme come ATS, quindi non c'è nessun carrozzone. È un modo, una modalità operativa diversa. E fin qua è facile. Il punto è che questi soldi che arrivano qualcuno li deve gestire. Lo Stato ha detto alle regioni decidete voi gli ambiti territoriali, la regione ha detto nel Veneto uno degli ambiti si chiama 07 con capofila Conegliano. Il comune di Conegliano oggi, prima della sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i 28 comuni, riceve tutto questo denaro, lo mette all'interno del proprio bilancio
e rispondo anche alla consigliera Bagliana, con delibere della giunta comunale, quindi tutto ciò che è stato fatto è pubblicato sul sito del comune di Conegliano. Dopo che firmeremo questa convenzione non cambierà niente dal punto di vista procedurale, perché quando è che cambierà? Quando da semplice convenzione diventeremo un'azienda speciale. Allora l'azienda speciale o adesso vediamo che veste giuridica verrà data, allora questa nuova azienda si occuperà di politiche sociali, il che significa che buona parte delle assistenti sociali del Comune di Vittorio, di Conegliano e degli altri comuni entreranno, per cui è veramente un cambiamento epocale, in una nuova, come posso dire, in un nuovo organigramma, in una nuova azienda che si occuperà dei LEPS di tutti i livelli essenziali. Okay? Quindi quello è il passaggio successivo. Oggi stiamo semplicemente mettendo a sistema quello che esiste già, cioè la modalità da parte del Comune di Conegliano. Pensate se fossimo noi, che ogni 3x2 ci arrivano contributi per l'abitare, per le famiglie fragili, non so, adesso si parla della carta acquisti, quella arriva al Comune di Conegliano che poi li gira a tutti i vari comuni, quindi c'è una gestione del denaro importante. Ogni volta l'assessore di Conegliano, che è delegata dal sindaco, viene in comitato dei sindaci e ci dice: sono arrivati questi soldi, costituiamo un gruppo tecnico politico che definisce come usare, come distribuire, perché tante volte c'è scritto già il totale viene distribuito in base agli abitanti, allora è facile capire quanti vanno a Vittorio e quanti a Tarzo. Altre volte invece ci sono altri parametri sui quali possiamo intervenire ragionando sulla realtà del nostro territorio, quindi non è sempre così automatico. Quindi esistono già tutti questi tavoli politici e tecnici che stanno lavorando e rimarrà così fino a quando non si farà il passaggio successivo dopo che la legge regionale viene licenziata. Quindi non ci sono ulteriori, non è certo un carrozzone, anzi è proprio per snellire le azioni, per lavorare. Per quanto riguarda il PNRR, i soldi, quelli a cui fa riferimento lei, cioè i soldi diciamo per noi della palazzina di via Galilei, sono di due tipologie. Ci sono fondi, è un'azione, l'azione 5 mi pare che sia, che riguarda le politiche sociali, perché il PNRR è fatto di tante azioni. Quell'azione lì 5 il denaro viene trasferito al comune capofila per quanto riguarda le azioni da farsi a favore dei cittadini. Quindi nel caso nostro concretamente tutte le azioni che vengono fatte a supporto delle persone disabili che andranno ad abitare nei nostri 2 appartamenti, così come quelli di Susegana e quelli di Farra, che sono della stessa linea, le azioni vengono gestite economicamente dal Comune di Conegliano. Viceversa, le spese in conto capitale, quindi il costo per noi della nostra ristrutturazione per Susegana e per Farra, la convenzione con il Ministero lo fa ogni comune, altrimenti il comune capofila avrebbe dovuto mettere nel proprio bilancio i costi di ogni comune, quindi sarebbe diventato ingestibile. Ecco, per questo prima ho detto ci sono azioni che possono essere demandate dal comune capofila ai singoli comuni, ma quella è l'azione del PNRR per il sociale, non è una roba in più. L'abbiamo già fatta, adesso la mettiamo a sistema dando e sottoscrivendo questa convenzione. E le delibere le ho risposto, per la casa sì, possiamo aprire, magari ne parliamo più diffusamente perché adesso, però ribadisco solo quello che ho detto prima, questo progetto della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave incentrata sul vittoriese, che è divisa in 2 parti, una parte ha fatto la formazione degli amministratori, confronto, cioè più che formazione un confronto, 3 sabati, proprio un fine settimana di confronto, e l'altra con invece gli enti del terzo settore è finalizzata a capire, a fotografare la situazione di questa zona e poi a trovare le risorse, le modalità anche innovative e conseguentemente le risorse proprio per dare risposta ad una del tema, perché come ha detto lei, le case può essere quello delle giovani coppie, può essere l'emergenza abitativa, può essere il social housing, può essere l'ATER, cioè abbiamo tanti tasselli di uno stesso problema, ma senza dubbio
una bella serata sul tema, io la apro volentieri se me lo chiedete. Grazie. Consigliere Dus. Sì, ma io credo che i principi alla base di tutto il progetto siano assolutamente condivisibili, no? Quelli di cercare di unirsi, perché sicuramente ci sono comuni più piccoli che non hanno la forza di poter dare delle risposte come magari riescono a darle quelli di un'altra dimensione. Per cui, torno a dire, assolutamente condivisibile questo. Credo che siano anche corrette le preoccupazioni del consigliere Gomiero, perché francamente poi in pratica è molto difficile da attuare, perché sappiamo bene che alla fine lavoriamo con, lasciatemi passare il termine, con materiale umano, cioè con persone che hanno una professionalità acquisita in anni di esperienza, che deve trovarsi a lavorare in sinergia con altri che hanno altri modus operandi, e quindi poi questo lavoro di squadra magari non è così ben oliato e quindi il meccanismo si inceppa. L'abbiamo visto in altre occasioni, ahimè, dove cercare di ottimizzare il servizio poi così non è stato. Però, torno a dire, è sicuramente una strada da intraprendere, ambiziosa anche, mi viene da dire, e speriamo che possa fare buona strada, insomma, ecco. Colgo anch'io il suggerimento del consigliere Di Antoni, cioè quello di fare un tagliando. Sia su questo progetto, però mi verrebbe da dire anche su altri progetti che sono in corso, su cui magari, se lei avesse così la bontà di rendicontarci un po' a che punto siamo, perché di molti progetti anche approvati dalla minoranza si è discusso in aula al momento dell'avvio e quindi o della presentazione di essi, ad esempio non so, il Fab Lab o iniziative simili, però non abbiamo mai fatto un tagliando, cioè io francamente non so che attività vengono svolte, quindi in maniera molto serena capire come poi vengano spesi i soldi di questa come di altre attività che vengono finanziate e che poi prendono una loro strada. Sarebbe appunto il caso di capire se quella strada lì, se quel finanziamento ha funzionato, oppure bisogna correggere il tiro per poi farne di diversi. C'era anche un city manager che era stato, no, volevo capire cosa aveva fatto, cioè, sarebbe anche proprio per valorizzare poi queste persone che immagino abbiano prodotto qualcosa che probabilmente se ne è discusso sulla stampa, però torno a dire, nell'aula di questo Consiglio magari non è passato. Grazie. Grazie. Consigliere Dus. Basta. Non vedo altre prenotazioni. Passiamo in dichiarazione di voto. Non vedo dichiarazione di voto. Passiamo in votazione. Prego, votate. C'è ancora uno che deve... Hanno votato tutti. Hanno votato tutti, vediamo. Ok. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0. Facciamo, sì, c'è anche l'immediata eseguibilità, apri votazione. Ok. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0. Passiamo al prossimo punto. Punto numero 9, scusate, modifica dello statuto e proposta di aumento di capitale della società GAL dell'Alta Marca Trevigiana, società consorziale, approvazione.
Allora lascio la parola all'assessore Antiga, un attimo che chiudo questa sessione, un attimo. Allora, modifica. Prego, assessore Antiga. Grazie Presidente. Punto numero 9. Viene messa in discussione e votazione in questo punto la modifica dello statuto e proposta di aumento di capitale sociale del GAL dell'Alta Marca Trevigiana. La richiesta di modifica dello statuto di questa società è fondata su 2 punti, in quanto l'aumento di capitale non compare in questo statuto. Uno in merito all'allineamento ai regolamenti comunitari UE 2021-2115 che risultano superati o dissonanti nella vecchia edizione. L'altro è sulla durata societaria del GAL, che ad oggi è fissata al 31/12/2023 e con questo limite di fatto negherebbe la propria candidatura al bando di selezione per il periodo 2023-2027 al piano di sviluppo PSN, Piano Strategico Nazionale, o PAC, Programmazione Agricola Comunitaria, che parte con l'approvazione della Comunità Europea avvenuta nel dicembre 2022, discendendo a cascata nel PSN, nel Piano Strategico Nazionale, e CSR, componenti di sviluppo rurali regionali, ma includere tra gli interventi programmati lo sviluppo locale, partecipativo, leader, quale collegamento tra le azioni di sviluppo dell'economia rurale. A tal proposito, sempre in tema di partecipativo, la nuova programmazione verrà illustrata anche in 3 comuni del territorio. Una sarà a Valdobbiadene, una in zona Possagno e una l'abbiamo richiesta e ottenuta a Vittorio Veneto, che si terrà verso fine giugno, primi di luglio, con data e luogo però ancora da destinare. In questa occasione ci sarà la possibilità di conoscere in maniera approfondita la nuova programmazione e, se di interesse, chiedere in merito alle attività svolte passate e future, portando anche un vostro contributo eventuale. In merito a quanto richiesto dal consigliere De Antoni in Commissione, ritengo che questa opportunità possa essere per lui un'ottima occasione di confronto. Agli atti avete il malloppo, avete tutte le, se ci sono domande e se posso essere utile sono qua. Grazie, Assessore. Consigliere Dus, prego. Sì, nulla in contrario, ma mi chiedevo se lo prevede il regolamento europeo. Perché se lo prevede già un regolamento, perché passa per in Consiglio? Cioè per poter continuare ad accedere ai fondi con la nuova PAC? Vabbè. Microfono. Vabbè. C'è qualche prenotazione? Passiamo, dichiarazione di voto? Ah, scusi. Prego. Tanti anni fa sono stato mandato dal sindaco a una riunione del Stogal a Solighetto, ma cosa ci è arrivato a Vittorio Veneto noi di tutta questa programmazione qua, che è 4 anni che ne parliamo? C'è stato fatto qualcosa nel nostro territorio da parte del GAL? Visto che il Presidente è anche il nostro revisore dei conti, punto di domanda. Domanda tecnica, perché noi come prima tutti votiamo e via, ma sapere che, qua leggo rurale, non rurale, su e giù, noi non siamo più rurali, siamo cittadini, ma abbiamo 3/4 del territorio rurale. Qualcosa è stato fatto da sto GAL per il nostro territorio in questi 4-5 anni, o non so da quando è stato fondato, perché guarda, vedo parecchi anni che è stato fondato. C'è qualcosa di concreto, visto che vi hanno chiesto di deliberare l'aumento di capitale e per non farlo saltare e via dicendo, punto di domanda? Questo chiedo, grazie. Grazie, consigliere Gomiero. Altre domande? Altrimenti lasciamo la risposta all'assessore, sindaco. Risponde l'assessore Antiga.
Sì, solo per dire che rispetto al GAL c'è l'assessore Fasan che va alle riunioni, credo che sia più addentro alle cose. È più schillato. Prego, assessore Fasan. Dura la vita. Allora, il GAL, volevo fare una battuta che tutti avete capito, ma non c'entra niente con la gallina. Cos'è il GAL? È un braccio operativo della Regione sul territorio per aiutare il turismo. Fondamentalmente la mission è aiutare il turismo rurale. Il GAL Alta Marca si propone di valorizzazione del territorio. Si propone di valorizzare il territorio sviluppando quelli che sono i caratteri fondanti dell'identità locale, caratteri il cui degrado può compromettere la sostenibilità dello sviluppo delle risorse patrimoniali e quindi la perdita del patrimonio stesso. Finora il GAL aveva un ruolo nella distribuzione dei finanziamenti del PSR, del Piano di Sviluppo Rurale. Devo precisare subito, con la soddisfazione del consigliere Gumiero, che ci sono 49 soci di Marca, sul GAL Alta Marca, di cui 29 enti pubblici e 20 soggetti privati. Sui soggetti privati ci sono 6 associazioni di categoria, 5 consorzi di tutela dei prodotti e strade del vino, 4 soggetti di promozione turistica, 2 istituzioni bancarie, 3 società cooperative agricole. Il GAL ha dei soldini a disposizione, che però devono essere distribuiti su tutti i soci chiaramente. E chi decide chi prende i soldi? Decide il Consiglio in base ai progetti presentati. La maggior parte dei progetti sono per un turismo rurale. Vi do una buona notizia, il piano di finanziamento 2013-2020 è scaduto naturalmente nel 2020, dal 2023 si finanzieranno progetti sempre rurali, però di carattere sociale. Si andrà più a finanziare interventi sul sociale delle aree dell'Alta Marca e meno turismo. Il consigliere Gomiero vuole sapere chi ha preso i soldini in questi anni. Il comune di Cison di Valmarino, il comune di Segusino, il comune di Fregona, il comune di Refrontolo, il comune di Valdobbiadene, e sono per lo più finanziamenti per uffici di promozione turistica rurale. Ecco, il comune di Vittorio non ha preso niente perché ha già il punto yacht qui a Vittorio Veneto e pertanto non serve finanziare altri uffici di promozione turistica. Grazie, assessore Fasan. No, un attimo solo. Sì. Mi è doverosa una risposta al consigliere Varaschin che prima... Scusi, consigliere. Al consigliere Varaschin che prima mi sollecitava una risposta per la fontana, che non è una cosa fondamentale. Il fondamentale per me è la pista ciclabile, come che noi abbiamo fatto il progetto. Siamo stati addirittura i precursori della Venezia Monaco, no? E passeremo anche. Sono 4 settimane che telefono tutte le settimane a Piave Servizi per fare un sopralluogo. Mi auguro che venerdì arrivi quello di Piave Servizi. Non è che l'assessore Fasan si dimentica delle richieste dell'assessore Varaschin, è che noi purtroppo siamo soggetti alla disponibilità degli altri, come sempre, sì, non è. Pertanto io, se venerdì sono sulla strada dove mi ha indicato lei, la chiamerò e avrà il rapporto diretto con Piave Servizi. Stasera le fontane sono come il prezzemolo. Ogni delibera ha la propria fontana. Mi ero dimenticato. Andiamo avanti.
Chiaramente. Consigliere Dus, prego. Sì, adesso io non è che voglio fare la difesa del GAL, lungi da me, però mi pare che abbia un ruolo anche ben più importante, cioè il fatto di promuovere la conoscenza sui fondi europei per le attività private, soprattutto in campo rurale, come diceva giustamente lei, è stato fondamentale in questi anni per molte strutture ricettive del territorio o aziende agricole o similari. Quindi diciamo, il ruolo del GAL si è visto, credo, anche nella nostra città, magari non in centro città, ma sicuramente nelle nostre colline. Quello che chiedeva il consigliere Gomiero credo fosse dal punto di vista pubblico che ricadute ha il GAL, e questa è una domanda che se magari lei non ha il dato può richiederlo e la prossima volta ce lo comunica, ci dice guarda il GAL per la nostra città, ripeto dal punto di vista pubblico e non privatistico, ha influito creando XYZ. Questo io ad esempio non lo so. Il fatto che come ha detto l'assessore Antiga sia stato richiesto un incontro pubblico sulla nuova PAC, che non si chiama più PAC, ma insomma quello è un fatto molto rilevante perché è assolutamente un argomento molto attrattivo, il fatto che vengano messi a disposizione dei fondi per il nostro territorio, quindi se viene svolto un evento a Vittorio Veneto è un evento di assoluto richiamo per chi gravita attorno a questo mondo. Ecco, torno a dire, quello che c'è da capire è cosa ha influito il GAL sulla città di Vittorio Veneto, intesa pubblica amministrazione. Ecco, magari non ha inciso per nulla, abbiamo capito che per altri comuni è stato rilevante, evidentemente per il nostro territorio è stato rilevante in ambito privatistico e non pubblico. Però questo non toglie che abbia un ruolo, insomma, ecco. Grazie, consigliere Dus. Bene, a questo punto passiamo in votazione. Apro la votazione, prego, votate. Chi no? Varaschin, beh, vabbè. Non espresso uno, e tanto, vabbè, assente Varaschin. Chiudo la votazione. Allora, la delibera approvata con favorevoli 12, contrari 0, astenuti 2 e un voto non espresso. L'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità. Posto? Allora, la delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 12, contrari 0, astenuti 2 e non espresso 1. Passiamo al prossimo punto. Approvazione del regolamento di polizia urbana. Allora, lascio la parola all'assessore Antiga per l'illustrazione. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Farò una breve introduzione perché se devo spiegare tutto sto maloppo ci vuole un po' di tempo. Credo che in Commissione sia stato svolto un buon lavoro. Volevo dire invito, ma c'è già il comandante Ezio Camerin che lo ringrazio per il suo apporto ed è qua se ci sono qualche domanda da fare. Ben volentieri lui risponderà anche perché è un regolamento ovviamente a lui caro. Ho solo fatto una nota che non avrei mai pensato che questo regolamento era un buon regolamento perché vige dal 1931. Quindi era un buon regolamento. Quindi adesso vediamo nel 2023
se riusciamo a fare qualcosa di meglio che duri magari un po' più o parimenti sarebbe già una buona cosa. Invito il comandante a prendere la parola e se serve fare un minimo excursus. Buonasera. Prego, comandante Gamerin. Buonasera. Allora, il regolamento di polizia urbana, tra tutti i regolamenti, è quello che avrebbe lo scopo di salvaguardare la convivenza civile all'interno della comunità, per garantire la massima fruibilità dei beni e dei servizi pubblici. Sostanzialmente è quel regolamento che detta delle norme di convivenza in modo tale da prevenire possibili conflitti che possono verificarsi nel convivere civile in un ambito urbano. È quindi uno strumento di cui il Comune può dotarsi. Il Comune di Vittorio Veneto ha fatto questa scelta ancora, per quanto è noto, nel 1931 e sono una raccolta di quelli che sono usi e costumi nei quali una comunità tende a riconoscersi. Chiaramente nel corso del tempo l'evoluzione degli stili di vita fanno sì che questo regolamento, per quanto buono sia stato il momento in cui è stato redatto, dimostri i suoi limiti e quindi ha bisogno di momenti di aggiornamento. Per cui anche questo regolamento che viene proposto dal Consiglio Comunale sicuramente avrà bisogno di revisioni nel tempo e tanto più saranno ponderate e frequenti, tanto più lo strumento rimarrà attuale. Come diceva l'assessore, è stato approvato nel 1931 e quindi da quel momento ad oggi si sono succeduti tanti fatti, sono state rivolte all'amministrazione e alla polizia locale tante richieste da parte dei cittadini e sono state emanate anche diverse ordinanze da parte dei sindaci che si sono succeduti per regolamentare alcune situazioni particolari. Per cui nel redigere la bozza di questo regolamento abbiamo cercato di far sintesi di tutto questo. Inoltre nel 2017 è stato emanato il decreto legislativo 14 che è intitolato Disciplina per la sicurezza delle città, dove ha introdotto un concetto nuovo che è quello della sicurezza urbana, che è il concetto della sicurezza integrata alla quale dovrebbero partecipare tutte le istituzioni che operano su un determinato territorio. La valenza nel contesto del regolamento di polizia urbana è che questo decreto legislativo consente ai comuni di inserire all'interno dei regolamenti di polizia urbana di andare a individuare delle aree e dei comportamenti, aree soggette a particolare tutela e comportamenti svolti in quelle determinate aree che possono essere considerati un po' più pregevoli di attenzione e quindi anche sanzionati in maniera diversa da quelle che sono le violazioni alle norme tradizionali dei regolamenti di polizia locale. Chi commette le violazioni in queste aree è soggetto, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, con dei valori diversi rispetto a quelli delle norme regolamentari ordinarie, ma anche a un ordine immediato di allontanamento da parte dell'organo accertatore e nel caso di reiterazione di comportamenti sanzionati e che possano compromettere la sicurezza, la pubblica sicurezza, il questore ha anche facoltà di emettere un ordine di non accesso alle aree. L'ordine è a discrezione del questore, nel caso di recidiva, come dicevo, e è limitato nel tempo a un massimo di 12 mesi. Tra l'altro, in occasione di un incontro dell'amministrazione in prefettura, il prefetto stesso ha sollecitato, anzi ha invitato l'amministrazione a valutare di recepire questa possibilità proposta dal decreto legislativo e quindi andare a individuare all'interno del comune le aree soggette a maggior tutela proprio per garantire una maggiore incisività nel momento in cui si dovessero verificare fatti che vanno a turbare la convivenza civile.
è stata fatta appunto una sintesi di tutti quelli che possono essere i comportamenti che possono comportare criticità nei rapporti di buon vicinato, diciamo, e ne è stata fatta sintesi in questa bozza che viene proposta dal Consiglio Comunale. È un regolamento articolato, per cui andare a descrivere ogni singolo articolo sarebbe piuttosto tedioso, per cui io come presentazione del regolamento mi fermerei qui e rimarrei a disposizione di eventuali richieste. Grazie. Grazie Comandante Camerin. E vedo che ci sono già delle prenotazioni. Assessore Antiga, prego. Grazie Presidente, volevo solo 2 parole e chiedevo se era possibile al consigliere Tonon che facesse quell'emendamento che ho tanto apprezzato, sentito il Comandante, di fare il rodaggio di 6 mesi, anche di questo regolamento. Se lo fa bene, altrimenti lo faccio proprio, perché trovo interessante la cosa. Grazie. Grazie Assessore. Apriamo la discussione con il consigliere De Antoni. Prego. Diciamo, io non ho avuto modo di leggere tutto il regolamento, anche perché, come ha detto il comandante, cioè è fatto sulla base dell'esperienza insomma, di questi anni, cioè per ogni fatto accaduto in qualche modo lui ha cercato di trovare una risposta. È sicuramente quindi uno spettro ampio insomma, di casi affrontati. Il rischio diciamo, che può esserci in tutto questo è di arrivare con troppa puntualità sulle singole cose e quindi poi trovarsi in difficoltà nell'applicazione. Adesso, non so, ricordo cioè, gli orari diciamo quando è consentito con gli strumenti musicali di fare musica eccetera, no? Ci sono degli orari, si potrebbe discutere se va bene adesso non mi ricordo più, ma dalle 20 alle 24, sì, no, faccio per dire, no, ma si rischia, arrivandosi con quella precisione con cui è arrivato il regolamento, di sollevare anche tante osservazioni sui singoli punti. Credo che il lavoro che è stato fatto sia molto importante e molto, come dire, approfondito. Ho visto, se non ho capito male, che sono state fatte già 17 o 18 diciamo, revisioni, no, di questo regolamento. Ho letto male, sì, quindi proprio è il segno di un lavoro che è durato tanto tempo e quindi sicuramente è da apprezzare. Avevo capito in una riunione a cui ho partecipato, una delle due, che c'era la possibilità di fare questo DASPO si chiama, direttamente come polizia locale, oppure deve passare attraverso il questore? Questo non l'ho capito, me lo dice dopo. Comunque ad esempio quella formula lì è sicuramente interessante anche per le piccole cose che sono successe al nostro interno. Se qui in città ci sono dei punti in cui si incontrano queste persone, questi giovani che poi oppure ci sono anche altre zone, diciamo, sulla pista ciclabile, insomma, noi qui ci sono queste persone che magari potrebbero forse essere allontanate e non consentire loro di trovarsi in questi posti, perché mettendo assieme tutte le persone magari si crea qualche problema, come è successo anche in passato. Quindi da parte mia, come dire, un apprezzamento al lavoro fatto, diciamo, penso di votare a favore, diciamo, del documento, con un minimo di riserva tenuto conto della specificità, insomma, no, delle previsioni che probabilmente determineranno la necessità poi di fare delle ulteriori modifiche su quando poi il regolamento verrà messo in attuazione. Quindi ecco, finisco qui il mio intervento, che mi rendo conto non è entrato nel merito dei singoli punti, ma era molto difficile. Su ogni punto si potrebbe dire qualche cosa, ma è sempre discutibile in sostanza. Ecco. Grazie. Grazie. Consigliere. Consigliere Dus. Sì, ringrazio anch'io per lo sforzo che è stato fatto. È assolutamente necessario di tentare di normare e attualizzare le numerose casistiche. Ho sempre il timore quando andiamo a approvare nuovi regolamenti o a modificarne quelli precedenti,
perché poi nella realtà dei fatti ci si trova spesso ad applicare le deroghe a quei regolamenti, perché poi la casistica vuole che quell'evento preveda che allora si chieda al sindaco se si può soprassedere, allora il sindaco dice vabbè facciamo una deroga, e quindi gli uffici lavoreranno più per le deroghe a quel regolamento che se non sull'applicazione del regolamento stesso. Purtroppo questo succede molto spesso e speriamo che questa volta insomma, non accada. Naturalmente le norme è giusto che ci siano ed è giusto anche che lo siano scritte in modo chiaro e preciso. Mi ha fatto solo notare ad esempio una cosa molto banale che è, da quello che capisco è vietato ora apporre quei mini volantini sulle auto che trovate magari quando parcheggiate, se non sbaglio, no? Che è una cosa banale, però se parcheggiate l'auto in stazione ogni settimana vi trovate il bigliettino compro e vendo auto, e poi quel bigliettino il 99% delle volte va per terra, inquinamento, rifiuti, eccetera, eccetera, si incastra sul tergicristallo, cioè, e quella cosa lì ora non è più permessa. No? Quindi bene che sia stato normato anche questa cosa qui, che può essere molto banale, e bisogna ora darne evidenza, come si suol dire nella pubblica amministrazione, di questo lavoro fatto, perché metterla sul sito del comune purtroppo non è sufficiente, non so quali altri strumenti si possa avere, però magari anche, non so se c'era il WhatsApp, forse quello dell'allerta, cioè nel senso, essendo uno strumento che poi deve essere recepito dalla cittadinanza, sarebbe il caso appunto di darne diffusione, almeno del fatto che è stato approvato un nuovo regolamento che prevede cose rilevanti. Non lo so se il sistema di alert possa servire anche per questo oppure è inappropriato. Ecco. Grazie, consigliere. Consigliere De Bastiani. Sì, io non posso partecipare alla votazione di questo documento perché sinceramente non ho avuto il tempo di leggerlo e lo ritengo troppo importante per votarlo a scatola chiusa. È passato quanto tempo dall'ultimo consiglio comunale? Mi sembra più di un mese. Ecco, ci troviamo questa sera con un sacco di materiale, voglio dire, se un consigliere comunale che non ha partecipato alle commissioni, perché tra l'altro noi non facciamo parte della commissione che ha analizzato questo documento, e avrebbe dovuto in una settimana studiarsi tutto questo materiale qua, doveva applicarsi come minimo 5-6 ore al giorno, e io sinceramente non sono riuscito a farlo e credo che non siano tanti quelli che hanno avuto la possibilità di affrontarlo. Ripeto, il documento è troppo importante per votarlo senza averlo letto e senza averlo dibattuto, considerando poi che la prossima volta lo faremo fra altri 90 anni, no? Sì. Dal 31 a oggi non sono passati 6 mesi, dal 1931 a oggi non sono passati 6 mesi. No, io chiedo ai consiglieri comunali se voi non ritenete... Ero di questa commissione? No, beh, è una bella novità questa. Microfono. No, beh, questo è... Però non abbiamo mai parlato di questo... Andrò a vedermi il verbale perché non abbiamo mai parlato di... Consigliere Gomero, microfono. No, ha fatto bene. Ha fatto bene. Il consigliere De Bastiani faceva parte di questa commissione, abbiamo fatto circa un mese e mezzo fa la prima, dove c'era anche il consigliere De Attoni. Nella seconda volta, dopo che abbiamo riletto tutto e sono state fatte parecchie correzioni, una decina circa, e sono state integrate anche delle richieste fatte dai consiglieri di maggioranza relative a certi comportamenti tipo
tipo sui laghi, vietata la balneazione se non come dal regolamento nazionale c'è un bagnino o c'è una guardiania, visto quello che è successo ai laghi di Revine, e quindi ne abbiamo sviscerato questa roba qua. E i verbali sono stati pubblicati e firmati da me, anche sulle modifiche. Probabilmente ero assente, quindi chiedo scusa. Comunque la raccomandazione che volevo, l'osservazione che volevo fare al Presidente è che magari evitiamo di avere questi consigli comunali fitti e impegnativi, e magari ne facciamo uno in più e svisceriamo un po' assieme gli argomenti. Va bene, richiesta accolta. Consigliere Balliana? Sì. Allora, io vorrei, sinceramente, devo dire la verità, non l'ho letto tutto nemmeno io. Mi scuso, ma non sono riuscita effettivamente. Mi sono concentrata su altri documenti e su questo ho fatto fatica. E mia colpa, perché da consigliere comunale dovremmo essere sempre puntuali. Allora, la cosa che però ho cercato di capire anche dalle considerazioni fatte dal comandante sono, e le condivido, sulla questione di un nuovo modo di vivere, cioè ci sono delle evoluzioni nella società e di conseguenza ci sono comportamenti che sono cambiati nel corso degli anni e delle situazioni che si stanno creando nel territorio, anche nei piccoli comuni, che una volta assolutamente non succedevano. E qui penso a vari ambiti, non solo prettamente l'ambito della sicurezza, ma anche l'ambito ambientale, della tutela dell'ambiente, l'ambito anche del comportamento umano in generale, anche l'ambito stradale, cioè il discorso appunto dell'utilizzo dell'auto o dei mezzi di trasporto in determinate maniere rispetto a quello che succedeva una volta, forse meglio o forse di più, c'è l'aumento del traffico, quindi sono varie le considerazioni da fare. Quindi immagino che lo sforzo sia stato fatto appunto per riuscire un po' a disciplinare tutti questi aspetti che si sono evoluti. La cosa che però volevo sottolineare questa sera era questa, che soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti legati alla persona, mi sentirei di chiedere eventualmente se c'è stato anche un interscambio di informazioni del modo di procedere anche con l'assessorato alle politiche sociali. Perché dico questo? Perché secondo me certe situazioni che poi vediamo anche nel territorio comunale oggigiorno, ripeto che magari una volta c'erano lo stesso, non è che non ci fossero, però quest'oggi sono anche amplificate dai mezzi di comunicazione. Faccio un esempio per tutti, il discorso per esempio di Facebook, no? Ma lo dico come viene ampliato, cioè il problema, nel senso che per caso se c'è una situazione ma non dico di pericolo o di disagio di una persona, automaticamente lo sa quasi tutto, tante persone, tanti utenti che utilizzano Facebook perché qualcuno posta dei casi particolari, di situazioni particolari, e ecco che c'è una diffusione immediata di quella che può essere una difficoltà personale dovuta a situazioni di disagio. Quindi quello che non so se riesco a far capire il concetto è che da un mio punto di vista, e chiedo a lei se appunto c'è stata un'interazione con quello che sono anche i servizi sociali, magari nel provare a risolvere determinate situazioni che si verificano nel territorio. Non sto qua ad elencare perché sarebbero molteplici, cioè non sono poche e sono sempre in aumento, ripeto, perché c'è un'evoluzione della società. Io quello che sto dicendo è che utilissimo l'azione di regolamentare e di disciplinare e di cercare di tutelare con delle normative severe, però dallo stesso tempo sarebbe utile, dal mio punto di vista, mi ripeto,
mi ripeto, dal mio punto di vista sarebbe utile cercare qua, mi rivolgo anche all'assessore e ai servizi sociali, di interagire anche in modo diverso. Ecco, grazie. Grazie, consigliere Balliana. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente. Su questo argomento mi trovate particolarmente sensibile, soprattutto per i miei trascorsi amministrativi. Parlare di sicurezza urbana non è cosa facile. Era necessario, indubbiamente, adeguare il concetto di sicurezza urbana ai nostri tempi. Le esigenze sul territorio si sono mutate nell'ultimo decennio e in particolar modo nello stile di vita legato all'aggregazione di persone sia diurno che notturno. Siamo sicuri che la polizia locale saprà fare un ottimo uso di questo nuovo strumento amministrativo per la tutela soprattutto dei cittadini più fragili. Sono altresì sicuro, come da sempre, che nel caso i protagonisti siano persone in situazioni di disagio sociale, l'abbiamo sempre fatto, saranno, come sempre ovviamente, segnalati ai servizi sociali comunali, i quali da sempre si sono presi carico di queste persone. Comunico che il nostro voto è favorevole e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo nuovo regolamento, perché era vecchio di 90 anni, è meglio che lo diciamo anche sottovoce. Grazie. Grazie, consigliere Rosset. Consigliere Balliana. No, non avevo Niente. premuto. Consigliere Vareschin. Grazie Presidente, ho partecipato personalmente a un paio di riunioni di queste commissioni e ho visto che è stato un gran lavoro. Si è cercato di toccare tutti quanti i punti sulla sicurezza urbana. Condivido il discorso dell'avviamento di 6 mesi per magari smussare se c'è qualche problema, e una bella cosa senz'altro è il DASPO urbano, speriamo funzioni. Il nostro voto è sicuramente favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Varaschin. Consigliere Tonon. Grazie. Assessore, io la ringrazio per la sua cortese sollecitazione. Non credo di dover presentare un emendamento scritto. Penso che se c'è la garanzia meglio, l'affermazione e la volontà da parte dell'amministrazione di farlo, credo sia più che sufficiente. Grazie. Allora, credo fosse il regolamento più longevo che c'era in Comune a Vittorio, anche se, come capita spesso, lo stesso regolamento si basa su testi unici, su reggi decreti ancora del 31, ma è inevitabile, siamo in Italia. Io avevo qualche domanda da fare, dove più mi è caduto l'occhio. Allora, all'articolo 13, giusto per capire la razza, all'articolo 13, consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico. Al comma 1 si parla dei parchi, giardini, lungo la pista ciclabile del Meschio, panchine dei viali, eccetera. La domanda, sulle altre piste ciclopedonali, sì, no? Era per capire la ragione e il motivo, a meno che non siano scritti da altre parti. Poi avevo un altro paio di osservazioni. Ah sì, per quanto come si dice, la lingua batte dove il dente duole. Io ho guardato la questione degli strumenti musicali, perché c'è scritto che nelle proprie abitazioni
Anzi, scusi, 45. Chiunque nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali, giustamente, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbi ai vicini. E all'articolo 3, dunque, l'uso della batteria messo esclusivamente in locali totalmente insonorizzati. È già un problema. Totalmente insonorizzati non ce n'è. 3. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali, penso che qui si riferisca ai regolamenti condominiali, dalle 12 alle 15 e dalle 21 alle 9. Ora, è vero che siamo in edifici privati, però se poi andiamo invece a vedere nella musica, quella che si può fare in strada, è fino alle 22 e non fino alle 21. Se poi parliamo articolo 59,6. Se poi andiamo alla musica di accompagnamento nei pubblici esercizi, ben venga perché gli orari sono più ampi, però c'è un problema grosso secondo me, la lettera D. Dunque, i titolari di pubblici esercizi possono liberamente organizzare all'interno o all'esterno dei locali di somministrazione musica dal vivo di sottofondo o piano bar, purché, va bene i primi tre punti, il quarto, non siano utilizzati impianti di amplificazione. Ahimè credo sia quasi impossibile, perché è vero ci sono anche gli strumenti acustici, ma se uno suona una tastiera non può non avere un impianto di amplificazione, non può, che poi debba tenere il volume, qua si parla mi pare di 100 metri se non ricordo male massimo, che non si deve udire oltre i 100 metri, ma vietare del tutto diventa un po' castrante secondo me, nel senso uno può portarsi la chitarra acustica, se però non si porta un pianoforte o un clavicembalo o una spinetta, no. Quindi io direi, se è possibile, con le dovute cautele ovviamente, ma non vietare totalmente l'impianto di amplificazione, perché qualsiasi strumento, lo metto fra virgolette, moderno, una chitarra, una tastiera, eccetera, hanno necessità di un supporto di amplificazione. Basta, è tutto qua, grazie. Grazie. Consigliere De Bastiani. Sì, ho verificato, ero assente nella commissione, colpa mia. Comunque ribadisco che parlo anche per conto della collega Mirella Vagliana, non ce la sentiamo di affrontare il voto e quindi se ci considerate assenti a questa votazione. Grazie. Consigliere Dus. Non è una dichiarazione di voto però la mia, è un intervento. Sì, un intervento. Sì. Volevo capire, rileggendo un attimo così a spizzico bocconi il tutto, le bandiere sono normate? No? Sì? Perché era un tema su cui mi interrogavo tempo fa, nel senso esporre una bandiera deve essere richiesta autorizzazione? No. Può essere esposta per qualunque tipo di bandiera in qualunque posto della città? No, immagino, esatto, ecco. Quindi anche nei centri storici magari non ci possono essere esposte bandiere, magari, no, non so, ecco, magari... Non so, no, perché siccome appunto entriamo molto nel dettaglio su alcune cose, magari anche un focus, se non c'è già, sulle bandiere, è una riflessione che mi sono fatto in tutti questi anni girando, però ad oggi, visto che abbiamo un regolamento così preciso, magari volevo capire se era prevista e dove. Grazie. Grazie. Consigliere Rossetti. Vi rubo 15 secondi. Consigliere, lei lo sa che l'unica bandiera regionale che non può essere esposta se accompagnata dal tricolore è la bandiera del Veneto.
c'è una legge nazionale. Grazie. Grazie, consigliere voi Rossetti. Bene, siamo arrivati al termine. Dichiarazione di voto? Ah, sì. Il consigliere Tonon chiede un attimo una risposta relativamente ai quesiti che ha posto precedentemente. Prego. Allora, rispondo in ordine delle domande che sono state poste. Il consigliere De Antoni osserva che avendo inserito degli orari in molti articoli, gli stessi articoli possono diventare un po' rigidi e difficili da far rispettare. Gli orari in realtà li avevo inseriti proprio perché le persone ce li chiedevano. Quando ci telefonano ci chiedono ma fino a che ora uno può tagliare l'erba, da che ora deve smettere. Quindi è chiaro che tutti gli orari sono opinabili e infatti sono rimessi alla decisione del Consiglio Comunale, ma costituiscono una chiarezza per le parti. Cioè se abbiamo fissato un orario sappiamo dov'è il limite, sia per chi deve fare il lavoro rumoroso, l'attività rumorosa, nel caso dei rumori, sia per chi invece gradisce riposare. Il DASPO. Il DASPO urbano, un termine improprio, è quello che io ho spiegato all'inizio. Nel momento in cui viene accertata una violazione in una determinata area, che è stata individuata dal regolamento di polizia locale, urbana, l'accertatore ordina l'immediato allontanamento. Questo è il primo step. Se c'è recidiva, cioè se l'azione viene ripetuta, allora in quel caso sia il verbale di allontanamento, l'ordine di allontanamento deve essere comunicato immediatamente al questore. Ogni volta che il questore riceve l'ordine di allontanamento, valuta se quei comportamenti possono costituire pericolosità sociale, allora in quel caso può emettere quello che si chiama l'ordine di divieto di accesso all'area, che sarebbe il DASPO sostanzialmente. Quindi è questo il meccanismo di funzionamento. Sempre il consigliere Dus, mi sembra, che avesse detto che è bello stabilire regole, ma allo stesso tempo un po' ribadiva quello che aveva già osservato il consigliere De Antoni, diventano un po' troppo rigide. In realtà in tanti articoli e poi si ricorre alle deroghe. In tanti articoli sono state inserite delle clausole di flessibilità, cioè questa cosa è vietata, non si può fare salvo autorizzazione, perché dall'esperienza quotidiana ci sono situazioni che meritano una particolare considerazione nonostante la regola generale imponga un comportamento ben preciso. Il volantinaggio era già vietato, era vietato perché poi nel corso del tempo sono andate perse le norme che lo vietavano e lo disciplinavano. Solo recuperato nella memoria storica quello che già c'era e che comunque noi continuiamo a far osservare le persone che si rivolgono a noi per chiedere autorizzazioni. Sostanzialmente l'unica forma di volantinaggio ammessa è quella della consegna a mano, proprio perché responsabilizza chi lo riceve che dovrebbe smaltirlo correttamente. Per quanto riguarda il consigliere Bagliana che pone l'attenzione, diciamo, delle fragilità sociali. Allora, il regolamento è stato sottoposto all'attenzione di tutti i responsabili degli uffici comunali. È stato uno dei primi passaggi che abbiamo fatto una volta che avevamo costruito lo scheletro, l'abbiamo diffuso a tutti, l'abbiamo portato in giunta comunale proprio perché fosse condiviso da tutta la giunta. E per quanto riguarda invece la collaborazione con i servizi sociali, le assicuro che quotidiana forse è esagerato, ma almeno un paio di volte alla settimana ci sentiamo, perché ci sono situazioni in cui è impensabile poter intervenire solo come forza di polizia o solo come aiuto e assistenza sociale. Quindi molto spesso gli interventi li facciamo anche insieme. Quindi in questo regolamento non c'è molta evidenza di questa collaborazione, ma le assicuro che è molto molto frequente.
Il consigliere ha detto no, articolo 13 mancano le ciclopedonali. Probabilmente sì, nel senso che noi abbiamo individuato quelle che sono le esigenze del territorio negli ultimi periodi e sappiamo di cosa stiamo parlando. Avevamo bisogno di avere uno strumento per intervenire perché oggi non abbiamo nessuna possibilità. Quindi abbiamo individuato delle situazioni, nulla vieta che nel caso in cui sia necessario di integrarle riportando la questione al Consiglio Comunale. Strumenti musicali, gli orari, è un po' lo stesso discorso che si faceva prima per regolamentare un po', disciplinare la situazione. È chiaro che le autorizzazioni agli spettacoli in luogo pubblico o all'interno di edifici possono avere orari diversi. Stiamo pensando a una situazione condominiale nel disciplinare in questo modo. È vero, una stanza non può essere completamente insonorizzata, ma era per sottolineare la necessità di maggior tutela per chi usa la batteria, perché è tra tutti gli strumenti musicali forse il più impattante. Forse perché poi... esatto. E per quanto riguarda la musica di sottofondo nei locali. Questo è tutto un capitolo a parte di cui abbiamo parlato anche in commissione consiliare. Questa è musica di sottofondo. Noi abbiamo oggi una ordinanza, la 255, che prevede la possibilità di fare musica di accompagnamento nei pubblici esercizi per allietare i clienti e fissa determinati paletti. Nel corso del tempo questa ordinanza è stata ampiamente abusata, forse perché era intitolata Piccoli concertini, quindi è passata l'idea che si potessero fare dei concertini, degli spettacoli musicali all'interno dei pubblici esercizi. Con questo articolo e il titolo dell'articolo recuperiamo il senso di quell'ordinanza, che era quella di consentire al pubblico esercizio, come dicevo, di allietare i propri clienti con una musica di sottofondo. Proprio per questo motivo l'uso di amplificatori non è contemplato come musica di accompagnamento, pensiamo un po' al piano bar. Se una persona, un pubblico esercente, gradisce fare un qualcosa di diverso, può fare uno spettacolo e se questo spettacolo rimane all'interno di determinati paletti, 200 persone, lo può fare semplicemente presentando una scia. Quindi c'è uno step successivo. Dopodiché può presentare anche domanda di autorizzazione e fare uno spettacolo vero e proprio con dimensioni completamente diverse. Quindi questo articolo è stato per riportare al senso originale il contenuto di quell'ordinanza perché nel corso del tempo era andato perso. Tutti i pubblici esercizi hanno abusato di questo strumento suscitando notevoli lamentele da parte dei vicini e di chi abita nelle immediate vicinanze, anche non tanto immediate visti i volumi che venivano ottenuti. Per quanto riguarda le bandiere è disciplinato l'uso della bandiera europea, per quanto ne so, l'uso della bandiera europea, l'esposizione delle bandiere nei pubblici edifici, l'ordine con il quale devono essere esposte, non sono a conoscenza di divieti particolari per l'esposizione di altre bandiere. Sì, non sono... L'unico vincolo è che una bandiera, quando rappresenta un'istituzione ufficiale, lo Stato, la bandiera italiana, dovrebbe essere sempre esposta in condizioni decorose, non stracciata dal vento come si vede in qualche situazione, e se esposta di notte dovrebbe essere illuminata. Grazie, comandante. Consigliere Pagotto. Sì, grazie Presidente. Volevo approfittare della presenza del comandante. Visto che per noi il DASPO è una novità, può essere applicato nell'immediatezza in una persona o deve essere ricettiva in più volte? Cioè nel senso, si può applicare subito o deve essere compiere quell'azione diverse volte? Perché lei prima ha detto che ogni volta viene valutata in base alle volte che arrivano al prefetto, se non sbaglio, ha detto così. Allora se me lo spiega, grazie. Grazie.
Capisco che è un meccanismo un po' particolare, comunque sostanzialmente definite le aree meritevoli di maggior tutela, se uno commette una violazione all'interno di quell'area, una delle violazioni che poi sono state già individuate nella prima parte del regolamento, in quel caso là l'organo accertatore che interviene redige un verbale di accertamento della violazione. Immediatamente redige anche un ordine di allontanamento da quel posto. L'ordine vale 48 ore, decorse le quali la persona può ritornare in quel luogo. Nel caso tuttavia si ripresenti in quel luogo e ripeta la stessa violazione, cioè la reiteri, le comunicazioni che vengono inviate, quei verbali, quegli ordini di allontanamento che vengono redatti ogni volta, devono essere inviati immediatamente al questore. Il questore li raccoglie, naturalmente sarà cura anche nostra di segnalare le reiterazioni, cioè quando la violazione viene ripetuta, e in quel caso il questore ha la facoltà di emettere l'ordine di divieto di accedere a quell'area specifica. Quello è, tra virgolette, il DASPO. La valutazione del questore è libera nel senso che è lui che valuta la pericolosità sociale del comportamento che consente l'emissione dell'ordine specifico di divieto di accesso dell'area. E è lui che lo può valutare perché è lui l'autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale. No, volevo dire solo, se posso, per completare il DASPO che seguivo, in termini poi di recidiva può essere addirittura adottato per esempio a un residente del comune di Collumberto e gli viene interdetto di entrare nel comune di Vittorio Veneto, tanto per capire la completezza, quindi non solo il residente rispetto a delle postazioni, un viale ma rispetto addirittura a un residente di un comune rispetto a un altro comune, ovviamente in presenza di gravità. Consigliere Dus. Sì, un'altra domanda sempre tecnica, perché immagino che il regolamento sia frutto di esperienze raccolte nel tempo, no? Allora, il punto 8 dice consumare cibi o bevande sedendosi per terra, sui gradini o sulle soglie delle abitazioni. Quando avete pensato a questo punto, era per normare cosa? Cioè, nel senso, sì, No, sì, no, avevo capito. Cioè, immagino che sia arrivate delle segnalazioni, ci sono le persone che mangiano sui gradini di casa mia, ecco, non so, così è successo? Allora, ecco, scusi. Allora, nel caso specifico, questo divieto c'era già. Come c'era il divieto di sedersi sulle panchine con i piedi. Una cosa che quando ero un giovane agente che operava appiedato nel centro facevo osservare spesso. Ultimamente questi comportamenti che erano spariti, si erano eclissati, si sono riproposti, in particolar modo con anche una certa sfacciataggine, perché c'è stato modo di richiamare delle persone che si sono messe a bivaccare proprio davanti alla porta del municipio. E non era proprio rispettoso del luogo. Poi nel riflettere su queste situazioni si è pensato non certo alla persona proprietaria dell'abitazione che si mette sul gradino, cosa abbastanza improbabile a Vittorio Veneto, quanto piuttosto qualcuno che approfitti del gradino si sieda e magari lasci sporco davanti alla porta dell'abitazione di qualcun altro. Quindi le situazioni sono reali, le lamentele anche, e purtroppo questi comportamenti si stanno riproponendo mentre c'è stato un periodo in cui erano sostanzialmente scomparsi. Bene, grazie. Allora, approfittando un po' anche della presenza del comandante, io dico, ringraziando per il lavoro che è stato fatto, ma indipendentemente, comandante, da strumenti validi quali possono essere
i regolamenti, quali possono essere le sanzioni, come consigliere comunale, come cittadino, e indipendentemente anche mi rendo conto dagli aspetti organizzativi che lei può avere dei suoi uffici, chiedo che possa pensare maggiormente a portare i vigili, dal mio punto di vista, sulle strade. Secondo me sarebbe una cosa molto importante, sarebbe un deterrente alle multe, alle sanzioni, eccetera, alle persone che ci sono sulle strade, ai vittoriesi che vogliono vedere i vigili in strada, a piedi, circolare tra le vie, circolare tra i cittadini. Penso che uno sforzo fatto in questi termini qua possa rendere un beneficio maggiore alla città, ai cittadini, senza magari utilizzare strumenti così puntuali come il regolamento, come le sanzioni. Questo mi sento di dirlo come cittadino, come consigliere comunale. Grazie, Comandante, se farà qualche pensiero su quanto detto precedentemente. Insomma, ecco. Tonon? Grazie. Mi pare di aver colto dalla spiegazione del suo comandante che c'era evidentemente la necessità di rinormare, diciamo così, mi riferisco alla musica, di rinormare e riportare in carreggiata una modalità di esecuzione della musica nei locali che forse era uscita dai binari. Solo che mi sono riletto tutto l'articolo 41 e secondo me, visto che si parla comunque di impatto acustico, si parla degli orari entro cui si dice che la musica non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e non deve essere udibile oltre 100 metri, più altro, mi chiedo perché debba rimanere quello degli impianti di amplificazione vietati. Mi spiego perché. Ulteriore spiegazione. Allora, o uno ha uno strumento acustico, e allora ovviamente non c'è nessun problema, però se già ha una chitarra semiacustica non potrebbe usarla. Se ha uno che fa piano bar, per esempio, tutta la base ritmica è solo acustica, non è, scusi, è solo amplificata, non è acustica la base ritmica. Per cui dico, davvero rischiamo di avere dei locali che si trovano in difficoltà o se no, come ha detto lei, devono fare una scia ogni volta per fare un po' di musica di intrattenimento. Mi pare francamente, anche perché siccome ci sono comunque i vincoli fissati dalle norme sull'impatto acustico, sugli orari, e addirittura la lettera C sulla distanza, diciamo così, io mi chiedo perché come dire, debba essere vietato l'uso di questi strumenti. Ripeto, non lo trovo proprio sensato, ecco. Ma per il tipo di musica che si fa oggi anche, per il tipo di musica. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Prego. Allora, per l'utilizzo di impianti di amplificazione, la legge stessa che prevede che deve essere presentata una scia. Cioè, bisogna pensare che questa disciplina della musica di accompagnamento nei pubblici esercizi è stata creata ad arte per ampliare le possibilità che erano molto ristrette, molto restrittive da parte della legge. E quindi è un qualcosa in più che viene offerta ai gestori di pubblici esercizi rispetto alla norma che è abbastanza stringente. Cioè per fare musica, spettacolo e intrattenimento servirebbe sempre un'autorizzazione sostituibile con la scia a determinate condizioni. Quindi è un qualcosa in più, non è un qualcosa in meno. Vabbè. Ogni volta si fa la scia, ma no, se hai la chitarra elettrica fai la scia, se hai la chitarra acustica non serve. Secondo me, se questa è la ragione, ancora meno concordo sul tipo di norma, come è fatta la norma. Cioè, non ha senso per una persona, questa francamente. Cioè, se no si dice ogni volta si fa la scia, vabbè, saranno contenti i locali pubblici, però
il contrabbassista può suonare, il bassista no. Perché? Non fa mica più rumore, solo che mette una spina elettrica. Ma... Siccome ci sono 6 mesi, io spero che intanto i locali per 6 mesi non abbiano problemi. Vediamo in 6 mesi se c'è stata qualche richiesta o meno. Visto che... Saggia. Va bene. Passiamo dichiarazione di voto. Voto. No. Consigliere, vuole parlare? Sì. No, siccome confido, conoscendolo, nella preparazione e nell'intelligenza del comandante e di tutto il suo corpo, non mi metto a fare un emendamento su sta roba. Chiedo solo che in questi 6 mesi sia verificato se effettivamente questo tipo di divieto, diciamo così, o di permesso, vista dalla parte che ha indicato il comandante, comporta o meno dei problemi. Considerando ovviamente che bisogna a questo punto però verificare, perché se uno fino a ieri ha usato la tastiera per fare musica di sottofondo, cioè se continua a usarla e non viene a chiedere, teoricamente è fuori legge. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo in votazione. Ok. Un attimo che... Sì, giusto. I 2 consiglieri che non vogliono, per cortesia, sloghino dalla basetta. Ok, good. Presidente? Sì? Quindi dico io, rodaggio 6 mesi. Rodaggio 6 mesi, ok. Votazione. Tac. Ecco. Chiudo la votazione. La delibera è approvata con favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, assenti 4. Immediata eseguibilità questa? No, non ha. Abbiamo detto che facciamo il rodaggio, ancora meno. Perfetto, bene. Passiamo all'ultimo punto, forza che siamo quasi arrivati alla fine. Passiamo al punto relativo al nuovo regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare. Chiedo all'assessore Antiga di illustrare il nuovo regolamento. Lascio la parola all'assessore Antiga per la Grazie Presidente, una breve apertura al punto nuovo regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare e approvazione. Anche qua c'è stato uno sforzo importante da parte di tutti, che ringrazio, anche del dirigente Alessandra Curti che è qua e poi andrà a illustrare se serve il regolamento per l'intero, e anche questo è un regolamento che era sufficientemente datato, però giovane rispetto a quello di prima, perché partiamo dal 1987. Do la parola all'ingegnere, se posso, per l'illustrazione. Grazie. Buonasera a tutti.
siccome come ha detto l'assessore, noi andiamo questa sera a sistemare un regolamento che risale all'87, poi con successive modifiche, quindi rispetto a quello di cui si è appena discusso relativamente giovane, in realtà quello che è successo in questi 35 anni è una diversa percezione di come utilizzare il bene pubblico. Allora, il regolamento che è stato predisposto è stato scritto a più mani dai diversi uffici che in qualche modo gestiscono i vari aspetti del patrimonio immobiliare del Comune, ossia l'ufficio patrimonio, l'ufficio verde, ma anche la segreteria generale, perché ognuno gestisce un aspetto specifico che va dall'assegnazione di un immobile o di un'area piuttosto che di una singola stanza, magari per un evento temporaneo di 1 o pochi giorni. Quindi ci sono queste diverse voci che insieme hanno provato a fare un po' di ordine, rifacendoci poi a quelle che appunto sono le diverse sensibilità più che normative intervenute, nel senso che se 40 anni fa era normale che l'associazione si presentasse dal sindaco o dall'assessore di turno per chiedere una sede e si discutesse, la sede veniva concessa, oggi sappiamo che tutte queste attività vengono fatte sempre con un'evidenza pubblica. Quindi si vuole un po' porre ordine sia al regolamento sia a tutta una serie di situazioni in essere, datate anche di qualche forse decina d'anni, di convenzioni fatte senza scadenza che assegnavano beni del Comune ad associazioni. Noi sappiamo che un contratto deve comunque contenere al suo interno una scadenza, poi potrebbe essere, non è il caso previsto dal regolamento, ma potrebbe essere di 99 anni, ma una scadenza ci deve sempre essere. Noi siamo invece in questo momento, ci troviamo a gestire situazioni che non hanno alcun tipo di scadenza all'interno dei patti stabiliti a suo tempo. Entrando nel merito del regolamento, il regolamento si compone, è molto semplice, direi anche abbastanza breve insomma, da leggere, si compone di 4 sezioni. La prima che parla della gestione dei beni del demanio, del patrimonio disponibile e indisponibile. La seconda sezione disciplina la gestione temporanea dei locali comunali, quindi quello che dicevo, la singola stanza che viene richiesta per l'evento particolare. La terza sezione parla della gestione delle aree verdi. E poi, l'ultima sezione sono le norme finali, che sono 3 articoli. Dell'ultima sezione, quindi partiamo dalla fine, la parte più interessante è forse l'articolo 41, che prevede, così come poi è scritto anche nella delibera che propone l'approvazione di questo regolamento, prevede chiaramente la decadenza di tutti gli atti in contrasto con questo regolamento e l'allineamento nel tempo massimo di 2 anni, comprendendo fra questi atti non solo i regolamenti o parti di regolamento che sono sostituite e superate da quello che andiamo ad approvare questa sera, ma anche questi contratti di cui parlavo prima, concessioni, convenzioni, cose un po' particolari, nate in tempi dove forse c'era meno attenzione anche alla correttezza della forma e che non contengono soprattutto al loro interno una data di scadenza. Andando in ordine, quindi, la prima sezione, dicevo, parla dei beni del demanio, del patrimonio indisponibile e disponibile. Nel regolamento è indicato quali sono i beni del patrimonio indisponibile. Per quanto riguarda i beni del demanio ci dobbiamo rifare al codice civile che dice, per quel che è il comune, che appartengono al demanio le strade, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche, oltre ai cimiteri e ai mercati comunali. Quindi i beni del demanio sono esclusivamente questi. I beni invece del patrimonio indisponibile sono una categoria ben più ampia,
Tutto il resto delle proprietà del comune diventa patrimonio disponibile. La grande differenza è che mentre per il demanio è il patrimonio indisponibile, noi possiamo affidarlo a terzi attraverso la concessione amministrativa, per quanto riguarda il patrimonio disponibile entriamo invece in una gestione di tipo privatistico e quindi propriamente col contratto di locazione. Il regolamento individua all'articolo 8, scusate che me lo apro anch'io, all'articolo 8 individua gli scopi sociali e quindi disciplina l'assegnazione dei beni del patrimonio indisponibile o del demanio per scopi sociali o l'assegnazione degli stessi, quindi articolo 7, o l'assegnazione degli stessi beni per scopi non sociali. Per scopi non sociali significa che io potrei assegnare un bene del patrimonio indisponibile o del demanio anche per uno scopo di tipo commerciale. L'importante è che questa assegnazione venga sempre fatta su evidenza pubblica, quindi preceduta da un bando dove si individuano i beni che vengono messi a disposizione e le condizioni. Importante ancora è che la concessione prevede comunque il riconoscimento di un affitto che va da un minimo di 100 euro fissato dal regolamento a un massimo che verrà valutato di volta in volta a seconda dell'utilizzo del bene del bando che si andrà anche a proporre, fino a un massimo del 70% di quello che potrebbe essere un valore di locazione che viene stabilito invece valutato dall'ufficio. Per quanto riguarda invece il patrimonio disponibile, anche questo viene affidato sempre previo bando, però qui abbiamo che, aspettate che me lo sono segnato, che viene pagato l'affitto, il patrimonio disponibile potrebbe essere dato anche incomodato, anche il patrimonio indisponibile può essere dato incomodato ma esclusivamente agli enti del terzo settore, quindi facciamo riferimento al decreto legislativo 117 del 2017. Ecco, mentre per quanto riguarda stavo dicendo, il patrimonio disponibile viene dato su procedura pubblica e quindi in affitto o locazione, insomma. Dopodiché, chiaramente sono indicati gli obblighi che le associazioni o comunque coloro che ricevono il bene devono garantire, che sono pagamento del canone, la manutenzione ordinaria, la concessione che viene fatta, stiamo parlando concessione patrimonio indisponibile, o il contratto di locazione potrebbero prevedere anche la possibilità per chi utilizza il bene di effettuare anche interventi che vanno oltre la manutenzione ordinaria, quindi interventi di manutenzione straordinaria o migliorie. Queste chiaramente devono essere preventivamente approvate dal Comune e alla fine del periodo di concessione / locazione rimangono all'ente, al Comune, senza che abbia nulla, che la controparte abbia nulla a pretendere, a meno che non sia diversamente pattuito fin dall'inizio. È stato posto un limite per quanto riguarda la concessione di 9 anni, questo per un motivo pratico, nel senso che le concessioni che superano i 9 anni sono soggette a registrazione e quindi si è scelto di fare concessioni per 9 anni. Le concessioni non possono essere, questo per legge, rinnovate, tuttavia sia per la concessione che per la locazione è previsto il diritto di prelazione per chi già utilizzava l'immobile, purché, ma questo credo sia ovvio, partecipi al bando, perché se non partecipa è evidente che forse non è interessato. Per quanto poi riguarda la gestione temporanea dei locali, quindi quella che può essere la singola stanza che viene richiesta per un evento particolare o, non so, una serie di lezioni, di conferenze, ma quindi non un utilizzo continuato nel tempo. Qua non abbiamo il bando, perché chiaramente non è il Comune che può sapere quando l'associazione XYZ ha bisogno del locale, sarà
io parlo di associazioni, ma in realtà può essere il singolo cittadino, può essere anche una figura giuridica di tipo economico che farà la richiesta almeno un 20 giorni prima e chiaramente poi ci sarà un'istruttoria. È previsto il caso in cui ci siano più richieste concorrenti, come entrare nelle istruttorie e a chi affidarle, e le modalità di utilizzo, il rilascio della concessione, ma sono cose che già in realtà viviamo quotidianamente, abbiamo solo cercato di metterli in ordine. La cosa forse un po' più nuova è la parte relativa alla gestione del verde, degli spazi destinati a verde pubblico. Allora, intanto è importante definire quali sono e quindi all'articolo 32 abbiamo fatto un elenco dove diciamo che questi spazi sono i giardini, il verde attrezzato, i parchi, altri spazi verdi destinati alla fruizione nel tempo libero, siepi, fioriere e aiole mobili, aiole rotatorie e parterre. Quindi andiamo dal poco più che il vaso fino a quello che può essere un parco. Chiaramente la dimensione e la qualità del verde che viene dato in gestione richiede delle modalità diverse. Possono essere dati in gestione dal singolo cittadino all'associazione ente del terzo settore fino anche comunque a una figura giuridico-economica. Il singolo cittadino chiaramente non potrà avere in gestione il parco, perché? Perché la gestione di un parco richiede, a parte l'impegno anche economico, ma soprattutto comporta delle responsabilità che il singolo cittadino difficilmente può accollarsi. Quindi il singolo cittadino potrebbe avere l'apertura e la chiusura però di un'area verde. Ci sono aree verdi che vengono aperte e chiuse secondo gli orari stabiliti dall'amministrazione, così come può gestire l'aiola fuori di casa, quindi piccole aree, e il singolo cittadino può far richiesta di gestire queste aiole, non ha necessità di un bando di evidenza pubblica. Si parlava, quando abbiamo letto velocemente in commissione il regolamento, proprio del negoziante che volesse sistemare l'aiola fuori dal suo negozio, rientra nella categoria del cittadino che chiede di gestire un'aiola, quindi fa la richiesta e gli viene concesso, anche perché dubito che ci siano richieste concorrenti che vogliono gestire la medesima aiola. Magari saremmo felicissimi, ma di solito non è così. Per quanto invece riguarda tutte le altre aree, lì ritorniamo al bando di evidenza pubblica, quindi l'amministrazione, la giunta individua quali aree intende valorizzare con questo strumento, vengono rese note le aree per i diversi tipi di aree, perché chiaramente saranno diverse le modalità di gestione, verrà predisposto un bando e quindi le figure interessate potranno partecipare a un bando che prevederà la valorizzazione di queste aree. Quindi quello che che è lo scopo non è tanto di dire l'associazione degli amici del verde mi taglia l'erba a gratis, ma è l'associazione degli amici del verde gestisce questo parco perché ha un progetto di valorizzazione. Ovviamente nel progetto di valorizzazione, che prevede l'utilizzo del parco e quindi garanzia che ci sia la sicurezza, l'igiene, il decoro, taglierà anche l'erba. Tant'è che ogni bando è previsto, dovrà stabilire i contenuti minimi del progetto di valorizzazione. Si parla poi della possibilità di ricorrere alla sponsorizzazione. Questo in particolare è pensato per le rotatorie. Ormai girando per il nostro territorio vediamo spesso rotatorie con la scritta, con la tabella del fiorista o di turno, per cui la possibilità di affidare la manutenzione delle rotatorie con un contratto di sponsorizzazione ai sensi del codice dei contratti. Quando l'abbiamo scritto era il decreto legislativo 50, ora che lo applichiamo probabilmente sarà il nuovo codice, che comunque continua a prevedere questa figura e anche per interventi come questo l'ha anche abbastanza semplificata, quindi si dovrebbe riuscire.
scusate, riuscire senza grossi problemi. Ecco, questa è un po' un'estrema sintesi dei contenuti. Adesso, se ci sono domande, cercherò di chiarire magari meglio qualche passaggio. Consigliere Gomiro. Se mi ascoltano? No, niente. Ti succede. Scusate un attimo, signori. Sì. Prego, consigliere. Mi chiedo, stiamo normando tutto? Prima è stato contestato un po' anche il lavoro che abbiamo fatto col comandante Camerin, vecchio. Non contestato, ha fatto delle precisazioni, ma qua andiamo a toccare un problema non da poco nella città. Qua si dice che entro 2 anni tutti devono andare a bando su tutto e ci sono delle situazioni con delle associazioni a livello nazionale, come a San Giacomo alle Filande, che ce ne sono 5 o 6, che sono là da decenni e nessuno le ha mai toccate. Se adesso ne arriva un altro che gli frega il posto, cosa succede? Che offre di più? Cioè, un tantino di buonsenso su questo regolamento non mi sembra ci sia, è normato, preciso. Allora io dico questo, bene, io associazione prendo quell'area, la pulisco, la tengo in ordine, ma se non lo fa neanche il comune tenere in ordine le strade o tagliare gli alberi lungo la strada e bisogna che noi lo contestiamo, mi vuoi che il comune mi venga a dire guarda che non hai tagliato entro quel periodo l'erba o non hai pulito la iola che ti ho assegnato l'area? Quello che mi dà un po' fastidio di normare queste robe qua. Perché ragazzi, lungo l'argine del Meschio, adesso per fortuna negli ultimi anni non è successo, ma c'era l'erba alta così, lungo i cigli e le strade no, piove tanto, piove poco, però noi normiamo le associazioni che prendono in gestione i parchi e non normiamo il comportamento del comune nel confronto nel territorio. Questo mi dà un po' fastidio, perché mi va bene tutto, mi va bene gestire tutto, mi va bene che ci sia un responsabile, non mi va bene che l'amministrazione mi imponga che sulle aree pubbliche o sulle aree assegnate ci deve essere una precisione, ci deve essere anche da parte dell'amministrazione e lei è dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Vittorio Veneto. Quando i cittadini chiedono determinate cose devono essere rispettate. Allora le leggi sono uguali per gli amministratori e anche per i cittadini o le associazioni o chi ne fa parte che deve gestire queste cose qua. Grazie. Grazie, consigliere Gomiro. Mica per niente, vai là, e mi dice, no, non ti attieni bene. E strada e niente. Altri interventi? Scusate, magari lo anticipo, prima in conferenza di capigruppo, relativamente a un articolo, cioè l'articolo 18 sulle finalità, c'è stata un'osservazione sul comma 4, ovvero, ultimo capoverso, relativa a, nell'ambito del perseguimento dei fondamentali principi di libertà, eccetera, 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 praticamente è stato proposto di modificare quindi l'ultima riga o che abbiano tra loro fini l'apologia del fascismo, del nazismo, del comunismo in modo diverso. Allora, lo facciamo dopo, verso la fine, ma intanto ve l'ho anticipato. Ok, prego, consigliere Tonon. Grazie. Mi è fatto venire in mente la famosa frase le leggi sono, ma chi pone mano ad esse? Succede in ogni tempo e in ogni luogo. Io avevo un paio di domande per chi ha redatto questo bando, su questo regolamento, chiedo scusa. Allora, articolo 7, comma 2.2, si parla del criterio di scelta del concessionario, per cui si dice il dirigente competente sulla base dei seguenti criteri lo assegna. 2.1
priorità a favore di soggetti e associazioni insediate o aventi sede nel territorio comunale. 2.2 assenza di morosità o contenzioso nei confronti del Comune, anche di singoli iscritti al soggetto richiedente. Allora, mentre la prima parte mi va benissimo, la seconda mi lascia molto perplesso per vari motivi. Uno, mi spiego, se poniamo che io abbia un contenzioso col Comune in fatto di ICI, punto. Faccio parte dell'associazione il cui presidente è Maurizio Gomiero. Cioè, a lui non la assegnano perché io ho un contenzioso col Comune in fatto di ICI, no, che secondo me è proprio fuori luogo del tutto. 2, io magari... No, ma fra l'altro lui potrebbe non essere a conoscenza di quello che... ma neanche il Comune può... Ma neanche il Comune sa che io faccio parte della sua associazione, per cui questo secondo me è proprio da cassare perché è proprio sbagliato. 2, qua si cita al comma 12 del medesimo articolo, per quanto, a parte qualche virgola che manca, per quanto riguarda il complesso ex filante sito in, presumo, San Giacomo di Veglia, destinato a scopi sociali, virgola, vale quanto previsto dal presente articolo. La domanda è, ma perché è scritto? Cioè, e tutti gli altri immobili? Perché cioè, anche perché si parla di quello destinato a scopi sociali, ma non tutto è destinato a scopi sociali del sito delle Filande. Mi chiedo perché questo venga citato. Poi solo forse un vezzo questo, a fine pagina 9, articolo 8, attività ricreative, sportive, culturali, di tutela ambientale miranti a produrre, io metterei piuttosto a favorire, mi pare più bello, perché produrre aggregazione mi sa tanto come un linguaggio eccessivamente legato al profitto, diciamo, ecco. Per quanto riguarda invece l'altro articolo ha già spiegato il Presidente, per cui resto in attesa, grazie. Dov'era l'ultimo del produrre? No, era solo pagina 9, l'ultima riga. Pagina 9, l'ultima riga. Favorire, cioè, sì, o generare, benissimo. Ecco. Perché produrre... O favorire. Boh. Favorire. Mirella, consigliere Balliana. Grazie. Beh, innanzitutto sì, il regolamento è abbastanza corposo e quindi anche questo ha necessità di essere letto in modo attento. Io andrei più sull'applicazione poi, no? Perché il regolamento lo abbiamo in parte capito, poi sui vari casi, le casistiche che poi vediamo ogni giorno conoscendo le associazioni o frequentandole, le domande che vorrei porre sono queste. Innanzitutto, quando viene affidato un immobile a scopo di lucro, sì, ad un'attività con scopo di lucro, eventualmente l'importo che verrà chiesto, immagino abbia delle tariffazioni o quantomeno si basi su alcuni aspetti commerciali che verranno presi in considerazione e quindi vorrei chiarire un po' su questa cosa qua. Poi per quanto riguarda le associazioni che attualmente occupano delle sedi, degli immobili, e vorrei capire anche qui, allora ci sarà immagino una riformulazione di una convenzione. In quel caso queste associazioni dovranno, non ho capito bene se possono rimanere a titolo gratuito oppure devono versare un importo anche minimo, come ha detto lei, da forfettario da 100 euro a salire, no? Quindi c'è una rivalutazione di tutti anche i posti che attualmente sono occupati. A bando? Sì. Ok, vabbè, ma magari sì, vorrei proprio capire perché effettivamente ci sono associazioni che sono parecchi anni che sono sempre nello stesso posto. No, sto cercando di calare il regolamento nella realtà poi comunale che avrete fatto sicuramente anche voi. Quindi mi sto chiedendo, viene per forza istituito un bando a cui questa associazione o altre associazioni parteciperanno rispetto ad un luogo da dare.
cioè, possiamo ipotizzarla così. Per me qualche problemino ci sarà, ma vorrei capire se è effettivamente così la transizione. Poi, altra cosa, per quanto riguarda il discorso di grossi impianti, mi viene in mente gli impianti sportivi, no? Ok, la gestione di impianti sportivi a determinate concessioni, che deve essere pluriennale. Ha parlato appunto, io faccio l'esempio degli impianti sportivi perché mi sembra che è quello che in questo momento di proprietà di comunale sono gestiti per lungo periodo, no? Quindi in quel caso vedo che c'è tutto il discorso delle volture di quanto riguarda il consumo, i contatori del riscaldamento, dell'energia elettrica e dell'acqua, dove c'è la possibilità di farlo, e quindi sì, capisco che si va, mi sembra che più di una volta è stato fatto emergere anche qui in Consiglio queste difficoltà poi degli impianti sportivi che siano veramente tariffati, nel senso che coloro che sono dentro, che li gestiscono, siano effettivamente, riescono a pagare poi tutte le spese e quant'altro. Comunque qui diventa un'importante rivalutazione di quello che è poi tutto il patrimonio comunale. Per quanto riguarda invece mi trovo favorevole all'uso delle concessioni delle sale o dei locali a breve periodo, e mi fa piacere trovare la gratuità per alcuni soggetti che insomma si occupano poi della parte amministrativa, o non solo associazioni iscritte al registro comunale delle associazioni, ma anche i gruppi consigliari presenti in comune, ai partiti rappresentanti in Consiglio Comunale, in Consiglio Regionale, in Parlamento e Consigli di quartiere. Questo mi sembra una importante iniziativa che mi sento veramente di sottolineare e di condividere e di applaudire, nel senso che non è da tutti i comuni fare questa apertura, e questo veramente sono molto soddisfatta e felice di questo. Per quanto riguarda invece il verde, altra tematica secondo me molto importante, proprio per il discorso che abbiamo sempre fatto in aula, cioè che il nostro comune ha un patrimonio verde così molto ambientale, molto esteso, e secondo me se questo regolamento potrebbe aiutare proprio alla manutenzione poi di quelli che sono sia di semplici aiuole, ma anche eventualmente di parchi. Cioè, secondo me questo passaggio è molto importante, perché guardato anche dei regolamenti in altri comuni più grossi, ho guardato ad esempio, faccio l'esempio estremo di Padova, che è l'estremo come comune, non è paragonabile, però voglio dire ci sono proprio cioè i volontari per il verde, cioè sono regolamentati, nel senso che uno può chiedere la gestione di determinate aree, quindi voglio dire sicuramente facilita tutta una serie di passaggi che fino adesso forse erano anche un po' difficoltosi. Quindi ecco, mi sento insomma di ringraziare, anche se sicuramente ci saranno delle possibilità di migliorare qualcosa, ma mi sembra che il lavoro sia stato positivo. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Dus. Sì, innanzitutto ricordo al Presidente che siamo a 5 ore e 35 di Consiglio Comunale. Sì, e lei, quando era seduto Sì. su questi banchi, ogni consiglio ricordava che non era ammissibile per chi fa questo lavoretto, diciamo, stare ore seduti a discutere a mezzanotte di questi regolamenti. E io sono qui oggi per ricordargli che lei da Presidente invece continua la seduta dopo 5 ore e 35. Allora, caro consigliere Dus, intanto questa non è la norma ma è l'eccezione. Poi ho sempre detto e ribadisco che se un punto, e questo è l'ultimo punto, è a cavallo, si finisce. Ho capito. Quindi adesso continui. Noi il punto lo finiamo, però dico, quando lei prepara Guardi, è l'intervento- fuori luogo perché No, i 5 consigli ore, comunali 5 ore e 35 è fuori luogo la sua osservazione, perché i consigli comunali nella norma sono sempre finiti prima di mezzanotte. Assolutamente è Chiaro. vero, però i consigli comunali un tempo Avanti, iniziavano continui. I consigli comunali un tempo iniziavano alle 20, ora iniziano alle 18. Continui pure. Continuo, sì.
No, in merito al punto... scusi, mi fa il controeco? Non ho capito, ma dove siamo, alle elementari? Non so. E in merito al punto, credo che sia un buon regolamento, soprattutto perché magari potrà consentire a dei privati di gestire, ad esempio, le rotonde che sono tenute come tutti noi vediamo quotidianamente. Quindi l'iniziativa adotta una rotonda mi sembra un'iniziativa interessante. Mi chiedevo ad oggi, siccome ci sono delle rotonde che vengono gestite da dei privati, c'è già comunque una sorta di convenzione che viene fatta per le rotonde, domando? No? Quindi quella della caserma del Quinto Corpo è fatta... no, è roba vecchia. Ah vabbè, comunque, ecco, anche di questa cosa qui magari se ne diamo evidenza, che così chi ha degli interessi legittimi nel sponsorizzare la propria attività potrà magari curare una rotonda, ad esempio quella della zona industriale che è terra di nessuno perché è provinciale, quindi l'erba non viene tagliata, eccetera, eccetera. Sì, 3 proprietà e alla fine abbiamo visto le condizioni, ma anche quella a nord all'uscita del traforo è stata tagliata l'erba lungo i bordi, però sì, dai, insomma non è una cosa che si può continuare a vedere così. Grazie. Consigliere Bastiani, prego. Sì, il consigliere Gomiero mi stimola un'osservazione. A proposito di regolamenti, mi viene in mente quando abbiamo votato il regolamento per la concessione delle benemerenze. Non so se vi ricordate, penso 6 mesi fa, 8 mesi fa. Abbiamo votato in questa sala un regolamento per le benemerenze. No. Sì, solo 2 mesi. Vabbè. Consigliere De Bastiani, le faccio notare che è la seconda volta che il consigliere Gomiero... No, vabbè, mi sembrava che fosse passato tanto tempo, sono passati 3 mesi, bene. La richiamo. In quell'occasione io avevo fatto notare, poiché il regolamento diceva che le benemerenze possono riceverle solo cittadini di Vittorio Veneto, io avevo fatto notare che forse era il caso di estendere anche ai paesi limitrofi, in quanto, e avevo posto un ipotetico caso, metti caso che un ragazzo di Tarzo che faccia parte di un'associazione sportiva di Vittorio Veneto consegua risultati eccezionali nel campo dello sport, magari assieme anche ad altri amici, questo non può ricevere benemerenza cittadina in quanto non è cittadino di Vittorio Veneto. Magari i suoi compagni di squadra sì e lui no. A questa osservazione mi ricordo che c'è stato un intervento netto dell'assessore Antia che ha detto no, andiamo avanti, così non se ne parla. Mi era rimasto impresso. Dopo pochissimo tempo è stato portato in commissione a Vittorio Veneto la proposta per delle benemerenze cittadine, l'ha portato l'assessore della cultura. Sono state proposte benemerenze a 7 persone. Ecco, delle 7 persone o 6, nessuno era di Vittorio Veneto. Quindi la mia considerazione finale è che usando le famose parole di Flaviano, la situazione è grave ma non è seria. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Ingegner Curti, prego. Allora, io provo a rispondere alle domande che sono state fatte, partendo dalle domande del consigliere Tonon, quindi articolo 7, il punto 2.2, quando lo abbiamo pensato, in realtà non pensavamo che lei è iscritto all'associazione
della Proloco, ad esempio, che magari fa 150, 200, 300 associati e quindi però lei non paga l'IMU e la Proloco non può avere. Pensavamo al direttivo delle associazioni, quindi secondo me questa è una cosa, rileggendola adesso, perché quando una roba la si scrive, secondo me, io quando la scrivo sono convinta, penso, mi faccio un mio film, la rileggo, continuo a vedere questo film, adesso ho visto un film diverso. Quindi ripartendo dal regolamento precedente dei 6 mesi di prova, credo che questa sia una cosa che possiamo tranquillamente andare ad aggiustare, perché è chiaro, anche perché come giustamente ha detto lei, io non so se lei è iscritto a un'associazione e se viene da me a chiedermi un immobile, l'associazione a cui lei è iscritto, io non so se lei paga l'IMU, mica la vedo, io per fortuna non mi occupo dell'IMU. Poi l'altro punto era, scusi un attimo, il comma 12, in realtà adesso si stava un attimo valutando se non era addirittura il caso di eliminarlo come comma, nel senso che voi sapete che le filande vivono di vita propria, hanno un loro regolamento, però a questo punto, e lo abbiamo detto prima quando abbiamo detto che appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, vengono disciplinate in toto da questo, sia per quanto riguarda gli scopi sociali, sia per quanto riguarda le attività, diciamo, cosiddette con start-up o comunque potrebbero nel tempo diventare anche attività di tipo commerciale in senso lato, cioè non che oppure tutte sociali, quindi viene tutto disciplinato da questo. Adesso capiamo se modificarlo in questa sede. Sì, se può, segretario? Vi sto ascoltando. Ok. Non lo so. Ok. Poi invece per quanto riguarda... Dipende da voi, non no. Sì, in quel senso. Allora, per quanto riguarda invece le domande che ha fatto la consigliera Bagliana, per le associazioni già occupanti, allora, cioè, non è che la situazione sia che tutte le associazioni del Comune di Vittorio Veneto hanno in mano una concessione alcune, molte in questi anni sono anche già state allineate comunque, perché quello che è scritto poi nel regolamento sono prassi che già applichiamo, per cui molte associazioni sono già allineate. Quelle che non sono allineate e che verranno allineate nei prossimi anni, chiaramente parteciperanno a un bando ad evidenza pubblica, però nel regolamento abbiamo scritto che chi è dentro ha comunque il diritto di prelazione. Dopodiché il discorso dell'importo minimo lo dobbiamo mettere perché la concessione non è a titolo gratuito. Tuttavia noi abbiamo anche previsto che se si tratta di associazioni del terzo settore sia invece possibile il comodato gratuito, quindi ci sarà chiaramente una valutazione caso per caso. Per gli immobili invece affidati a scopo di lucro, nel momento in cui viene fatto il bando, la Giunta stabilisce il canone da pagare. È chiaro che se io... adesso faccio un esempio che non c'entra niente, ma dovessi affidare un immobile per far negozi, sì, ci sarà un canone che magari può essere più basso dell'affitto che ordinariamente si paga a Vittorio Veneto perché l'amministrazione vuole incentivare o valorizzare una zona, ma il canone assoluta, e non saranno neanche i 100 euro, insomma, però c'è una certa... sì, non abbiamo voluto già mettere i paletti, per cui gli impianti sportivi non sono disciplinati da questo regolamento. Per cui i dubbi che lei aveva sono legittimi, ma non seguono questa disciplina, così come non sono disciplinati da questo regolamento tutte quelle aree verdi che fanno parte del demanio, perché sono le aree verdi di lottizzazione, per capirci, dove i lottizzanti hanno sottoscritto una convenzione, un atto d'obbligo, comunque denominato, in cui si sono impegnati a farne la manutenzione, quindi sono esclusi, ma gli impianti sportivi proprio non rientrano in questo regolamento. Io mi ero segnata queste domande, non so se ho dimenticato qualcosa. Sì, sul microfono però. Grazie, solo perché sia più chiaro, sempre articolo 7,6, io direi di mettere il 70% del valore di mercato di locazione
così, o del canone di locazione così come quantificato, perché se no si potrebbe intendere il valore di mercato, quanto vale l'immobile. Sì, e diventa, sì, ma non lo c'ho più nessuno. Grazie. Consigliere Varaschin, prego. Grazie Presidente, faccio anche la dichiarazione di voto. Mi ricordo che questo regolamento era stata una richiesta dei consiglieri appena insediati, quindi ne è passato di tempo e mi ricordo portai un regolamento di Padenghe sul Garda per vedere di copiare in qualche maniera. Comunque ben venga che le associazioni, le aziende e i cittadini possano contribuire al decoro della loro città e il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Assessore, se no... Concordiamo il testo? Concordiamo i testi perché sennò si scrivono troppe robe. Non sappiamo più che cosa dobbiamo fare. Sì. Grazie Presidente. Se posso faccio un po' di sintesi e andiamo a votare magari se siamo tutti d'accordo già modificato il testo. Se non ricordo male, a pagina 8, al punto 2.2 che osservava il consigliere Tonon, insomma, credo che sia più corretto mettere magari o quantomeno restringere i componenti del direttivo. No, ai componenti del direttivo magari è corretto perché siamo una limitazione di 3-4 persone, non giustamente, come diceva il consigliere Tonon, magari 200 associati che uno non può sapere dell'altro. Solo per dare un minimo di... Ma se... no, ma consigliere, domanda, e se non lo sa? Sì. Dovrà raccoglierà le relative firme dei componenti. Non stiamo mica pensando... No. Scusa. Non possiamo neanche discutere il regolamento in consiglio comunale così. Le commissioni sono fatte Lo togliamo per... avanti, se no non finiamo. Pagina... Abbiamo del comune, anche dei singoli, via tutto. È tolto. Perfetto. Glielo do Quindi, io modificato. Modifica numero 1. Poi, pagina 9, del valore di locazione, giusto? Del mercato. Perfetto. Senza del mercato. Il canone di locazione. Ma il canone di locazione di mercato, giustamente, parliamo di locazione di mercato. Quindi corrente, per capirci. Il punto numero 12, siccome anche in questa sede ho visto che ci sono state delle interpretazioni nuove, se posso lo casso, proprio lo togliamo, e aggiungiamo però alla pagina 26, nelle norme transattorie finali, che abroghiamo il regolamento dell'ex filande, che oggi è in vigore. Quindi da domani mattina vale questo anche alle filande. Quindi sia per la parte dove è commerciale, sia per la parte dove è sociale. Poi, sempre a pagina 9 in calce, quindi è eliminato, sì, questo è cassato ed è a posto. No, perdoni, poi al 9, sempre sotto, togliamo produrre con favorite. Articolo 8, pagina 9, secondo rigo in basso. Questo qua. Vabbè. Perfetto. Poi mi sembra che... Sì, dopo c'è il 18, lasciamo per ultimo il 18. C'è. Ha finito, Assessore? No, io se c'è altro lo aggiungo. Allora... Sì, no, volevo capire se c'è altro prima, perché il segretario forse si era appuntato a qualcosa. Articolo, io mi sono perso il 41, giusto quello che apro. Articolo 18. Comma 4. Articolo 18. Comma 4. Comma 4. Allora, fino a sì, religiosi,
fino a religiosi e poi Poi va eliminato quello che c'è scritto. O che abbiano? va eliminato o che abbiano i loro fini, tra i loro fini l'apologia del fascismo, del nazismo o del comunismo, sì, va bene. E va aggiunto O che contrastino con i principi costituzionali. o che contrastino con i principi costituzionali. Senza andare Ok? nel merito delle condanne. Benissimo, basta. Basta? Basta. Aspetti, l'articolo 26. Articolo 26, un attimo. Con i principi istituzionali. Il 20? 36. Quello dell'abrogazione del regolamento. Assessore Antiga, dov'è l'ultima abrogazione? No, è nel 41. Pagina 26, articolo 41. Articolo 41, le abrogazioni. Perfetto. Viene aggiunto come terzo regolamento il regolamento. Quello delle filande, perché l'abbiamo cancellato poi, è il punto 12. Colleghi consiglieri, siete a posto? Avete capito tutto? Facciamo un riepilogo. Quindi pagina 8, contenzioso nei confronti. Dunque, assenza di morosità o contenzioso nei confronti del comune, punto. Poi passiamo a pagina 9, articolo 6, il valore di locazione di mercato. Al punto 12 viene... Del canone di locazione. Sì, canone di locazione. L'accento del valore del canone di locazione. L'articolo 12 viene cassato, penultimo rigo del 9, favorire aggregazione. Poi vedo il bianco a posto, eccolo qua. Siamo all'articolo 18, quindi viene tolto dopo religiosi e o contrastino con i principi istituzionali, costituzionali. Poi ancora a posto, siamo al 41 dove abroghiamo il regolamento per la concessione e l'uso temporaneo per l'ex complesso Filande. Perfetto. Quindi mettiamo in votazione questo così che io do al segretario. Brava. E ultime due interventi, consigliere Tonon? Sì, se posso, no, siccome questo cosiddetto maxi emendamento propone anche, cosa che io francamente non ci avevo pensato nelle norme transitorie finali, l'abrogazione del regolamento delle filande, che confesso non me lo ricordo. No, non posso dire sì, ma va bene perché non me lo ricordo assolutamente. Mi viene solo in mente di prestare attenzione perché lì c'è a Novum una cooperativa sociale che fa un'attività non da poco, cioè che se noi aboliamo tutto che non creiamo qualche problema, questo intendevo solo dire. Alle filande, se non ricordo male, per mettere dentro terra fertile in allora è stato modificato un po' il regolamento, perché il regolamento delle filande, se vi ricordate, è nato con un contributo nazionale per le start-up, dove il comune mandava dentro per 5 anni aziende che partivano, giusto? E che gli si dava dei percorsi preferenziali in economia di affitto. Così poi è andato, poi ovviamente quando si faceva le valutazioni, vi dico se io dovessi fare una valutazione inseguendo esattamente quel che è il dettato del regolamento delle filande, per dire, il piano terzo che occupa adesso il Corvo degli Alpini, dovrei mettergli in conto 8.000 euro. Direi anche no. E quindi con questa abrogazione tutto quello che è filande verrà gestito nella stessa maniera in cui si può gestire un altro, ma andiamo fuori da quel regolamento, quindi ce lo togliamo. Per esempio, vi faccio un altro esempio, lì c'è quello del CAI, che occupa il primo piano qualcosa, gli abbiamo fatto un conto, giusto? Erano 3.800 euro. Cioè, sono cose fuori. E quindi poi, quando si facevano i bandi,
ovviamente in allora la brava architetto Cristina Scalè faceva i conti e poi diceva ma quasi impossibile che difatti andava così, bandi deserti e quindi, tanto per capirci, l'associazione gelatai, visto che di volta in volta si metteva al bando quel locale e nessuno chiaramente lo beccava, loro continuavano e hanno continuato per tempo. Quindi ci togliamo un po' quel laccio, se si può. Quindi vanno rispettate quelle che sono le socialità. No, ma per dire anche tirando via tutto il regolamento. E consigliere, se posso, sempre i 6 mesi anche qua. Perché è una regola che secondo me è interessante. Sì, allora. Consigliere Casagrande, prego. Sì, grazie. Volevo solo fare un appello, visto che abbiamo le commissioni che di solito dovrebbero vagliare tutta la documentazione, i punti. Io faccio parte di una commissione che di sicuro non è rilevante quanto altre, tipo in materia di bilancio, però nel piccolo della mia commissione spesso accade che io arrivi e il documento sia fornito qualche ora prima o magari l'istante in cui si arriva in commissione. Di conseguenza credo che sia più importante la commissione, che magari se si potesse fornire documentazione in anticipo in modo tale che uno quando arriva in commissione, non so dire, almeno 5 giorni prima, 3 giorni prima, la documentazione deve essere a disposizione dei membri della commissione. Uno se la studia, arriva in commissione, smarca i punti, dato che questo non credo sia il luogo adeguato per smarcare i punti tecnici, perché ci siamo anche pure trovati tutti d'accordo, ma vento cales le sie ore, e non è stato l'unico punto in cui una commissione avrebbe potuto tecnicamente semplicemente smarcare dei punti semplici e ovvi. Quindi faccio un appello al sindaco, se possibile, cercare di impostare questo tipo di protocollo e così arriviamo qua con i punti tecnici almeno già smarcati. Poi, opinione personale, se uno non ha letto la documentazione e arriva qui questa sera senza neanche essere preparato, può anche tacere a volte. Grazie. Prego, Sindaco. Do perfettamente ragione al consigliere Casagrande. Abbiamo così tante cose da fare che avendo del tempo si può far meglio. Ma nello specifico mi pare che questo regolamento qua il consigliere Paraschin l'avesse già distribuito abbastanza per tempo, ma nello specifico questo è chiaro che il suo resta un principio. Io per non parlare dopo volevo ringraziare naturalmente l'assessore Antiga per il lavoro svolto dei nostri uffici, perché fare regolamenti di queste portate non è assolutamente facile e ci stiamo lavorando anche sul regolamento cimiteriale, che è l'ultimo che resta intonso da troppi anni e quindi non più adeguato. Speriamo di fare a tempo di produrre anche quello come rinnovamento, ecco, della base dei regolamenti nostri. Sì, prego, Assessore. Se posso, per una precisazione, come abbiamo fatto nel regolamento edilizio, non c'è stato magari l'intervento del consigliere Tonò, ma abbiamo detto che si poteva fare a meno, i regolamenti che abbiamo votato stasera entrano subito in funzione. Il
tempo, i 15 giorni, la pubblicazione, quello che è. Poi ci siamo impegnati di rivederli a seconda di quello che nasce fra 6 mesi, però entrano in funzione. Grazie. Grazie, sono parzialmente d'accordo con quello che ha detto il collega Casagrande, mi spiego. È vero che le commissioni hanno una funzione propedeutica, ma non esclusiva rispetto al Consiglio Comunale, anche perché è capitato più di qualche volta che si arriva in commissione e non ci sono le risposte. Cioè, se dovessi dire proprio apertis verbis, l'assessore Antiga in 4 anni è venuto una volta e ha confessato perché costretto, perché non c'era... No, nella nostra una. Nella vostra 2, più fortunati. Una perché mi ha detto il sindaco non c'è, la Curti non c'è, per cui devo venire io, se no non sarei venuto. Quindi, sì. No, per quello dico, in quel caso non avremmo avuto nessuna risposta, per cui è chiaro che si discute in Consiglio Comunale. Se poi una parte del lavoro si può fare prima, ben venga, ma questo è il luogo in cui si discute, no? In commissione, senza il sindaco, senza, sì, una volta, dico, comunque senza l'assessore di riferimento, sempre senza. Grazie. Consigliere Varaschin. Grazie. A onore del vero devo dire che i regolamenti alla maggioranza erano stati forniti, alla minoranza è stato fornito al momento al consigliere De Antoni e il consigliere non c'era in commissione, mi sembra, giusto? Nella commissione dove si presentava il regolamento non c'era, per precisazione. Grazie. Grazie, consigliere Varaschin. A questo punto pongo in votazione. No. Se siamo d'accordo, cioè, Così, lo state votando come corretto. No, non è una novità. Siete tutti d'accordo? Avete modificato. Non è una novità. Se tutti d'accordo, io dico tutti i parenti, tutti online, visto che siete di caso di d'accordo, il momento è sacro, ma se siete tutti d'accordo... signori, dai, votiamo. Ribadisco il concetto di prima, la situazione è grave, per un'interrogazione del genere in una sala consigliare non si era mai sentita. Ci siamo solo prima volta. I votanti, Andrea Casagrande? Ok. Allora chiudo la votazione. La delibera è approvata con favorevoli 13, contrari 0, astenuti 1. Basta. Assente? No. De Bastiani. Buonanotte.